searching for the answer to our trials. We came so far through our weakness. We found a love, even the stars between us won't marry us. One day we can be together. And this moment could last forever. I say that you and I have found a piece of heaven. So I pray we can be together. One day. We found love in separate ways. Heartbreak is a wonderful price to pay. We came so far through our weakness. We found a love, even the stars between us won't marry us. One day we can be together. And this moment could last forever. I say that you and I have found a piece of heaven. So I pray we can be together. One Buonasera a tutti, ben trovati nel mio canale. Come vedete stasera non sono solo, perché se avete visto le mie storie Instagram, le storie di Fabrizio, che è l'ospite di stasera, sicuramente vi siete accorti che sarà una serata molto molto speciale all'insegna di un lavoro che grazie a Dio ci sta pagando in maniera, diciamo, esosa. Ma innanzitutto, ciao Fabrizio, come stai? Il Ciao, sei nostro grazie. caro Van Buonasera, Gogh, il nostro caro Van Gogh. Quindi, buonasera, buonasera. che facciamo stasera? Allora, stasera, mentre Fabrizio ci parla un po' del perché, del per come, del per quando, io editerò un'altra foto di Van Gogh, perché comunque nonostante abbia praticamente fatto tutto il set, ne rifarò una che ho già fatto, ma giusto per pur parler, per passare un pochino il tempo e per comunque mantenere quella linea didattica e di podcast che comunque sia il contenuto base del mio canale. Comunque Fabri, come stai? Come dici? Sto molto bene. Sono giornate frenetiche, i pensieri vanno ai tanti impegni che ci sono fino a fine anno, ma sto davvero davvero bene, un po' per quello che è successo, un po' per quello che succederà. Succederà molto, ma ne parliamo dopo, tranquillo, Certo. non ti preoccupare. Allora, com'è vesti così spesso i panni di Van Gogh, visto che ti stai a fare una marea di fiere, perché ti sei fatto Romix, hai fatto Lucca. A proposito, come è andato Lucca? Luca è andata molto 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 bene. Quest'anno il personaggio di Van Gogh è stato davvero notato con grandissimo piacere. Ho scoperto che hanno utilizzato mie fotografie fatte durante l'evento di Lucca per un articolo di Radio DJ, in più è stato pubblicato all'interno La Nazione e tantissime persone, sono davvero felice di questo,
hanno avuto il piacere di incontrarmi, chiacchierare un po' e ovviamente fare delle fotoricordo. Sono stati 2 giorni, purtroppo quest'anno ho fatto solo 2 giorni, molto molto intensi, E hai portato Van impegnativi Gogh tutti e 2 i sicuramente. giorni? Ho portato Van Gogh tutti e due i Ok, giorni perché avevo bisogno di coprire un po', come dire, le aspettative degli amici, perché tanti amici che abitano lontano nel centro e nel sud Italia avrebbero voluto incontrarmi con Van Gogh. Allora ho deciso di portare Van Gogh per tutte e due le ci giornate per sta, cui sono ci stato a sta, ci Lucca. sta, c'è sta tutto. C'è sta tutto ed è sicuramente nel mondo del cosplay raramente si vede una figura storica interessante come quella di Van Gogh, anche perché fondamentalmente oggi parleremo tanto proprio non solo del tuo percorso come impersonator e come cosplayer di Van Gogh, perché in realtà poi non fai solo quello, ma poi ne parleremo. Sì. Però parleremo di quello che dovremo andare a fare noi, visto che quest'anno è il 170° compleanno, credo se non mi sbaglio, del caro Vincent, quindi e l'Olanda ringrazia, quindi parleremo un pochino di quello, nel senso anche del progetto che andremo a fare, perché comunque considera che il progetto non è semplice perché le condizioni luci sono molto avverse, ma del resto il fotografo so io, quindi Le cose la facili non cosa. ci piacciono. No, di solito chi viene da me è perché vuole praticamente l'impossibile, ma vabbè, ne parleremo in un altro momento. Detto questo, raccontami un po' com'è questa ascesa nel mondo del cosplay, perché comunque noi ci siamo già visti quando abbiamo fatto il set, Sì, parlavamo il più e del meno, io avevo 40 di febbre, ma comunque parlavo. è vero, E è però vero, ricordo. la situazione è un po' questa qua, no? Nel senso che abbiamo abbiamo visto come quanto è stato difficile all'inizio portare un personaggio del genere, perché comunque tante persone che fanno parte della community del cosplay comunque Sì. sia non erano, diciamo, troppo d'accordo, non hanno incentivato questo modo di fare cosplay, questa idea del cosplay, cioè come è successa sta cosa, come è andata? Allora, partiamo un po' da come è nato il personaggio di Van Gogh. Come tutte le cose, credo che tutte le cose fantastiche è nato per caso, per puro caso, per una serie di fortuiti eventi collegati fra di loro. È nato tutto da una fotografia che un giorno feci in automobile, quindi quei selfie che ogni tanto Mhm. ti fai così, giusto per autogradimento, in cui guardando bene ho detto, toh, somiglio a Buonasera Van Delta Gogh. Rosso, buonasera, ben trovato con noi carissimo. Didi, Buonasera. Allora, inizia da questo selfie in cui mi era già entrata la pulce nell'orecchio dicendo guarda, con questo profilo, questo colore degli occhi, somiglio a Van Gogh. Parallelamente in quel periodo ho rivisto la puntata, dico rivisto perché sono un Wuvian, grandissimo appassionato di Doctor Who, ho rivisto la puntata in cui Van Gogh incontra il dottore, mhm. che lì anche è una puntata di lacrime a non finire. Sì, è molto emotiva, è L'insieme molto delle emotiva. cose, molto, 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 assolutamente, bellissima puntata da rivedere con le lacrime agli occhi tutte le volte. Da lì è nata questa malsana idea malsana, tra virgolette ovviamente, di poter portare Van Gogh come cosplay. Mhm. Ovviamente, come tutte le cose, io cerco di informarmi prima di iniziare e di buttarmi a capofitto, quindi conoscevo già un po' l'ambito cosplay e ho preferito indagare pian piano nei vari gruppi, soprattutto Facebook, su quello che poteva essere la possibilità, se non addirittura ho chiesto aiuto e sussidio per indicazioni su quale sarebbe stato il vestito, chiedevo consigli sul cappello, sull'eventuale giacca da acquistare, perché avevo bisogno comunque di un minimo di supporto a un punto di vista esterno, diciamo. Sì, ma è giustissima Ma, sta cosa. ma, ma assolutamente, io sono molto per la condivisione. Se una persona condivide qualcosa con me, mi ha già dedicato del tempo e come minimo volentieri lo supporto. Quindi dove posso do consiglio e mi auguro sempre di riceverlo quando ne ho bisogno. In quel momento ne avevo bisogno, ma Mhm. è purtroppo il grande ma. Il grande ma è che ho avuto tantissime obiezioni, e dico davvero tante, Ma sul come mai? fatto di voler scegliere il Van Gogh come cosplay. Le prime grandi obiezioni sono state, ma non è un cosplay, ma non è un fumetto,
E io cercavo di Ma portare questo comunque avanti in funzione a che cosa? Cioè, è un personaggio storico, come tale può essere cosplayato, cioè può essere assolutamente, ma reinterpretato, poi no? assolutamente, ma io sono d'accordo. Purtroppo, da parte di alcuni, ovviamente non sto parlando di tutti, ci mancherebbe altro, ma da parte di alcuni ho avuto delle pesanti obiezioni, tant'è Mhm. che ammetto per un periodo di aver vacillato. Ho detto, ma Ma ci sta, ci starò sta. sbagliando qualcosa? Perché uno una domanda se la fa, se si interpone, se comunica con le persone e riceve tanti feedback, alcuni, scusatemi, perché non erano tutti, ripeto, feedback negativi, mi sono posto delle domande se era il caso di continuare o no. Mhm. Fortunatamente, e qui lo dico con sollievo, sono una persona abbastanza testarda. Ho creduto nel mio progetto, ho creduto che ne valesse la pena e ho fatto nel Visti i risultati direi proprio così, no? Assolutamente, guarda, sono contento, ho visto i risultati, lo rifarei mille, mille, mille volte, ma anche per la metà dei risultati attuali, perché tutto quello che è successo negli ultimi mesi è, credo, il raggiungimento di un apice di gioia raramente vissuta. E poi ti racconterò e vi spiegherò Come no, durante ma la ben live. volentieri, ben volentieri. Guarda, ma innanzitutto il discorso è sempre lo stesso, che nel momento in cui si affronta un progetto difficile, contrastante, soprattutto che porta tante controversie interiori, credo sia fondamentale ricordare a noi stessi che in quanto artisti il nostro dovere è preservare quello che realmente è bello, prenderne spunto, rieditarlo, farlo rivivere al mondo e ridarlo al mondo da cui l'abbiamo preso. Nel senso, questo è un dovere di ogni artista, secondo me. Cioè, l'arte non appartiene all'artista in sé per sé, l'arte appartiene al mondo e l'artista è solo colui che ne coglie le più sottili sfumature. Questo è un po' quello che ogni persona dovrebbe fare, indipendentemente dal campo in cui si lavora, no? Sì, Che sì, sì. sia il cinema, che sia la fotografia, che sia la scrittura, che sia una qualsiasi, anche per esempio, no? Anche chi scrive fantasy comunque prende spunto da ciò che vede, da ciò che in qualche modo lo emoziona, poi lo rielabora e lo ridà al mondo come opera. E questo è quello che fa anche, che fa anche il cosplay, no? Prende un personaggio, lo rielabora, lo reinterpreta, lo porta nel mondo reale e lo preserva perché fra 10, 15, 20 anni qualcun altro possa riprenderlo, rieditarlo un'altra volta, rielaborarlo e ridarlo al mondo per farlo emozionare di nuovo. Cioè, secondo me la cosa importante innanzitutto è questa, e spesso viene diciamo che viene sviato forse un po' per non lo so, per quello che potrebbe essere invidia, per quello che potrebbe essere competizione, sempre che di competizione ce ne sia un po' come in fotografia, no? A un certo livello Certo. esistono solo due tipi di fotografie, quelle fatte bene e quelle fatte male. Poi una questione E una frase che ha detto una cara persona che conosco è: porca miseria, quanto è vero. non c'è più, cioè poi ti può piacere lo stile, non ti può piacere lo stile, questo è differente, ma quello Ovvio. è un discorso puramente legato al proprio alla propria idea di ciò che si guardano. Nel senso, spesso è come un'opera, no? Cioè, come dice, come la gente che dice ma a me non piace la Divina Commedia, ma l'hai mai studiata, l'hai mai letta, ti sei mai messo mentalmente nella chiave giusta per poterla capire? Molto probabilmente sì o molto probabilmente no, dipende se a te realmente quell'opera ti piace o non ti piace. E questo è un po' il discorso, e questo vale anche per cose più semplici, come per esempio guarda un quadro. Cioè, se tu non capisci quel quadro, non è il problema che il quadro è brutto, è il problema che forse tu non hai studiato abbastanza per poter comprenderne la reale bellezza e ciò che l'artista ne vuole comunque ne vuole Vuole fare di trasmettere quell'opera, e no? comprendi, Esatto. esatto, l'intensità di quello che vuole essere trasmesso, perché anche E quello è questo importante. ci riporta nella realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che oggi c'è, almeno in Italia, questo non c'è una grandissima percentuale, grazie a Dio, ma tanta gente vive nella disinformazione culturale più totale, nel senso, ma Sì, questo, sì, questo penso che sia chiaro a questo tutti. Nel penso. mondo del cosplay succede anche questo, magari uno è informatissimo sugli anime, i manga, quello che è competenza, ma come vede un qualcosa che è fuori da quello che lui conosce non lo prende come potenziale lavoro fatto bene, ma lo prende come una cosa che dice ma no, ma che c'entra, ma non è disegnato, Non c'entra niente. no? Ok.
quello è il fatto. assolutamente. Quindi come ti dicevo, a prescindere da queste che sono stati i riscontri negativi, mi sono chiesto, ma ok, ne vale la pena? La risposta è sì, perché l'ambizione era tanta, era in me comunque affrontare l'ambito cosplay in modo personalizzato, nel senso che portare il mio nell'ambito cosplay, senza avere troppe pretese, perché ovviamente, soprattutto all'inizio, ce ne sono state tante di obiezioni, di problematiche, data un po' dalla mancanza di conoscenza, dal non sapersi ancora organizzare ad affrontare quelli che sono gli eventi, o a quello poi che col tempo è stata l'evoluzione del personaggio di Van Gogh. Riguardando adesso alcune fotografie del 2019, anno in cui ho cominciato Mhm. ufficialmente a fare cosplay, c'è stata una bella evoluzione, c'è stata una bella crescita. Ma Perché? Perché il sicuramente, personaggio sicuramente. ho deciso di viverlo. Non ho deciso di portarlo, ma bensì di viverlo, Ma questo è unendo fondamentale. anche, assolutamente, unendo anche quelle che sono le mie passioni. Visto che io nella vita comunque sono molto lineare, preciso, perché sono un informatico, fuori il mio lato artistico ho cercato sempre di coltivarlo e di portarlo avanti. Ho fatto piano bar, ho fatto teatro, ho fatto delle apparizioni cinematografiche, Mhm. in un film autoprodotto sono stato anche coprotagonista. Quindi cerco di dare sfogo a quella che è la mia anima artistica, ma No, è abbastanza a importante comunque. 360 gradi, assolutamente. E in questo 360 gradi in un solo ambito chiamato cosplay, sono riuscito in qualche modo a unire tante delle mie passioni, dei miei interessi e sinceramente anche a sfogarmi tanto, nel senso che a dare tanto di me stesso e come obiettivo ultimo e da non sottovalutare, condividere con gli altri la mia passione e quello che mi piace fare. Perché Quella penso è la che cosa uno scopo importante. importante del cosplay, esatto, come dell'arte che dicevi anche tu, è quella di condividerla, perché se l'arte la fai per te, mi spiace, è un'arte a metà. Quindi se il cosplay Sì, lo fai, sicuramente. ma guai a chi mi tocca, guai a chi mi vede, lasciami in pace, lasciami fare, non mi fa la foto. Mi spiace, secondo me manca un pezzo, nel senso che non è l'essere, il vivere il cosplay a 360 gradi. Ovviamente è la mia opinione, chiunque può averla diversamente, ma io ho sempre deciso di viverla così. No, ma Tant'è che a questo mi Lucca, trovi d'accordissimo. Mi trovi d'accordissimo. assolutamente, tant'è che a Lucca, proprio per questo mio interesse, ho deciso di sacrificare quello che era il mio passeggiare da borghese, quindi da non Van Gogh, all'interno del cosplay, all'interno, scusami, dell'evento di Lucca, Mhm. ma ho deciso di rimanere in parte di Van Gogh per tutto il tempo, sia nella camminata che nel modo di vivere, nel senso che non sono stato il Fabrizio Solare allegro pensierato che sono sempre stato, ma mi sono sempre chiesto cosa farebbe Van Gogh in questo Molto momento, impegnato. in questo contesto. Io ti ricordo che E Van Gogh aveva comunque Fortissimo. un feticcio verso le ragazze di strada, quindi Le signorine prostitute, assolutamente sì, e per lo come so. gira il cosplay, diciamo che la carne Ce ne possono stare, volendo ce ne possono stare, beh, ma è un dato di fatto, fortunatamente è un dato di fatto. La succintaggine è assolutamente. parte del mondo del cosplay, non è un problema assolutamente, però io dico sempre la curiosità non è peccato, ma va esercitata sempre cautela, Esatto. ecco, questo è una cosa importante. Detto questo, Assolutamente, però detto questo, sicuramente Luca è un ambiente molto impegnativo, molto competitivo, perché tanti cosplayer, specialmente gente che comunque ha un certo seguito, una certa, diciamo un certo peso per quello che riguarda il mondo del cosplay, tende a non voler foto che siano fuori dal loro personaggio, quindi mentre stanno mangiando, mentre stanno facendo cose, che lo sì, capisco, sì, sì. Vabbè, ma ci può stare. Io ho fatto una scelta, condivisibile o no, ripeto, però mi sono chiesto, se mi vivo Lucca come persona che ha acquistato i biglietti, va a fare la fila ai vari stand, si muove, cerca e va a vedere,
credo che mi sarei pentito di non aver fatto ciò che invece ho scelto di fare, cioè rimanere in parte di Van Gogh dall'inizio alla fine. Io collego molto il personaggio al cappello e alla fascia per Mhm. l'orecchio. Ok. Quando io E indosso poi, questi piccola accessori, parentesi, in realtà Van Gogh, nella versione in cui lo fai tu, rappresenta quasi l'ultimo decennio di l'ultimo vita, periodo, sì, esatto, sì, sì, sì. quindi poco prima che Però si è il più ammalasse e iconico, morisse. esatto, esatto. Sicuramente però è il più iconico e quindi tendo a portarlo di più rispetto alla vita pre Sì, che dell'episodio del taglio poi... dell'orecchio. Sì, che poi ribadisco adesso fra poco ci sarà una piccola pausa pubblicitaria perché vedo il cool down, ma poi parleremo proprio Sì, della mostra a cui io già ho fatto un sopralluogo, dove andremo, quello che faremo, inizierò a fare un edit e i ragazzi in chat che stanno arrivando piano piano, bene. visto che ormai streamano tutti, quindi il pubblico è dilazionato ovunque, e andremo a vedere quello che si può fare, quindi questo è un po' il discorso. Comunque nella mia più modesta opinione devo dire che è una bellissima mostra, è fatta bene, è agevole, si cammina bene, è su 2 piani, il posto è bello, il bookshop è molto carino, ma non c'è la notte Bene. stellata. Lo so, questo lo so e mi sta aspettando in Francia al momento. O forse no, se non sbaglio, ho sbagliato, è al MoMA, è in Credo America. che sia in America, se non è È al al Van MoMA Gogh in America, Museum sì, sì, sì. o è al Van Gogh Museum ad Amsterdam, non No, lo so. no, ti garantisco che è il MoMA di New York, perché quando ho acquistato il Lego della Notte Stellata, appena uscito, sono stato tra i primi 400 ad acquistarlo al mondo. Mhm. eh, Lì era confermata la presenza stabile della Notte Stellata al MoMA, tant'è che il Lego Ideas della Notte Stellata di Van Gogh è in collaborazione col MoMA. Per No, questo no, ricordo mentalmente di garantire l'informazione. ma ecco, questo è importante perché se qualcuno volesse venire a vedere la mostra pensando di trovare la notte stellata, Non la purtroppo non trova, c'è. certo, certo. Però c'è un motivo a riguardo. Innanzitutto è un motivo assicurativo. Cioè, quello è un quadro che ha un valore veramente molto Non pesante a c'è. livello economico, anche a livello di valutazione nel tempo. E questo è importante, non è facile muovere un'opera del genere e toglierla dal MoMA che fa giornalmente tantissime visite, quindi è un'opera veramente molto preziosa. Però ci sono tantissime opere, ci sono gli autoritrasti, ci sono i mangiatori di patate, c'è Vedi. tutto il primo periodo che è tutto a carboncino, comunque tutta a matita. È molto Molto, interattiva molto, la i mostra, è ritratti mi molto piacciono bella. tantissimo, esatto. Sì, noi, E noi non vedo faremo l'ora, proprio il lavoro guarda, lì. scalpito dentro perché mi emoziona al sol pensiero, non immagino dell'impatto emozionale che ci sia stando lì, di È bello, è quanto una bella uscirà e di sensazione. quanto sarà interessante come episodio. È una bella sensazione, ma soprattutto è una bellissima sensazione nella misura in cui riusciamo a fare qualcosa che in realtà di solito non viene dato sto permesso, non viene dato sto benestare. Quindi Esatto, sicuramente è una cosa che anche a livello di carriera, anche a livello di tacca sulla medaglia della carriera fa la non è differenza. Io male, so già assolutamente. stato, non è la prima volta che fotografo in posti tra virgolette molto particolari, perché ho fatto un lavoro alle Grotte Frasassi con un'altra cosplayer, ho fotografato a Cinecittà World, ma devo dire che la mostra di Van Gogh ancora mi manca, quindi personalmente a livello di carriera mi dà un appeal in più, mi dà una situazione in più per essere sprontato a farlo, anche perché potremo anche fare delle foto in giro anche a Termini, non c'è problema. Ovviamente, ovviamente. Ovviamente bisogna andarci un Poi attimino anche coi piedi perché di lì piombo, ma ok. passiamo lì dietro all'altare della patria, quindi in realtà grandi possibilità di sfruttare quello che è la bellezza di Roma la possiamo fare. Io posso dirti che da quanto ho potuto ricercare online e poi chiederò anche conferma agli organizzatori di Artemisia, che sono effettivamente la troupe che organizza queste mostre, credo che sia il primo caso in Italia e forse anche in Europa in cui è stato dato ufficialmente il permesso ad un cosplay di andare in veste di cosplay a effettuare un giro e un set fotografico. Credo che Quello davvero questa sicuramente. sia una tacca iniziale, un inizio fantastico di intanto apertura alle possibilità, perché onestamente sono contento che abbiano accettato, che abbiano addirittura sono stato direttamente contattato telefonicamente dal responsabile dell'ufficio stampa di Artemisia
per conversare della possibilità, e sono stati gentilissimi e ovviamente l'unico grande punto di cui abbiamo conversato è di non ledere quelli che sono i quadri e quindi quella parte che poi farà per te difficoltà, e cioè non utilizzare i flash all'interno del museo. Per il No, ma quello mi resto, preoccupa anzi, fino alle 8:15, nel senso che so come gestirmela la cosa, nel senso c'ho ma ancora lo qualche so che sei asso un nella manico. professionista e hai le tue risposte, Ho, però ho le mie risorse, ecco, diciamo, ma bravo. soprattutto secondo me la situazione è un po' questa qua, che la vera difficoltà tecnica lì sarà riuscire a non, oltre a, a gestire la luce che c'è, ma anche a trovare un Sì. momento in cui la gente non ti chieda una foto, perché giustamente ci sarà anche Esatto, credo che la sta problematica vera situazione sia qua quella anche. di gestire, ovviamente, ma ripeto, io la tengo sempre in considerazione, cioè la parte degli interessati a farsi una fotoricordo. Sicuramente verrà, come sai, verrà anche mia moglie a darci una mano, e lei è la Ah mia sì, anche migliore perché comunque io manager. avrò la mia assistente, quindi ci aiuteremo Perfetto, pure l'un l'altro, che siamo poi tra già in l'altro anche 4, quindi è un lei buon inizio. è laureata in storia dell'arte, quindi è una persona molto preparata a Van Gogh, Fantastico. con la quale poi sono stato a vedere la mostra la prima volta che sono andato, una mostra che oggettivamente costa anche poco per quello che dà, perché è anche molto interattiva, c'è la possibilità, tipo ci sono delle Ho visto delle stanze, no? a parte sono tutte stanze, perché proprio è la disposizione come è fatto la location, però tipo ci sono dei pannelli dove tu con una lente ingrandimento puoi andare a vedere i diversi tratti di Van Gogh dall'inizio fino alla fine, Bello. quindi sì, ci sono 3 riproduzioni, oppure c'è tipo la riproduzione del tipo dei china che usava lui, o dei carboncino, o dei colori, cioè, c'è tipo una sala interattiva dove c'è una proiezione in 3D, tra virgolette, di luci che simula la notte stellata, quindi tu ci puoi passeggiare dentro, quindi è in 3 dimensioni, è molto carina, sembra una discoteca, però è molto carina, ed è un'idea molto, molto interessante anche per spezzare quello che sono poi, se uno si vuole sedere ad ascoltare tutta la vita, cioè comunque sia tutta la parte delle lettere che scriveva al fratello, c'è tutta una serie di Belle, fantastiche. cose molto molto belle che sicuramente meritano. E la Fantastiche, fantastiche. e il discorso è un po' quello lì, che secondo me riuscire a fare una cosa del genere, a portare un servizio fotografico del genere che poi andrà su larga scala, perché presumo che quelli di Artemisia lo vorranno, Assolutamente, sono sicuramente la convinto. visibilità è tanta, quindi va fatto bene, ma soprattutto va fatto anche pensando al fatto che lo fai adesso e poi non lo potrai fare più, cioè non è una cosa che Sì, succede tutti gli anni. credo che sia esatto il one shot della vita, nel senso lo farai ora, fallo al meglio perché non ti capiterà mai più in questa Esatto, situazione, se è chiaro, in questa opportunità. Anche se, esattamente. amico mio, io te lo dico qui ufficialmente in modo che rimanga per iscritto, e non Ma so tanto quanti poi ci altri sarà la sono. replica, quindi ci saranno i ragazzi che andranno a vedere, Quindi quindi. prendo tutti i testimoni a dirti io ti prendo, ti rapisco, andiamo ad Amsterdam, al Ma se museo di paghi Van te non c'è Gogh. problema. Allora, noi pensiamo di partire, poi in qualche modo ci arrangiamo. Ma sarebbe Ma bello farcelo pagare il viaggio ogni tanto. allora, Sarebbe. secondo me, non voglio, ripeto, io non voglio sembrare tutto tranne che arrogante e peccare di falsa modestia. Ah, no, Secondo non sei me, il con tipo. questo incipit daremo il là ad altre possibilità dove potremmo essere direttamente interpellati. Uso ovviamente il condizionale, però dando questo input, secondo me, anche vedendo la reazione che avrà l'ambito dei media, le persone lì presenti, Sì. forse qualche altro museo, qualche altra situazione analoga ci verrà proposta di replicarlo. Ma sì, È probabilmente un, sì, nel senso non. è una possibilità, sicuramente non la pretendo, però No, ma spero non di fare è. tanto rumore da avere un bell'eco, mettiamola Non così. è detto, non è detto che vada. Cioè, l'importante è fare un buon lavoro. Cioè, la qualità a lungo termine paga sempre, anche se la gente oggi vive nel voler tutto e subito No, e sì. non riesce tante volte a capire che per arrivare a determinati livelli, a determinate situazioni, se necessita il tempo, cosa che oggi
è vero, ce n'è sempre di meno, la gente è più indaffarata, il costo vita è alto, quindi c'è molto meno tempo per gli svaghi, però io penso che tornare un attimino indietro sia la chiave giusta per andare avanti meglio, e per tornare indietro significa valutare bene quello che si fa, come si fa, e soprattutto valutare quello che è stato fatto, cioè guardarsi indietro spesso aiuta ad andare avanti, no? È il discorso che facevamo prima, nel senso, a partire dal fatto che nel tuo modo di interpretare Van Gogh inizialmente ci furono tantissime controversie, perché fondamentalmente per alcune persone, diciamo, non rappresentava in realtà un cosplay senza motivi validanti, nel senso non c'è nessun Erano motivo, punti di vista. perché uno potrebbe dire ma io faccio la versione del film e vinco a mani basse, no, per dire, cioè, per dirte, no? Sì. E quindi ecco, questo è un po', ma io ribadisco, dietro a questo c'è sempre tanta ignoranza, c'è sempre tanta e la cosa me lascia sempre un po' di malinconia, perché fondamentalmente secondo me la problematica qual è? La problematica è che ad oggi tanta gente vuole vedere solo quello che comprende, non c'ha più quella curiosità di dire ma perché queste persone stanno a fare sta cosa, ma perché esiste sto tipo di trasmissione, ma perché la gente vede solo magari determinati punti della vita e cose veramente importanti non le nota, no? Questo vale per tutto, no? Cioè, se parla tanto cioè, la gente tende a far scalpore, no? Per delle cose che secondo me fanno pure troppa notizia, non dà veramente valore a cose che in realtà ce n'hanno, no? È come il discorso delle foto agli Uffizi, l'hai saputa, no? Sì, sì, assolutamente. Cioè, Dove quello è un bisogna fare modo. scalpore per apprezzare qualcosa che in realtà c'è, è sempre stato lì. E cioè, Cioè, è quello il fatto, è che poi fortunatamente poi c'è ancora gente che poi tra l'altro è collegata, come Delta Rosso, che è un fotografo panoramistico, paesaggistico, che va cercando le location più disparate alla riscoperta dei luoghi, diciamo, mistici, e dei luoghi anche un pochino dimenticati dal grande occhio del pubblico, per riportarli un pochettino alla visione di tutti. Anche quello è un buon modo secondo me di fare arte, cioè prende quello che la natura ha creato, fa un imprinting di quello che è la propria sensazione, del proprio emotive flow, della propria coscienza emotiva, e grazie a questa interpretazione riportarla verso il grande pubblico. Quindi è una cosa importante secondo me questa, e soprattutto è una cosa importante preservare quello che può essere preservato, la natura innanzitutto. Ora qua c'è stato il terremoto ieri, quindi puoi capire che la cosa è stata abbastanza impegnativa, perché poi questo dovrebbe essere cioè un là mentale, per dire sto vivendo bene la mia vita, sto facendo quello che mi piace, sto facendo una sì, cosa sì, sì. che Serve a realmente fare un attimo amo. il resoconto e dire ma come sto Esatto, andando? dovrebbe essere un checkpoint che ci dà la possibilità di comprendere se realmente siamo in una fase della nostra vita che ci piace vivere, o stiamo facendo delle cose che in realtà siamo magari in un ambiente dove non siamo apprezzati, o dove il nostro lavoro non ha il valore che dovrebbe. Quindi tutte queste cose qua dovrebbe farci scaturire qualche domandina in testa. Invece poi la gente si fissa a guardare magari TikTok, le tette e culi e quant'altro, non gliene frega un cazzo se te crolla a casa. Sì, sì. Quindi cioè, oppure hai bisogno di vedere lo streamer, di donare lo streamer non perché gli supporti effettivamente quello che fa, ma semplicemente perché vuoi che bestemmi in live, perché a te fa ridere. Cioè, nel senso, è un po' questa Le la più becere situazione. motivazioni. Sì. Cioè, io sono sempre quello che va controcorrente, no? Nel momento in cui tutti giocano i videogiochi, io mi metto a fare didattica, che de base la didattica come tale dovrebbe essere una cosa noiosa. Quindi, e quindi questo è un po' il fatto. Poi ribadisco, oggi ci sono diverse live interessanti, perché c'è una live sul discorso del Volta. Te il Volta non l'hai ancora fatto, spero verrai, cioè spero di essere preso anch'io, perché non mai dire mai. E sicuramente il Volta è uno di Organizziamo. quelle è una di quegli eventi, di quelle location che per un personaggio come Quasimodo, ma anche per come Van Gogh, può essere molto interessante. C'è una luce naturale di Cristo, se incontri il tempo giusto, quindi non c'è bisogno di particolari attrezzature. Ci sono delle location sia abbastanza naturali che abbastanza ottocentesche, ci sono grandi giardini, quindi ci sono tante cose che possono essere in qualche modo giuste per i tuoi personaggi, perché
In realtà noi ce ne abbiamo in ballo un altro, ma non diciamo nulla. Quello non si può dire, ragazzi, non possiamo spoilerare perché veramente quella è una cosa grossa. Non si può, per cortesia, anche perché poi mi si bizzarisce il cavallo Quella, e non è il caso, quindi mi raccomando. quella no, ancora al momento non si può dire, ma è un Non progetto ancora. grosso e anche costoso per tutti in realtà, perché comunque, però è Sì, è interessante, impegnativo, ma so che ne varrà la pena, ne vale quindi sempre la s'affronta, pena. s'affronta. Mm. Yes, Però ecco, il d'accordissimo. discorso del cosplay io ancora non sto editando un cazzo perché in realtà questa, la giornata di oggi verte a una situazione a tu per tu. Anche perché in realtà non c'ho neanche foto nuove tue da editare perché quelle che abbiamo fatto le abbiamo editate tutte. Le Quindi abbiamo già sfruttate tutte. ecco, aiuto. Piuttosto una domanda scomoda perché a volte bisogna fare domande scomode in quanto io sono la persona che gira il podcast. Aiuto, Allora, come ti sei trovato con aiuto. altri fotografi? Perché adesso vengo dalla mia vengo dalla mia e siccome siamo in live e sta cosa verrà replicata poi, quindi la gente potrà vederlo, gli abbonati possono fare le clip, poi vi spiego anche un attimino il discorso degli abbonati, ragazzi, perché ci sono tante novità per Sì, gli abbonati, tra cui una cosa che vorrei ricordare, per chi si abbona al mio canale, vi ricordo che con Prime è gratuito, sono riuscito a ottenere, questa è una cosa interessante, un codice sconto dal mio rivenditore di fiducia, il quale vi farà un preventivo gratuito e applicherà uno sconto in funzione all'acquisto che farete. Questo che significa che più riuscite a fare un acquisto importante, più lo sconto sarà importante. Ovviamente se siete abbonati, una volta abbonati accedete al server Discord che dalla settimana prossima sarà attivo, vi viene dato un QR code, un link, un qualcosa, voi quando andate a fare il preventivo applicate questo coupon praticamente e ci avrete immediatamente la vostra il vostro preventivo, ovviamente su tutta la gamma Godox, perché è il brand che uso, su tutta la gamma di stativi, diffusori, flash, LED, tutto quanto. Quindi ve lo ricordo, poi lo troverete anche sotto nella programmazione, quindi questo è una cosa esclusiva per i miei abbonati che ho deciso di fare. Alla fine a voi non costa nulla perché ribadisco, con Prime è gratuito, quindi non è assolutamente costoso, almeno per il primo mese. Poi parliamo di un 4 euro al mese, ragazzi, se qualcuno volesse contribuire a mantenere tutto sto circo, e mi permette, ecco, di fare serate come questa. Detto questo, torniamo alla domanda che ti ho fatto, perché nel frattempo io ti ci ho fatto pensare a che sta miseria, cosa. speravo deviassi. Tu vuoi farmi litigare. Allora, recupero un po' le idee. Allora, è raro, ovviamente non usciranno nomi nemmeno a pagarmi, però è raro trovare Possono sempre dei... uscire i cognomi, dai. No, stai buono, non mi fa litigare. Io sono buono con tutti, non voglio iniziare a litigare ora, però nel caso forse lo capiranno di chi parlo. Non è sempre facile, seppur si ha a che fare con l'ambito di fotografi. Io ovviamente ho modo di incontrare sia quelli che lo fanno per pura passione, in modo amatoriale, che professionisti. Aspetta, ti interrompo un attimo perché voglio fare un piccolo chiarimento sul Sì, discorso professionista. Allora, il fotografo professionista è un fotografo che con la fotografia si sostiene economicamente, ma un fotografo bravo non è detto che sia un professionista, quindi questa è una cosa che, ragazzi, che va chiarita, cioè tanti fotografi che lo fanno per lavoro fotografano oggettivamente in maniera abbastanza anonima, e tanta gente che fa dei lavori di Cristo anche non visti perché magari sono molto di nicchia, in realtà lo fanno per pura passione. Chiusa parentesi. Quindi noi qua parliamo di bravura, ok. cioè oggettivamente del No, emotivamente ma se ti il mio dà. preambolo, assolutamente, ma il mio preambolo era nell'ambito di dire che comunque riesco per il cosplay, per gli eventi in cui partecipo, ad avere a che fare sia nell'ambito di persone che vivono con la fotografia che altre che la fanno per passione. Ammetto che è rara occasione trovare chi riesce a coadiuvare, a unire quello che ha nella mente con il risultato finale. Qui parlo del fotografo perché noi alla fine siamo dei perfetti, come dire, delle sculture in loro mano, perché possiamo dare il nostro dell'interpretazione del personaggio, poi sta all'occhio di chi percepisce l'immagine da fuori e quello che riesce a catturare per creare
per creare l'opera finale. Quindi c'è collaborazione, però ovviamente c'è chi come me la vede da dentro e chi come fotografo la vede da fuori. Come dire, è rara occasione riuscire a trovarsi bene con dei fotografi, è rara occasione di arrivare insieme, e parlo di arrivare insieme, quindi sia dal punto di vista del fotografo che dal punto di vista mio, arrivare insieme ad un piacere finale nella fotografia, nel risultato finale della fotografia. Come hai detto bene, c'è chi lo fa in modo puramente amatoriale e tira fuori delle cose speciali davvero belle e affascinanti. Io ho avuto occasione di vedere una persona che ha avuto modo di fare delle fotografie col cellulare e dico la verità, con un minimo di post-produzione c'erano degli effetti finali niente male. Come per contro ho visto dei fotografi con fior di attrezzatura alle Ah, ma spalle, questo è addosso, normale, ragazzi. obiettivi e quanto sia che personalmente le foto finali le faceva meglio mio nipote col cellulare, nel senso Ma che è quello la- che è quello il discorso, Fabri, il discorso è sempre lo stesso, che tutto parte da una questione culturale, una questione di immagine, una questione di saper fare quello che si vuole fare e non fare una cosa. certo, Cioè, la qualità che tu metti nel tuo lavoro rappresenta sempre la persona che sei. Perché se tu fai una foto che vale poco, significa che in quel momento il tuo lavoro vale poco e tu vuoi farlo valer poco. Quello è il discorso. Se tu sei una persona che fondamentalmente dice io fotografo tanto per divertirmi, ma il divertimento è una cosa che deve essere per ambedue le parti, no? È come il tempo è tuo certo, finché sei da certo, solo, ma nel momento che sei ovvio. in più di uno, il tempo lo condividi e questo ci deve un valore, no? Mi spiego? E quindi questa è Assolutamente, una cosa assolutamente. sicuramente Infatti il importante. tempo è un peccato quando il tempo profuso insieme dal fotografo al cosplay, casomai finisce in, non dico in nulla di fatto, ma in un'attività che poteva uscire meglio. Era qui, prendila sempre fra virgolette come indicazioni, ripeto, non addito nessuno, anzi, No, no, ma anzi, non sia si chiaro, tratta di fare nomi e io cognomi, eh. ringrazio. No, no, ma anche perché non ne farei per nessun motivo al mondo e No, poi sono no, una persona ma onesta. Quando qualcosa non mi piace lo dico, quindi chi lo deve sapere lo sa. Io ringrazio sempre comunque tutti quelli che decidono di dedicarmi del tempo per per scattarmi delle fotografie. Quindi già l'impegno che hanno deciso di dedicare a me rispetto a qualche altra situazione a me fa piacere e da lì nasce già il mio eterno chapeau. ringraziamento. Sì, Assolutamente, perché è anche vero, non obbligo però. nessuno e non lo pretendo, se è No, chiaro. però vorrei anche sottolineare questo, Fabri, che nella condizione in cui sei e per quello che sta succedendo al tuo percorso, diciamo, di impersonator, di cosplayer, io penso sia più un Sì, impersonator che un cosplayer, sì, 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 sì. sicuramente il tuo modo di apparire sui social, nel senso la qualità fotografica e video che porti sui social al momento ci deve avere un valore, quindi diventa Assolutamente. secondo me difficile, ma questo lo dico da fotografo e anche da persona che sta dietro la fotografia, dicendo questo, che è difficile poi scegliere, nel senso è una questione di ok, è stato carino barra carino, la foto non è granché, la pubblico a rischio che vada a ledere un'immagine che con tanta fatica ho creato e sto costruendo, specialmente partendo dal fatto che magari ho vicino opere di un certo livello che mi hanno permesso di arrivare a certi livelli, quindi come mi comporto? Io penso che sia una domanda lecita nel tuo momento, diciamo, di carriera, no? Assolutamente sì, ed è quello che mi porto a chiedere tutte le volte quando decido di postare, perché ovviamente io per cortesia e per educazione, ripeto, perché nulla è dovuto e nulla è Ah, scontato, sicuramente. chiunque ha il piacere di taggarmi nelle fotografie che facciamo insieme, sono il primo a ringraziare e a ricondividere perché, ripeto, non è scontato, non è dovuto e il mio ringraziamento non finirà mai. Però mi capita di dover selezionare alcune fotografie vendute come professionali o Allora, innanzitutto parliamo. intese, intese come tali per poi non doverle condividere. Allora, innanzitutto parliamo di questo e vorrei fondamentalmente che chi sta vedendo la live, ma anche chi vedrà la replica che sarà in onda da domani,
capisse questo, una fotografia che pagate poco raramente vale molto, ma non lo dico come persona che vive di fotografia, lo dico come persona che ama la fotografia. Quindi se tu paghi un servizio 15 euro, quel valore, o 20 euro, 30 euro, quello che volete voi, e ti ritrovi con la faccia bruciata, i dettagli del viso azzerati, gli occhi iper editati senza vitrei e orribili, cioè perché fondamentalmente quello è lo standard che ti viene proposto, specialmente in un look fieristico, ma come è normale che sia. È vero che tu hai speso 15 euro e quei 15 euro magari ti varrà il commento degli amici: oh ma Dio quanto sei bello, quanto sei bella, bla bla bla, scorrendo. Ma che valore ha secondo voi questo, no? Non significa che questo non pretenda che se ne spendi 50 cioè tu ci abbia risultati migliori, anche se in realtà la fotografia non mente mai, nel senso che tu il lavoro di un fotografo lo vedi prima, non lo vedi dopo. Cioè non è che tu fai delle foto con qualsiasi persona che ha una macchina fotografica con cui ti sei accordato perché comunque lui o lei ti chiede un cash e tu ci hai parlato in altri canali, che può essere Discord, che può essere YouTube, che può essere Twitch, che può essere Instagram, TikTok, quindi il lavoro lo vedi, nel senso sai come lavora. Quindi io credo che anche da parte di chi si fa fotografare ci sia una sorta di buonismo un po' troppo incondizionato, nel senso che andrebbe detto anche una cosa come questa, nel senso io magari le foto me le faccio fa, però io ho un valore, cioè la mia immagine ha un valore perché io con questa immagine oggettivamente ci sto lavorando, sia in termini di visibilità ma sia in termini di quello che l'immagine ti ha portato a fare. Alla fine le foto con cui poi è nato tutto per il discorso Artemisia sono le mie. Sì, assolutamente. Ho usato Cioè, solo tue foto ma e questo non e diciamo sono state un buon. ma questo non significa che io sia un bravo fotografo, assolutamente, e mai lo direi, anzi. Tuttavia quel tipo di fotografia lì, per chi veramente come l'Artemisia che organizza mostre da sempre, ha esperti di settore tra le sue fila, ha riconosciuto che era un tipo di lavoro e un tipo di persona, un tipo di character che oggettivamente collimava con il loro lavoro. Cioè dietro a una mostra del genere c'è una barcata dei soldi, non è che questi lo fanno gratis. Quindi già solo il fatto che quindi pensa quanto vale il loro tempo, no? Fermiamoci un attimo a riflettere su quanto vale il tempo delle persone che tutto il giorno hanno a che fare con opere d'arte che valgono milioni, no? Anche solo tutta l'organizzazione che c'è lì, no? Quindi Sì, per dirti, no? Tutto lo staff, no? Tutte le persone che fanno il controllo dei biglietti, tutta la parte del web, che poi con cui tu dovresti avere una certa affinità per il lavoro che fai, no? E quindi sai quanto lavoro c'è dietro e quanto vale, cioè quanto la gente viene pagata per fare quel lavoro. Ora, detto questo, immagina quanto vale quel tempo. Quindi se quel tempo vale molto e il lavoro che abbiamo fatto è riuscito a far breccia, quindi a dedicare anche solo 60 secondi della loro vita per fermarsi ad osservare quel lavoro e dare una valutazione reale del fatto che in quelle condizioni effettivamente quel tipo di situazione se potesse organizzare quel tipo di evento, è già un risultato enorme. Assolutamente, No, e quindi non sottovalutiamo, scusami, il fatto che mi abbiano contattato telefonicamente prima di rispondermi. Vuol dire a quella è una maggior cosa ragione importante. fermarsi. Assolutamente, cioè per me quella è stata il fatto di aver ricevuto quella telefonata mi ha fatto capire che in qualche modo, perché ovviamente in qualche modo era abbastanza importante da non rispondere in modo implicito, come dire, perdonami, non mi viene il termine, asettico via email, ma bensì di effettuare una conversazione telefonica, quindi a maggior ragione, come dici tu, tempo dedicato a, per dire, certo, va bene, mi raccomando al flash perché non vorremmo che si rovinassero i quadri. Cioè, questo mi ha fatto capire che alla fin fine forse è più gradito di quanto volessero far intendere, nel senso che bastava un sì, Loro certo, può andare, non si sono sbottonati, anche perché fondamentalmente noi per ci loro mancherebbe. siamo una goccia in mezzo al mare, quindi Sì, c'è sta ci tutta sta. c'è sta tutta come idea, quindi Esatto, per però carità.
Anche a me scrive Immagina, tantissima gente, quindi non è quello il fatto. ma immagina appunto il fatto di voler prendere sul telefono, che poi ho scoperto, ecco adesso svelo un altarino che forse non avrei dovuto fare, che 3 giorni Tranquillo. prima mi aveva telefonato la stessa persona, solo che essendo un numero di cellulare abituato ai call center ho evitato di rispondere. Il caso non esiste, Cioè dovresti ci sta, saperlo. porca miseria, guarda. Cioè, è successo, ora ti racconto questa chicca. Io stavo lavorando perché mi hanno chiamato in un orario lavorativo, verso le Sì, 3 del poi te sei pomeriggio, sempre sono in alle call per 4. lavoro, quindi non rispondi proprio. Sì, esatto, sono sempre, cioè è rarissimo che io possa fare una telefonata personale No, lo perché so faccio perché noi ci quelle sentiamo aziendali. spesso, quindi ci sta. Sì, ma è esatto, è impossibile. È arrivata questa telefonata, io avevo appena messo giù una call, ho detto, ma un altro call center. Vabbè, rispondo. Pronto, proprio arrabbiato. Dall'altra parte, salve Marcheggiani Fabrizio, sì, con chi parlo? Parole testuali, eh. Salve, sono il nome di Artemisia, gli organizzatori della mostra di Van Eh, Gogh. Pronto? Sì, sì, sono io, salve, salve, vi dica. Cioè lì è partita ma è normale, un Fabri, rilascio di endorfine è tutto, fantastico. è tutto normale, nel senso che il discorso è proprio quello lì che se tu... Allora, come ho già detto, la qualità non sempre paga come vorresti e nei modi in cui ti aspetti, ma paga sempre prima o poi. Però Diciamo che in questo ribadisco, periodo sta pagando con grande piacere, anche ma perché basta che guardi i quello numeri, che è dopo sei i numeri che ti dicono il vero. Quello è il già, fatto. già, Cioè, già, quello che è successo negli ultimi, credo, 3 o 4 mesi è stata una realizzazione di un sogno nato un po' per caso, un po' per gioia, comunque io intanto inizio a e fare mi editing di sta una foto. Vai, vai. Che mi ha fatto alla fin fine dire fortuna che ho iniziato, cioè Ma certo, io intanto tutto quello rifaccio che una sta arrivando foto. rispetto. Rifaccio Sì, una foto che tu hai già postato, che è quella sì, che guardi nella parte senza pipa, la conoscerai sicuramente. ok, La come no, riedito un assolutamente. attimino per i ragazzi che ci guardano, ma Bene. andrò. Questa comunque è l'originale, la foto è questa, quindi non c'è trucco, non c'è inganno. Ah, sono sempre io, È sempre confermo. lui, era il stesso cappello, però qua è quella con la giacca marrone in raso che è Esatto, anche che è un la pochettino seconda giacca di pesante, Van Gogh, che esatto. è la versione invernale, quella lì. In realtà, ehi, ciao Miscuruta, ben arrivata tesoro. E, e quindi Quella è la dicevo, giacca invernale, è stata la in prima realtà giacca, la forse è prima quella più versione di Van Gogh. bella, eh. Per Van Gogh è quella che sicuramente per il tono di colore Assolutamente sì. andrebbe meglio. Però li voglio differenziare perché è pura lana e capisci che farlo in un periodo estivo Ma è grande sofferenza. potresti comunque pensare di fartene fa una stesso tipo di Mettiamola così, tessuto. mettiamola così, il personaggio sta continuando ad evolversi, Ma così come gli guarda, accessori e tutto il materiale che ho utilizzato finora ha subito una grandissima ricerca scrupolosa e poi io sono una persona molto esigente, quindi non non mi sono saresti mai venuto da me accontentato di altrimenti. quello che trovo. Non saresti venuto da Che, me altrimenti. che modestone. Beh, la No, no, verità no, è la verità, nel senso, come, cioè, come dici i numeri dicono, non c'è bisogno che lo dica io, basta vedere tanti numeri cosa. parla da soli. Poi in realtà, Assolutamente. ribadisco, secondo me il discorso è sempre che quello che poi è la cosa davvero importante, e questa è una cosa che secondo me la gente dovrebbe capire in maniera esaustiva, e che poi, nel senso, almeno questo succede con me come persona, quello che io penso è che poi non ti rimane solo un lavoro che fra 20, 30, 40 anni guarderai e dirai però cazzo che lavoro. E quello che ti rimane è l'amicizia che si crea, il tipo di rapporto che si crea con la Vero? persona, e soprattutto quello che so, per esempio, progetti futuri. Adesso per esempio ti faccio un esempio, c'è Miss Curuta che Sì. è una cara amica e soprattutto la mia prima abbonata, è la prima abbonata, Uh, e quindi è diventato uno speedlight, perché poi la dicitura è quella, è un flash, è un tipo di flash. E, e con lei ci ho fatto tantissimi progetti, nonostante sia una persona che ha vissuto il cosplay tanto. Lei che fa, penso più, ma io penso più di 10 anni sicuri,
e quindi ho avuto modo di parlare con lei di tante sfaccettature del cosplay, di come il cosplay si sia evoluto in questi anni e di come sia diventato da una parte più bello, perché il livello comunque è un pochettino più alto in termini di qualità dei vestiti, parrucche, accessori, make up skills e quant'altro, e da una parte proprio quanta competitività ci sia per poter arrivare a dire io voglio tra virgolette lavorare col cosplay. Però in realtà quello che mi è rimasto e quello che ho con lei è un'ottima amicizia. Poi se vuole fare lavoro mi chiama e dice: oh, guarda, c'è questo progetto, che ne pensi? Sì, ok, come faccio io con te? Adesso noi non possiamo svelare quello che faremo perché è molto impegnativo come No, progetto, no, è molto no, figo, ma non si mi si può dire. imbizzarisce il Esatto. cavallo, io te l'ho detto e te lo Possiamo ripeto, mi dire che raccomando. l'Olanda è ancora presente, possiamo dire solo questo. Ecco, vedi, questo in effetti è un bel fil rouge. Eh, L'Olanda in lo sai che effetti, c'è lo sai che parlando del Fil Rouge porca c'è miseria. una Sì. monografia di una fotografa che io adoro che si chiama Sarah Moon, che si chiama proprio Le Fil Rouge, ed è bellissimo, è rarissimo. Se riuscite a trovarlo, guardatelo ragazzi, perché è Sì? tanta 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 roba. E comunque Interessante. ecco, Bello, bello, bello il fatto dell'Olanda che tanto ritorna in questi cosplay. l'Olanda is the way, quindi Ci tocca fare un giretto, stare un po' che ci riportiamo tutti. credo di sì, lo sai, credo che andremo per quella strada lì. Andremo per quella strada lì, amico mio. Beh, bella, bella, bella. No, quello sarà interessante. Ovviamente, adesso qui mi permetto di raccontare un po' del mio approccio, perché ripeto, il mio Siccome approccio no, per ma i ben cosplay. volentieri. Per me il cosplay nasce, questo me lo porto un po' da retaggio teatrale, nasce dallo studio di ciò che si vuole fare. Per me Van Gogh non è stato soltanto un cosplay che ho portato, ma è stato un motivo di studio per anni e tuttora è in corso, dove come fai a interpretare al meglio qualcosa se non la conosci a fondo? Questo è il mio punto di vista. Quindi, per quei cosplay che decido di interpretare, alla fine non ne sono attualmente tanti, ma perché c'è un motivo, perché li cerco per una motivazione valida, cerco una grande affinità con il cosplay e soprattutto il cosplay lo voglio capire e vivere come si deve. Da quello più gioioso, che è Patch Adams, a quello più intenso che E è siamo qua Quasimodo P. e sono quasi 10 anni che siamo senza Robbie Williams, raga. Guarda, lascia stare. Io sono in lutto ogni volta che decorre Ma perché tanta l'anniversario di morte, perché gente per me era uno zio, cioè ma era una perché tanta gente persona non viva, presente. tante persone non conoscono la storia molto triste che tra l'altro c'è Poveretto, no, vedi, assolutamente. questa per esempio è la dimostrazione di come tante volte la depressione sia un male che si Assolutamente, manifesta grandissimo. in maniera assolutamente imprevista Imprevedibile. e con sintomatologie che nessuno di noi può riuscire a comprendere fino in Assolutamente. fondo. Quindi Assolutamente, assolutamente non è da sottovalutare. Il povero Robin Williams ci ha convissuto per gran parte della sua vita, ha avuto anche problemi di droga, ne ha avute un po' era anni 80, quindi forse era anche giustificato dal periodo, non giustificato, diciamo, confortato dal periodo. sì, diciamo che al tempo Poverino, non eri un drogato, al tempo eri semplicemente un consumatore no, abituale. eri cool, eri cool, lo dovevi fare perché stavi in società, ci stava, va bene, ripeto, non critico, ci mancherebbe altro, non No, giudico. vabbè, ma Però, comunque però alla fine si è trovato purtroppo ad affrontare una condizione per lui insormontabile, una condizione difficile per una persona che comunque ha vissuto tanta tristezza interna, ma ha cercato di fare di tutto per trasmettere invece gioia, che poi personalmente, guardando anche altri film di Robin Williams, l'attimo quando non era fuggente. solo ma io vi consiglio Jacob il Bugiardo, che è poco noto sulla Shoah, e lì piangi e ridi allo stesso tempo, cioè capisci Vabbè, quanto una lì persona è intensa e riusciva a giocare, a scherzare, come il grande Chaplin, su cose importanti, ma in quei momenti in cui era serio capivi quanto dolore c'era dentro. Davvero eh, tanto, davvero tanto. Io lo vivevo in quei pochi momenti di serietà e poverino alla fine, ahimè, ha ceduto a questo grande male.
E per me è stato un dolore talmente inaspettato che io ripeto, nel periodo della decorrenza in quel giorno sono puntualmente in lutto. Ma in lutto perché ha deciso di abbandonare il palcoscenico una persona che ha vissuto tanto per condividere anche la gioia con le altre persone, era molto altruista nella vita di tutti i giorni, ci sono vari episodi in cui chiedeva puntualmente per ogni film di poter, era un'informazione che girava anche di recente, poter assumere dei senza tetto per dargli lavoro e sfamarli per il periodo delle registrazioni. È una persona che faceva molta beneficenza, era un pazzo scatenato, ha dato alla figlia il nome Zelda, tratto esclusivamente dal videogioco di cui era un grande fan. Era una persona sicuramente fuori dalle righe è una gran buona persona e il fatto di sapere che si sia arreso ad un male così grande fa male due volte. Uno perché c'era un Ah, male che non è sicuramente. riuscito a superare e due perché effettivamente si è arreso. Quindi quando scelgo un cosplay nella mia attività recente, io ormai sono ufficialmente neanche 4 anni che faccio cosplay, ogni volta la scelta è ben motivata e quando scelgo di effettuare un cosplay, per me lo studio, ma lo studio inteso come libri informativi, storici, quando si può, se si tratta di storia ovviamente del personaggio, sono di vitale importanza perché io senza non parto a fare il cosplay. Per Van Gogh ho avuto circa un anno di studio, di ricerca, dove anche a sopperire alcune problematiche, perché io adesso ve la racconto, in realtà sono in questa parte della barba sono bianco, ma devo tingermi puntualmente per meglio portare il cosplay. Lo Ma- faccio con gioia, lo faccio anche con la sopportazione di mia moglie, che sopporta il fatto che io vari di colore così a secondo il periodo dell'anno, Ah, il rosso però lo comunque te sta bene. studio. No, no, anche, guarda, io in realtà ero di questo colore qui in giovane età, quindi è soltanto l'età che sono un po' più âgé. Diciamo che è un revival, quindi. Esatto, esatto, è un ritorno ai colori originali. Oh no, ma ci sta, ci E sta. comunque è fondamentale. Lo stesso sarà per il prossimo, e ancora non diciamo nulla, il prossimo lavoro che faremo insieme e il mio prossimo cosplay, dove sicuramente qui sarà anche per me importante lo studio, perché quando porto un cosplay, parlo sempre dal mio punto di vista, ci mancherebbe altro, non lo chiedo per forza agli altri o non lo esigo dagli altri, Beh, comunque c'è però veramente tanto. A quel livello lì c'hai tantissima informazione. C'hai tantissime no, interpretazioni cinematografiche, altro, teatrali. altro che spin-off, cioè ce n'è tanta di roba da Quindi se cui, può da cui cartoni prendere animati, spunto. quindi in realtà uno C'è tutto, c'è tutto, potrebbe c'è tutto. Ma potrebbe assolutamente. E ho anche visto che di recente c'è un film, è abbastanza credo recente, di sì, infatti. credo di sì, credo di sì, È sai. recentissimo, non so neanche se è uscito nelle sale, quindi devo ancora capire un attimo dal quale, però prenderò tanto spunto, perché da quello che ho visto c'è davvero una bella interpretazione, quindi Sì, sia poi dal ribadisco, vivo secondo me che... lì la difficoltà tecnica poi su tutte le prop, tutte le cose, ma non parliamo adesso, non ci facciamo problemi che Non ancora non divaghiamo, ci non divaghiamo. abbiamo, ecco. No, comunque no, Ne parleremo in prossime live. come no, ben volentieri, ma te tornerai sicuramente a trovarmi senza nessun È una problema. promessa che faccio, che ho fatto e manterrò, ci Ma molto mancherebbe. probabilmente faremo qualcosa. Allora, oggettivamente non ci faranno fare riprese al museo. Però potremmo anche comunque fare qualche video, qualche TikTok fuori e dentro con Ma forse qualche. fuori, dai. Dentro sarà difficile, ma fuori No, dentro no, sicuro. Però fuori sì, ma dobbiamo andare un attimino dove si sta più tranquilli perché l'entrata è adiacente alla certo, strada e c'è certo. traffico, quindi è un Ovvio, po' un ovvio, ma casino. troveremo il modo. Sì, 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 e non è quello il problema. sarà interessante. Ma abbiamo detto il giorno e l'ora? Non ancora, comunque sarà il 26 novembre Sì. a Roma e noi inizieremo. Quando è l'ora? Non la so. Dovremmo essere Allora, intorno alle 11. l'ora di ingresso è intorno a mezzogiorno. Mhm. Io conto che riusciremo a essere su qualche tempo prima, almeno un'oretta o se Ma ce la io facciamo considero che 2 ore sarò a prima. Termini intorno alle 10. Sì, io arrivo un quarto d'ora prima di te, quindi o ci becchiamo lì a Termini e andiamo insieme o ci No, no, ma becchiamo molto lì. probabilmente no, no, ci becchiamo tutti a Termini, tutte e quattro insieme perché dobbiamo aspettare comunque la mia assistente e poi Allora, andremo. allora sì, sì, sì. Messa Faremo così, colazione, allora ci vediamo, permette. vediamo se
intanto se, visto che ci abbiamo fino a mezzogiorno, possiamo anche scattare qualcosa fuori nel frattempo. Certo, certo. E poi Assolutamente sì, andiamo l'idea è quella. a Quindi fare è quello che ufficiale, dobbiamo fare. ragazzi. Sì, sì, è ufficiale, è Il ufficiale. sabato Siamo 26 novembre, ore 12, l'avventura per Fabrizio Marcheggiani e Osea Costantini inizia. Van Gogh che va a osservare un museo di Van Gogh Sì, fa con la molto Doctor Who, fortuna. comunque. Questo è il Quando richiamo portano è Van Gogh a obbligatorio. vedere la sua stessa mostra. Esatto, e tu sarai lì a immortalare questi momenti E io, veramente intensi, credo, io so perché sempre lì, che guarda caso ci sono sempre io. No, però a parte tutto, ragazzi, adesso sicuramente lavorare con Fabrizio è stata una grandissima soddisfazione, perché comunque per il tipo di fotografia che faccio io è sicuramente tra i personaggi che più indicati, nel senso, io di base faccio fotografia tra virgolette tematica, pittorica, comunque con uno stile molto molto rivisitato sulla pittura, quindi è normale che un soggetto del genere per me sia fantastico da fotografare, e così è stato infatti. Ma sicuramente ce ne so altri, molto cercheremo. probabilmente continuerò sulla via della diciamo di questo tipo di fotografia, ma non tanto per il discorso del cosplay, perché come sapete mi interessa relativamente poco il discorso del cosplay, non per essere cattivi, ma perché oggettivamente il cosplay al momento per me mi può dar poco, nel senso che c'è talmente tanto fanservice e talmente tanta ridondanza dei character che trovarne qualcuno che veramente valga il mio tempo è difficile, nel È difficile, senso, sì, ma certo. perché comunque mi posso dedicare a altro, a meno che non è un progetto, ecco, che uno dice c'è tutto il lavoro dietro, c'è tutto uno studio dietro, la scelta della location, la scelta di tante cose, allora c'è un progetto che vale, come per esempio è stato quello di The Frozen, perché per fare Frozen 2 sono riuscito, grazie a Delta Rosso, a ottenere la possibilità di fotografare Elsa dentro le grotte fra sassi. Bello. Capisci che è tanta 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 roba, perché Allora io comunque te ci lo dico, hanno, sto diventando geloso, eh? Te lo dico, perché io te lo butto lì. praticamente ci hanno lasciato le grotte tutte per noi. Noi siamo stati 2 ore dentro le grotte con la guida, No, con che l'elettricista, bello. infatti ecco l'ha scritto. No, basta, sono geloso. E e ce l'hanno anche patrocinata. Però Alla, con gran dietro piacere. quella, sì, anche perché sennò sarebbe costata l'ira di Dio, ma veramente delle cifre ce la siamo fatte, di non le dirò in live ovviamente, però alte a 3 zeri. Quindi Puzzano. è stato molto molto bello, ma comunque dietro quello voglio chiarire una cosa, c'è stato un progetto, nel senso che loro hanno voluto sapere chi fossi io, chi fosse la ragazza, chi fosse il Ovvio. pubblico, il target, e comunque sia c'è da dire una cosa, Laura, che sarebbe Laura Iurilli, e che interpreta in maniera magistrale Elsa, quando fa le cose da Elsa, cioè quando fa tutto quello che riguarda il mondo di Frozen, soprattutto di Elsa, fa dei numeri mastodontici, quindi bastava vedere i reach dei post per capire il livello che ci avesse quella ragazza di interpretazione. E infatti è andata molto molto bene, ci siamo divertiti tantissimo, a parte l'umidità che ce n'era Se veramente nelle grotte non è tanta. che stavi. Però il fatto che ci ha praticamente lasciato liberi di sta fuori percorso, sta proprio dentro le grotte, cioè fuori da quello che era il percorso guidato, cioè tanta roba. Infatti c'era Che grande l'elettricista lì, cosa. sì, c'era l'elettricista lì che diceva qui ci puoi pistare, qua no, qui sì, qua no, e anche lì le condizioni luce era abbastanza avverse, ma non è stato un problema, come non lo è mai in realtà. Però è stata veramente una bella esperienza che mi porto nel cuore, ma perché innanzitutto l'ho fatta con persone a cui tengo, con persone che veramente meritavano, se meritavano quel set, quindi questa è una cosa che ho apprezzato tanto di quel lavoro, e anche tutto il lavoro che c'è stato dietro, perché in realtà nessuno sapeva nulla fino all'ultimo, quindi poi in realtà la gente ha visto le storie di quello che stavamo facendo il giorno che le stavamo facendo, la gente insomma è rimasta Ah, un pochino sbigottita, perché non capiva bene se fosse stato, se era una cosa reale, se non era una cosa reale. Dopo han capito. E è stato molto molto esattamente come è stato il lavoro nostro, che la gente ha visto
risultato ha cominciato a interessarsi di quello che te fai e di quello che faccio anch'io, perché comunque ribadisco, poi i numeri Assolutamente sì. parlano in maniera abbastanza diciamo incontrovertibile, nel senso quelli so e quelli ci dobbiamo tenere. Danno solo conferma che dell'ottima iniziativa che abbiamo preso, anzi, che devo confessare sia nata da te. Quindi ci hai visto con piacere lungo quando ci Ma siamo sì, nel sentiti senso vabbè, per l'ultimo contatto. Mi ha fatto piacere, me la era sono tirata abbastanza un pochettino palese, perché nel ero senso, impegnato, cioè, ma ce l'abbiamo fatto. No? sì, era impegnativo. In realtà noi ci siamo sentiti intorno, se non mi ricordo male, a maggio, giugno. Qualche mese esatto, qualche mese prima di effettivamente De- incontrarci. E poi vabbè, siamo rimasti in contatto comunque, essendo più o Ovviamente. meno coetanei. Cioè, avevamo anche parecchi termini, diciamo parecchi argomenti di conversazione, cosa che ribadisco Yeah. con la generazione un pochino dopo la nostra È più difficile. faccio un po' di fatica. Confesso che faccio un po' di fatica, non so ancora spiegarmi il perché, forse perché penso che la mia idea di conversazione sia basata su degli argomenti realmente utili e non sulle fuffe, ecco, sul parlare del nulla o emotà per qualsiasi cosa, cioè usare delle emote per descrivere un pensiero. Cioè, la gente ormai parla coi disegnini, questa cosa sempre è intollerabile, per me è assolutamente intollerabile. Poi la uso anch'io per convenzione, però la ritengo una grossa sconfitta per la lingua italiana, ecco. Però, Assolutamente, anche perché va bene per rafforzare un concetto, ma esprimersi per sì, sì, sì. emoji, c'è un problema serio. No, ma perché la gente, io capisco che sia più veloce sta cosa, ma del resto lo faceva anche gli egizi, quindi cioè, non è successo nulla di nuovo, nel senso. Però anche lì, nel senso, si perde un po' il discorso della buona conversazione, secondo me, si perde veramente molto molto spesso, quindi sta cosa è molto molto triste. Però andiamo avanti, nel senso. Bene, va bene, non rattristiamoci, continuiamo a parlare di cose interessanti. Quindi tu stai continuando a editare la mia foto, giusto? Ci sto rieditando una tua foto che in realtà ho già editato, quindi non è che ci Sì, sia più. sì. Cioè, sto rifacendo i passaggi a memoria in realtà, ma li sto facendo in maniera molto shue perché in realtà la foto ce l'ho già, quindi sto semplicemente Sappiamo divertendomi. già come va a finire. Sì, Allora, ecco. raccontami invece tu, hai avuto delle idee quando hai fatto questa, questo passaggio al museo? Mi basta un sì o un no senza avere dettagli, perché poi lì Ma sembrano... sì, 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 nel senso c'è. Oh, ribadisco, lì Fabri la cosa complicata, le due cose più complicate saranno innanzitutto la condizione luce, cioè dove sceglieremo di andare a fare foto, però quella me la gestisco, e le persone che ci saranno, quindi spero che ci sia qualcuno con noi, ecco, perché su quella cosa ci terrei che ci fosse qualcuno, perché fondamentalmente, Ci terrei anch'io, ho provato a indagare, sono in attesa di una risposta. perché secondo me è Quindi fondamentale, cioè non se non altro non ti dico un bodyguard, però fondamentalmente vai alla mostra Van Gogh, quindi se presume uno che che tu dica un sia attimo, aspettate, certo, no, certo. se presume che tu sia comunque una persona che apprezza Van Gogh, te ne trovi uno davanti, la prima cosa che gli fai gli salti addosso, quindi anche per l'incolumità che Credo. uno Su c'ha. questo ti ho raccontato mai dell'insegnante di... Mi fa ridere perché mi fa ridere. Beh, comunque Mi è successo. a proposito di questo ti interrompo un Sì, attimo. Vedo che te tra le tue fila conti parecchia gente che ama profondamente l'arte, assolutamente sì. quindi è positiva sta cosa in Con qualche modo, grande, no? con grande piacere questa mia passione per il personaggio e per il cosplay porta a seguito comunque di persone molto interessate dell'arte, tant'è che per circa, non voglio esagerare, ma il 40% delle persone con cui mi fermo a conversare all'interno delle fiere, degli eventi, comunque sono persone che si appassionano ad arte. C'era un ragazzino alle medie che aveva portato come tesina Van Gogh a persone coetanee o anche oltre della nostra età, dove finalmente erano contente di aver incontrato qualcosa di interessante dal loro punto di vista, perché erano insegnanti d'arte o comunque in qualche modo vivevano
o erano pittori o in qualche modo avevano a che fare con l'arte. Quindi il bello di questo personaggio è che riesco comunque a contattare, avere a seguito, anche perché sui social ho la fortuna di interagire molto con queste persone Mhm. che sono appassionate d'arte. Ripeto, poco meno della metà, ma davvero poco meno, sono tutte persone che vivono o hanno a che fare d'arte, persone che fanno istituto d'arte, insegnanti d'arte o genitori che in qualche modo sono pittori o vivono d'arte. Uno Ma, degli episodi più bello, e questo te lo devo raccontare come perché ho no? le lacrime agli occhi tutte le volte, che più bello perché mi fa ridere che mi è capitato era, se non ricordo male, un evento a Torino di qualche anno fa, Mhm. dove ero vestito da Van Gogh e andavo in giro, ovviamente, per l'evento un po' a interagire, un po' a fare fotografie, un po' a curiosare. Vedo a distanza una coppia, consideriamolo almeno sulla cinquantina, dove c'era la solita signora un po' scazzata con la giacca a braccio e il marito vicino interessato con la borsa con qualche gadget che si era acquistato e che andavano in giro. I classici turisti, per Quando capirci. esatto, quelli che dici, vabbè, questi sono capitati per caso, adesso hanno visto che ci sono i cosplay, si sono fermati a vedere. Cosa è successo? Quando il mio sguardo ha incrociato quello della signora, c'è stata una trasformazione globale. Questa signora ha tirato fuori un sorrisone fino dietro le orecchie. Ha preso, io ho visto questa scena qui, ha preso la giacca, l'ha tirato al marito e ha detto, aspetta qua. Ed è corsa, davvero corsa, verso di me urlando ti amo, ti amo. Io a quel punto ho avuto anche un po' paura perché ho detto ok, se il marito pensa che sono amante, sono fottuto, me mena, basta. Oh, Sì, ti amo, ti adoro. È corsa per questi diciamo mesi. che poteva essere impegnativa Poteva come, essere come fraintendibile, cosa. no? Ti amo, ti adoro. Poi, fortunatamente, Van Gogh, ti adoro, ti amo, ti amo. Si avvicina, mi abbraccia e mi comincia a sbaciucchiare il guancio, ovviamente. E si vedeva che era particolarmente presa ed emozionata. Io sono rimasto veramente con le mani così, non la volevo abbracciare perché avevo paura. Il marito mi fissava e gli dicevo, Van Gogh, non io, non la conosco. Ho cercato di spiegare un po' a gesti. Questa signora poi alla fine ha ripreso un po' la sanità mentale, si è Mhm. asciugata le lacrime della gioia e diceva: io sono un insegnante d'arte, amo Van Gogh, ho gran parte delle repliche, mi piace tantissimo. E vedere te mi ha fatto emozionare. Ho detto: Santi Dio, per Beh, fortuna è quella secondo me esatto, è stata una cosa bella, davvero bella. la reale, diciamo, il reale motivo per cui facciamo quello che facciamo come fotografo, come interprete e quant'altro, no? Scaturì comunque un'emozione, no? Che l'emozione perdura nelle Assolutamente, persone, no? È quella la cosa importante, assolutamente sì, no? Quindi assolutamente sì. è tanta roba. Che poi io penso che la foto più iconica che c'è al momento, perlomeno parlo del lavoro nostro, sia Sì, quella del profilo, quello del sì. ritratto, quella che ho fotografato anche. Quella, esatto, la tengo lì perché per me è la più emozionale, la definisco come tale, nel senso che è quella che mi dà più emozioni di tutte e quindi l'ho scelta come profilo No, attuale, no, sì. ma è sicuramente quando riesci a emozionare hai raggiunto l'obiettivo. Verissimo, Delta Rosso, verissimo. No? Quello che dicevo prima, l'arte è proprio questo, è saper capire che quello che fai deve tornare al mondo, non è una cosa che appartiene solo a Sì, te, appartiene a tutte le persone che sceglie di emozionarsi quando guarda il tuo operato e tu hai il dovere di assolutamente, condividerlo col assolutamente, mondo. Cioè, questa è una assolutamente. cosa fondamentale secondo me. Chi non pensa questo e pensa che l'arte sia solo fai viewer, fai like, ci ha capito un No, cazzo dell'arte, nel senso, no, non anzi, è quello, non è quello. Anzi, per aggiungere, anzi. tra le fasi di evoluzione del mio cosplay di Van Gogh c'è quella di iniziare a fare un corso di pittura in modo da non ovviamente emulare l'arte che Van Gogh era in grado di infondere a delle tele, ma bensì poter almeno effettuare l'azione della pittura in modo corretta, perché ritengo che sia giusto fare una cosa del genere, Quindi durante le proprio mie il gesto esposizioni. tecnico. Esatto, voglio anche poter replicare l'attività di pittura nel modo corretto, senza dover prendere in giro nessuno o simulare, perché preferisco fare qualcosa di più accurato. Quindi, ora,
entro la fine dell'anno non riesco, penso da gennaio-febbraio mi iscriverò a questo corso che ho già identificato, dove vengono ripassate quelle che sono le basi della pittura per poi affrontare meglio la possibilità di effettuare delle pitture realistiche, e quindi farò dei corsi di pittura per poter essere completo anche da questo punto di vista. Ed è una Va grande bene il cosa. personaggio? Sì, credo che sia full immersion alla fin fine svesto, per assurdo, svesto le vesti personali, quelle di Fabrizio, ma riesco a vestire le vesti dell'artista pittore, che poi ovviamente, ripeto, non mi arrogo assolutamente l'idea di poter o saper neanche dipingere come faceva lui, però poter almeno effettuare i gesti corretti, le attività corrette di pittura mi sembra una bella soluzione che possa dare qualcosa in più al mio cosplay, e quindi sarà sicuramente una delle Sicuramente apre le porte a tutta evoluzioni. un'altra serie di cose, per esempio, che ne so, alle performance live mentre leggi le poesie, Assolutamente. a un canale YouTube, perché no, dove parli proprio di Van Gogh, di quello che fa, e di tantissime altre cose che potrebbero essere inimmaginabili. Però ovviamente ci vuole competenza, conoscenza e Certo, certo, pazienza. certo. Quindi queste cose purtroppo non devono mai mancare e non devono mai smettere di essere migliorate. Cioè l'automiglioramento secondo me è la cosa più importante di tutte, e va sicuramente, bisogna tenerlo presente, nel senso non bisogna fare le cose pensando di essere arrivati, anzi bisogna No, no, fare no, le no, no, cose no. pensando che se sa fa ancora poco. Quindi però Assolutamente. Chi pensa di essere arrivato è solo finito, è una definizione che ho sentito perché ma quello è una cosa e che per esempio nel mondo del cosplay è una cosa che si sente parecchio. Cioè ma non esiste un punto d'arrivo. Secondo me è sempre un nuovo scoprire, un portare cose nuove, seppur io penso di poterlo di averlo potuto affrontare col mio personaggio di Van Gogh. Sono sempre Van Gogh negli ultimi 3 anni, però mi considero sempre un Van Gogh un po' diverso. Un Van Gogh riconoscibile, identificabile, ma mai identico al precedente. Spero che questa cosa sia percepita e punterò sempre a portarla avanti, anche perché forse una persona, come capita nella vita, non finirai mai di scoprirla e di vedere i diversi colori. Io suppongo che possa essere lo stesso con il personaggio di Van Gogh, perché è sì, ma anche possibile che col perché tempo consideriamo sempre che Van Gogh è morto in giovane età, perché aveva comunque 37 anni, e tanti 37 so anni, povero Cristo, esatto, quando ha deciso di riconoscere e questi sono bastati per renderlo uno tra gli artisti più iconici del mondo e più identificativi del mondo, nel senso chiunque conosce Van Gogh. Cioè poi non conosce Rembrandt, poi non conosce Monet, poi non conosce Rembrandt, poi non conosce Lorenzo Lotto, ma Van Gogh lo conosci. Van Gogh lo riconoscerai sempre, questo ci dà un valore. Cioè per me, per sì, te, per noi che ci lavoriamo con queste cose comunque. assolutamente sì. Ti ricordo che ci sono dei piccoli, piccolissimi, rari, però ci sono occasioni in cui il personaggio di Van Gogh purtroppo non viene riconosciuto, ma vengo appellato con altri nominativi più o Tipo meno ignobili. Sanpei. Tipo Sanpei, e gli ultimi aggiornati sono Picasso. Io non ho capito perché, non ho voluto affrontare la conversazione con Ma le sai che non persone perché... sarebbe una cattiva idea? Ma direi più, io farei più da lì, sinceramente, perché è No, non c'è il riconoscibile. ci vuole il baffo per fare da lì. E il baffo, lo so, e poi si diceva con la cacca di piccione, quindi anche lì mi viene difficile reperirla. No, Vabbè, vabbè. Picasso ci può stare. Teniamoci Van Gogh, dai. Va bene No, Van Van Gogh. Gogh, guarda, Van Gogh Va bene Van lo terrò Gogh. sempre vicino al cuore, poco ma sicuro. Va E bene non, Van Gogh, va bene Van Gogh. Oh. assolutamente sì. Avanti, e il fatto, ripeto, di poter anche portare l'esperienza di dipingere quando faccio il cosplay non mi spiace. Un'altra chicca, tra quelle che sono le mie ambizioni di portare Van Gogh come personaggio in giro, e non parlo solo di fiere e eventi, sia chiaro, Mhm. è nata un'opportunità tramite un'amicizia di poter conversare con una classe di persone, di alunni disabili,
Che bella in sta cosplay di cosa. Van Gogh, del personaggio di Van Gogh. Ragazzi, questa è cioè, ossia, questa è una cosa che mi apre il cuore perché nel mio piccolo cerco di portare un po' di gioia e di interesse. Poi vedila da un punto di vista di un ragazzo che semplicemente nella sua testa potrei davvero essere il pittore. Ma L'emozione, secondo me, che c'è in questo è tanta caso roba, è non tanta è roba, assolutamente. Infatti, è tantissima roba. appena mi è stato proposto, ho detto sì, ancora subito di capire bene di cosa si trattasse, ma perché l'idea era fantastica. Tra le mie ambizioni ci sono quelle di poter portare il personaggio non solo in modo, diciamo, più o meno statico, permettimi il termine, all'interno delle fiere, ma bensì di poter interpretarlo e poter fare qualcosa di più interattivo, per esempio, anche con le scuole di artistiche. Sicuramente c'è un personaggio come quello di Van Gogh, considerando che esiste proprio una corrente che si chiama Van Gogh Mania, permette molto e permette soprattutto di dare diciamo un'idea molto molto ben precisa di quello che quel personaggio ti permette di fare. Nel senso, è un personaggio che è stato fatto con i Lego, che è stato fatto come Dalì, che è Assolutamente stato sì. fatto come Munch, che è stato fatto in versione meme, che è stato fatto in 100.000 miliardi di versioni e ancora ad oggi continua a vivere. Nel senso, perché? Perché le persone ha deciso di continuare a volerlo far vivere, e questa secondo me è una cosa bellissima, perché ci sono pittori equamente interessanti. A me per esempio, ribadisco, se tu mi dai un Dalì, io svengo, perché Dalì è tra i miei, Sono d'accordo con te, è stato il mio primo amore artistico. cioè è uno di quei pittori che per me è fondamentali nella ehm, diciamo nella mia non lo so, nella mia vita artistica, nel senso, Concordo. perché L'impressionismo, il surrealismo è una cosa fantastica. è esatto, è Eh, una di quelle cose che fondamentalmente ti dà tanto, cioè, e siccome ti dà tanto, non so come spiegarlo, è quelle cose che è come un buon libro, cioè te permea in qualche modo, no? sì, 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 sì. Quindi, e questo ti porta comunque E sia personalmente non annoia mai, anche quando lo rivedi, lo riosservi, partono nuovi pensieri, nuove interpretazioni, nuove idee, nuovi particolari da scoprire. Poi da lì era un fanatico dei particolari. Ho visto degli zoom assurdi di alcune sue pitture in cui si riusciva a vedere addirittura le formiche che litigavano fra di loro. È una cosa bellissima e geniale. ma Vedono, è proprio quello il sì, discorso, ehm, che c'è tanto da scoprire, c'è sempre tanto da scoprire, c'è sempre tanto da rivedere, da continuare a comprendere, mentre tanta gente, tante persone non riescono proprio a farsene una vera e chiara idea di quanto un artista sia profondo, perché magari conoscono, ecco, La notte stellata o l'autoritratto, e dice quello è Van Gogh. In realtà Van Gogh c'ha un'evoluzione nei certo, sì, sì, primi nei vari passaggi, nei stili, primi modalità anni. di pittura, ai primi anni in cui sperimentava, era interessantissimo, ma anche il fatto che pochissimi, penso, sappiano che è passato anche alla replica di miniature giapponesi Mhm. di quelle che erano le particolarità del periodo in cui è vissuto. Quindi ci sono tantissime miniature cinesi, scusami, non giapponesi, no, i giapponesi, ho detto una sciocchezza. I Pesco in Fiore è un esempio in cui in realtà ha affrontato una corrente artistica per cui è meno noto, ma comunque tantissima emozione. E molti probabilmente, rimetto qui le mani avanti, ci mancherebbe altro, non voglio dare dell'ignorante a nessuno, ma molti probabilmente ignorano queste possibilità, tra cui i vari disegni a carboncino che faceva all'inizio, soprattutto nel periodo in cui viveva come minatore. E lì c'è tanta emozione e tanta tristezza che lui versava all'interno di queste sue opere. Ed è proprio la bellezza, è proprio la bellezza di quella di quel modus operandi lì, no? Secondo me proprio lì riconosci proprio anche la difficoltà che lui aveva in qualche modo nell'interpolare se stesso col mondo, Sì, nel senso, perché sì, sì, fondamentalmente sì, il sì. problema di Van Gogh è che lui aveva
delle grossissime problematiche nella socializzazione, quindi non riusciva a essere una persona che oggettivamente riusciva a socializzare, e questo poi lo porterà a fare quello che ha fatto, nel senso, ma questa è una cosa che ormai è nota, ma poi soprattutto nel tempo che percorreva era una cosa che non era così tanto rara, ma poi soprattutto non era neanche una cosa così, cioè c'era gente che moriva per tantissime altre malattie, quindi Periodo, ahimè, sì, c'erano condizioni di igiene relativa e anche tipi di cure esatto, ancora esatto. non Poi, efficaci. ciao Delta Rosso, ci vediamo sabato, credo che streamerò, quindi la sera o il pomeriggio, non lo so. Comunque grazie per essere stato con noi carissimo, alla prossima. Ragazzi, ricordate di sottoscrivere l'abbonamento, con Prime è gratuito. E comunque anche un'altra cosa, ragazzi, se oh JD, buonasera. Se volete seguire JD, qua c'è sta la sub, se volete sottoscrivervi, ragazzi, vi ricordo che con Prime è gratuito. Vi ricordo sempre che dalla settimana prossima, quindi da lunedì sera, sarà attivo il server Discord, dove per gli abbonati potrete usufruire di sconti se acquistate materiale Godox sottoscrivendoli al mio canale. Poi vi spiegherò tutto, c'è tutto il regolamento sul server Discord, quindi ragazzi è un'occasione che credo essere l'unica offrire, potete farvi dei sconti su tutto il materiale Godox, quindi parliamone, questa è un'esclusiva per gli abbonati, è a voi non costa nulla, ci aiutate a supportare il canale, ma aiutate a non sclerare e a mantenere tutto tra 17 ore scade. Grande, c'è di sei il numero uno. Comunque oggi, per chi se fosse connesso, ragazzi, adesso sono col grande Fabrizio, di cui ho editato la foto, che è il nostro Van Gogh, con il quale abbiamo parlato molto e abbiamo parlato di tutto quello che è il nostro percorso, di quello che abbiamo fatto. Poi lo troverete in replica, quindi se ci avete delle domande per lui fategliele pure, perché io poi gliele leggo. E io ovviamente ho rifatto una foto che già conoscete, che è questa. Adesso Fabri, te non la vedi, ma è quella dove tu guardi lateralmente, e l'ho rifatta esattamente come doveva essere, quindi con la stessa tonalità di colore e quant'altro. È un lavoro che fondamentalmente per me ormai ne ho fatte talmente tante e tante altre ne farò, quindi è facile. E c'era di questo, un lavoro come questo, ragazzi, è molto emotivo, quindi come tutti i lavori fatti in questo modo bisogna sempre tenere presente due o tre cosine, la prima delle quali è quello che ti offre il soggetto. Adesso, nel caso di Fabrizio è stato relativamente semplice, anche perché Fabrizio testimone, quando ho fatto questo lavoro c'avevo 40 e mezzo di febbre. Confermo, l'ho dovuto andare Quindi non riuscivo a mangiare una carbonara, anche una buona casa perché carbonara. l'ho visto che hanno detto, sai, vatti a riposare perché secondo me non stai bene. Dopo la carbonara, giustamente, ho detto, vatti a riposare perché secondo me non stai bene. Poi mi scrive Fabio, ho 40 di febbre. Ho detto, ciderbolina. Fatte in tampone Come... perché Allora, fondamentalmente poi fortunatamente ero già immune perché l'avevo avuto di recente, però a no, pensare a me che mi ha queste massacrato. fantastiche foto sono uscite da una toccata e fuga in cui non stavi bene, voglio sapere che succederà Non lo quando ti becco in so. forma. La prossima Quando ti becco in 26, forma e dai, in non è giro quel per le problema. Marche quando ci sono i girasoli, cioè lì sarà il Dopo top. ti posso garantire che la carbonara che fanno qua è veramente buona. Nel senso, È buono, però a buono, Roma però ti porterò ricordo a che mia moglie mangiare. aspetta le olive alla scolana, io lo Vabbè, e ricordo. quando viene tua moglie lo faccio vedere. Però Quando scendiamo poi una bella olivette fatte bene ce le mangiamo. andremo a mangiare in un posto che sta lì vicino, che fanno una grigia da fuori di testa. Allora bene, beh, mi Cioè, prenoto, va bene, ci sto. ci siamo andati l'altra volta, sì, all'antico Certino, ora lo dico, ma raga, sta a Roma, è buono. Ed è veramente carino, molto sobrio come posto, si spende il giusto, ma si spende il giusto nel senso, per essere Roma si spende anche poco, e per essere locale al centro. E ci si arriva a piedi in 3 minuti, quindi... E passiamo per Fontana Trevi, quindi anche carina il percorso da fare. Adesso non so se faremo in tempo. Lì mi sa che un paio di fotine ce le scattiamo, considerando che in qualche modo Considerando dobbiamo anche che... evitare i curiosi. Ma guarda, Fontana Trevi, l'ultima volta che sono stato era proprio full. No, dico, penso che saranno curiosi anche nei confronti del Sicuro. personaggio che passa, no? Quindi Ma lì dobbiamo quello tenere a bada un sicuramente. pochettino. No, bisogna tenere a bada un sacco di cose, anche perché bisogna tenere a bada anche tutta la gente che giustamente viene lì per offrirti, diciamo, i loro
i loro gingilli, no? Venditori Ah, ok, vabbè. ambulanti e quant'altro, quindi In quel senso mi auguro che capiscano da soli che no, non è il caso, però vabbè. ma questi non Li è che cordialmente manderemo indietro. ma questi non è che c'ha problemi a rompere le scatole, nel senso, adesso ragazzi non ce l'ho con nessuno, però se ti dico da una volta, cioè, c'è un motivo, nel senso non mi venire a rompere le scatole tutto il giorno, perché non ha senso per me dite no, sì, No, 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 sì, no. no, sì, no e bla 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 discorrendo. E dopo un po' mi rompi le scatole, e a quel poraccio che è il quartultimo che è arrivato manda a fanculo. Nel senso, Sì, sì, mi ma sa che lì poi raga, la ma pazienza è è finita. normalissimo, ragazzi, è normalissimo, è normalissimo. E, però ecco, il discorso è un po' questo qua. E per quello che riguarda il discorso del lavoro, ribadisco, ci sarà diverse cose da fare. Poi stasera manca un ragazzo che c'è sempre, che è Coppo Visual, che stasera purtroppo non può venire, ma verrà la prossima volta. Comunque guarderà sicuramente la replica, che si parlava l'altra volta proprio di sto lavoro, pur la gente non sapendo la data ancora. Comunque il 26, ragazzi, poi ne parleremo in live. E io stavo spiegando un po' quali saranno i stratagemmi che vorrò usare, e quello che vorrò fare, nel senso, perché comunque è una situazione di luce molto complicata, specialmente perché non posso riorientare la luce, quindi non posso fare una luce che sia su di te, devo posizionare te in un modo che sia idoneo e che sia oggettivamente funzionale, quindi dovrò trovare qualcosa che funziona, ecco. E Assolutamente, io anticipo già che sarò emozionatissimo, nel senso mi considero sì, già con le no, lacrime agli occhi al sol pensiero, quindi c'è sta tutto, cioè non è quello il problema. L'unico problema, ti dico, è fare le cose in un giusto modo, e avere soprattutto qualcuno che ci faccia un attimo la spalla, perché in teoria io loro. spero e mi auguro che capiscano, essendo lì soprattutto e No, ma anche vedendo. perché c'è anche un altro discorso. In teoria, anche da regolamento per la location, ti dicono che non devi portare borse grandi, che comunque lasciarle dentro le cassette di sicurezza, che non sono enormi. Io comunque ho lo zaino fotografico che comunque un po' di peso ce l'ha, quindi ho bisogno che qualcuno garantisca che stiamo a fare quel lavoro, se non mi prendono, che cazzo stai facendo? Cioè c'è tutta una serie di No, no, cose no, ma per cui, cioè, mi lì mi spiego. auguro che si capisca, esatto. Poi abbiamo fortunatamente anche l'email direttamente dall'ufficio stampa dove ci danno l'ok. Spero che la cosa sia chiara. Anch'io poi ovviamente potrò fare parte del viaggio da Milano, non per forza in cosplay, perché se dovessi rovinare il vestito mi piango addosso per 10 anni. No, Quindi vabbè, ma dovrò avere puoi degli anche andare a zaini cambiare, nel voluminosi per il senso. cambio, per Sì, forza di ma anche cose. perché Cioè. fondamentalmente andare a farlo in giro non ha senso, nel senso è solo pericoloso, ecco. Sì, altro che Perché, è pericoloso che quindi non arriviamo a destinazione o a prendere il treno in orario perché ci rapiscono prima. no, non è solo Quindi quello, il fatto è che poi, ribadisco, esci la stazione in cosplay a Roma, comunque c'hai la gente che te guarda e dice chi sei, che fai, cioè, se te fermo ti rompe le scatole. Quindi tutta una serie di cose che giustamente la gente non sa, perché non capisce il perché. certo, certo, anche se spero nel mio piccolissimo cuore da artista di fare l'incontro della vita, cioè vuoi mettere che becchi per strada, che ne so, un impresario che ci vede bene, dice, beh, dai, vieni con me che cominciamo a lavorare un po' nell'ambito artistico. Allora, cosa non mi spiacerebbe? Piccolo Sì. spoilerino, a Lucca ho incontrato un impresario che ha avuto il piacere di aver voluto il mio numero, col quale spero di potermi sentire Dai, è una cosa e avere fighissima. non cioè, io sarei davvero, 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 davvero contento perché in tutto l'impegno profuso ad avere un obiettivo, questo potrebbe essere forse l'obiettivo che mi rende realizzato. Ovviamente non finito, ricordiamoci sempre. Però poter Ricordate portare sempre di me in queste cose. che chi ti dimentica? Quindi, Dove scappi? Bene, ormai so pure dove abiti, dove scappi? sì, vabbè, è molto facile trovarmi, come hai visto, non è Ah, difficile. assolutamente sì, ma come ti Quindi, dico, allora questa opportunità mi ha aperto una breccia nel cuore di gioia per dire, ah, dai, però sei un impresario, e poi sono andato a controllare, comunque un impresario che lavora con la Paramount Picture di Mediaset, quindi quindi gente, nel senso, gente esatto, di un non un. certo livello. Esatto,
mi ha fatto piacere avere avuto questo tipo di contatto, perché comunque io porto come espressione artistica la mia persona, la mia interpretazione oltre al personaggio. Quindi se la cosa può essere notata e può diventare in qualche modo un motivo di poter in qualche modo fare qualcosa di più condivisibile col grande pubblico, stamma a capì, non mi spiacerebbe affatto, anzi penso sarebbe un gran bell'obiettivo da No, ma raggiungere. sicuramente è un traguardo importantissimo che io mi auguro che raggiungerai nel miglior tempo possibile, perché te lo strameriti per tantissimi motivi che ti ho già detto. Detto questo, comunque sia, la cosa importante, e secondo me è sempre la cosa più importante, dà valore a quello che sei e non quello che la gente vuole che tu sia. Nel Ah, senso, no, no, assolutamente. quello Io per non è sbagliare punto su di me e poi sugli altri, cioè, la quindi gente spesso tenta a mistificare troppo il lavoro altrui per favorire il proprio, e questo secondo me è una cosa molto brutta, specialmente in alcuni mondi come anche quello della fotografia, nel senso, e alcuni scale della fotografia, quindi questa è una cosa che secondo me va detta, e va anche preso atto del fatto che tanta gente cerca solo fama, fingendosi chi non è, cerca di vendere corsi che non esistono, cerca di far finta, di fatte capire che seguendo quella via puoi diventare ricco, puoi diventare famoso, o puoi diventare un attore, o puoi diventare un fotografo. Ragazzi, la verità è che è una e una solo: se vuoi arrivare da qualche parte devi lavorare e devi alzare il culo, punto. Dopo, la fortuna aiuta, ma non paga. La fortuna ti può aiutare la prima volta. È no, come esatti. il talento se te non lo semini, non lo coltivi, rimane lì. E anche quello che non c'ha talento ma studia e si impegna, prima o poi passa avanti, perché tanto quello dopo c'è i risultati, cioè quello c'è la tecnica, la parte sua. Quindi io, a tutti i ragazzi che mi seguono, i ragazzi con cui lavoro, la cosa che dico continuamente ai ragazzi a cui insegno, dico sempre questo: indipendentemente che voi lo facciate per lavoro, per divertimento, cioè se per voi quello c'ha un valore, ma non un valore solo economico, per l'investimento che avete fatto, perché uno dice ma c'ho un po' di soldi a parte, mi compro una bella macchina fotografica che mi durerà nel tempo, ci sta, però non la so usare, no? Ci sta. Detto questo, la cosa importante qual è? La cosa fondamentalmente importante è capì che cosa vuoi fare. Cioè, se tu nella vita vuoi fare il fotografo, vuoi fare l'attore, vuoi fare il cosplayer, cioè ci sono degli step. Se tu però sei influenzato solo dal fatto che magari la gente non ti segue, non riesci a fare breccia e a far mostrare i tuoi lavori, evidentemente il problema è che tu su quel social non stai utilizzando la strategia giusta, o semplicemente i lavori che credi siano fatti in un certo modo, in realtà il grande pubblico appare come una macchia. E questa è una cosa importante, quindi ecco perché dico: la qualità è difficilmente riconoscibile, ma anche in modi inaspettati e in momenti inaspettati della tua vita ti pagherà sempre, perché sennò io non farei sto lavoro, no? Certo. E quindi c'è purtroppo questo verso le nuove generazioni, a cui mi sento anche di dire, ma spero lo farai anche te, di non correre troppo per certe cose, perché fondamentalmente è vero che magari ti dice vero il culo che l'algoritmo te vabbè fai 1 miliardo di visualizzazioni, ma non è quello che ti porterà a essere, a essere chi sei. Cioè, se tu fai tante visualizzazioni con un video, non vuol dire che quel video è il video della tua vita. Cioè, è come YouTube, è come Twitch, è come, cioè, i social, ragazzi, sono fatti per stare tra di noi. Sono fatti, io vedi, faccio un podcast che è più o meno seguito, a volte c'è gente, a volte ce n'è di meno. È un canale che c'ha neanche un mese, quindi avendo già preso l'affiliazione devo dire che non è andata male, non sta andando male. Ovviamente tratto argomenti molto specifici, quindi mi aspetto un pubblico molto specifico. Questo ovviamente mi preclude la grande fetta del pubblico, ma non mi interessa, perché fondamentalmente non lo faccio perché voglio guadagnare qualcosa, lo faccio perché voglio che qualcuno comprenda, in generale si sappia, che nel tempo esiste un canale che ancora elargisce cultura gratuita a 360 gradi, senza impegno, senza quella formalità troppo distante da io so io e voi non siete un cazzo. Quindi gente che te costa quando parli, gente che non ti risponde alla chat, gente che non gli interessa quello che fai ma vuole solo vedere tette e il culo e bla bla bla. Mentre c'è già chi lo fa. Grazie JD, sempre il numero uno, sempre nel cuore. Infatti la mia adesso prossimamente farò anche delle challenger, quindi farò delle challenger sempre a tema diciamo
di sfida per esempio, che ne so, compra, cioè, mettiamo un obiettivo magari raggiungibile dai follower, non so, quando le donazioni arrivano a 50 euro, spendo 50 euro, compro 3 lampadine, un pezzo di legno e un diffusore e vi faccio vedere che vi tiro fuori queste foto qua, perché io so in grado di farlo, perché dalla mia parte c'è la conoscenza, c'è la tecnica, c'è tanto lavoro dietro, quindi a dimostrazione che sì, le attrezzature professionali ti agevola la vita, ma se davvero vuoi qualcosa lo fai con niente, nel senso, e spesso la creatività viene fuori proprio dall'avere poco, perché è come quando tu usi Lego, no? Io sono un fanatico di Lego, ho giocato tutta la vita con i Lego, gioco ancora con i Lego quando posso, e mi è sempre piaciuto costruire, una cosa che ho fatto sempre. E per costruire una cosa devo per forza smontarne un'altra, no? E questo, e questo ti dà una... È proprio la filosofia dei Lego, no? Ed è quello il bello dei Lego, cioè fa un Lego per tenerlo impolverato, secondo me è bello se sei un collezionista, ma se sei un costruttore vuoi costruire, secondo me. Giusto. Cioè è come quello che dipinge, è come quello che colleziona opere d'arte, cioè quello che dipinge cioè, non ha sempre bisogno di una tela bianca e dei pennelli puliti, quello che colleziona l'unica cosa che gli interessa è averci la cornice giusta, non interessa se la cornice è De Rovere o è Pandan per l'epoca storica in cui stavo facendo, interessa che funzioni nella sua galleria. So due modi di preservare la stessa idea ma completamente diversi, e con la fotografia vale la stessa cosa, cioè tu puoi lavorare con vedi, io ho attrezzature da milioni qua dietro eppure posso fare la foto con la lampadina. È figo? No, ma è una dimostrazione che se uno sa quello che fa lo può fare. E questo dovrebbe essere un invito a tutti a dire: oh, ma quello che sta su Twitch, quello lì ha fatto questo e l'ha fatto live, perché sta cosa poi verrà fatta live, non verrà fatta a luci spente dove poi tra virgolette imbrogliare, verrà fatta live con tanto dei live shooting, quindi la gente vedrà sul mio monitor quello che sto facendo, vedrà con le fotocamere piazzate come metto le luci, vedrà la costruzione dell'apparato che decideremo insieme. Farò un sondaggio prima. Davvero magico. Io per quello che sono riuscito a vedere era una magia in atto. E questo secondo me è importante, è dimostrare alle persone che si può ottenere tanto se uno ha competenza e pazienza, e costituire cose. Secondo me l'uomo può arrivare a conquistare veramente delle vette altissime, ovviamente se supportate da delle idee che funzionino. E per quanto la mia idea di canale Twitch e di anche podcast sia totalmente diversa, perché fondamentalmente il podcast che gira oggi, raga, parliamone, è fondamentalmente fatto di dissing, no? Quindi è fatto di che cosa? Ah, su TikTok è successo questo, andiamo a farci la reaction, no? Quindi su reaction, su reaction, su reaction, su reaction, no? E a che serve? Cioè, sì, fai viewer, magari fai, però te dà di t'appaga quello che fai. Cioè, a me appaga fa vedere che che per esempio posso fare queste cose, nel senso mi appaga parlare insieme a te 2 ore di tutto quello che è il percorso, perché chi domani magari verrà in live a rivedersela perché se ne è persa un pezzo potrà dire: cazzo, ma quelli hanno parlato tanto, hanno detto un sacco di cose fighe, voglio iniziare a stimolare l'interesse, no? Come il libro, finché non inizi a leggere non parti mai, e di solito, ragazzi, per ogni viaggio o per ogni avventura, se siete in compagnia, di solito il passo più difficile è il primo. Cioè, una volta che hai fatto il primo, dopo vai, ma fa il primo tante volte è la diciamo che è lo scoglio più grande. E questo è secondo me uno dei motivi perché in posti per esempio come Harvard vige il detto: o rischi o lavori per chi è rischiato. Cioè, o rischi e ti inventi un lavoro, o lavorerai per quelli che al posto tuo hanno corso un rischio. Perché è vero che a Harvard c'è la mentalità che è molto più facile inventarsi il lavoro che trovarne uno. Quindi, però è anche vero che è una scuola lievemente costosa, quindi dietro c'è un capitale di un certo tipo, considerando che la retta è qualcosa tipo $300.000, nel senso, quindi parliamo di cifre non da Ivy College comunque. Però è anche vero che la cosa bella secondo me è quella che tanti ragazzi che ama la cultura, ama studiare e c'ha le basi giustamente per poterlo fare, nel senso non economiche ma a livello di testa, può ottenere borse di studio, può oggettivamente accedere a
il prestigio scolastico, quindi anche al tipo dei programmi e dei corsi seguiti, tipo medicina Harvard, ragazzi, cioè non ce ne sta. È come ingegneria all'MIT, cioè stessa cosa, nel senso. Beh. Però ti viene data la possibilità, cioè se tu decidi di voler fare una cosa e ci provi fino alla fine, prima o poi arrivi. Quella è la cosa bella, è per quello che secondo me tanta gente ancora non ha capito che la cultura, la tua cultura, il tuo personal consciousness, come cazzo si dice in italiano, la tua cultura personale, Bagaglio culturale. il bagaglio culturale dipende da quello che fai, nel senso, se te non conosci Van Gogh non puoi capire perché sta foto c'ha quello che c'ha. Se te non conosci Dalì non puoi capire gli orologi e tutto quello che c'è dietro agli orologi o alla Sagrada Famiglia, no? No, la Sagrada Famiglia è De Gaudì, ho sbagliato artista, è tardi. Tranquillo. Tu pensa agli elefanti e alle formiche, lì è riassunto un po' da lì. Cioè, se te poi, come ti dicevo, vai agli Uffizi a fare le foto con le chiappe tirate e le tette de fuori pensando di fa un favore a un posto del genere, nella mia più modesta opinione ti sbagli. Ma sono più che d'accordo, anzi lì c'è poco da dire e da ridire, anzi è meglio ignorare una situazione del genere, Ma guarda, soprattutto per secondo non me no. replicarla. Ma guarda, io No, non per non voglio. replicarla, per non dare interesse per replicarla. È Ma quello, guarda, io spero che non diventi una challenger solo quello. Però sicuramente 2 punti ci sono da far presenti. Poi ovviamente se chi guarderà sta live lavora a arrivare diretta alle persone interessate, sono fiero di ridire le stesse cose. Perché prima cosa non ci trovo nulla di male nel voler utilizzare un abbigliamento di qualsiasi tipo. Cioè se tu vuoi girare nudo a me non mi tange la cosa. Ma nel momento in cui fai parte di un ecosistema che è diverso da quello classico, da quello pubblico, ma sei in un ecosistema che prevede un certo dress code nella più totale tranquillità, perché comunque sia esiste secondo me dei livelli di costume che va rispettati, no? certo, Questo vale pure se te sei un operaio e te vesti, dici io sì, vado a lavorare, faccio il metalmeccanico, però io mi metto un abito da sposa da donna. Cioè è la stessa identica cosa, non cambia nulla, sei completamente fuori contesto e la gente giustamente dice ma che cazzo stai a fare? Ma a me piace, ho capito, ma non c'entra niente, cioè nel senso è la stessa cosa vale per quello che e questa è la prima cosa. Seconda cosa che secondo me è più grave, nel senso, ma è più grave nella misura in cui tu vuoi che quel particolare museo, che in questo caso sono gli Uffizi, ti ringrazi anche perché hai fatto loro pubblicità come se gli Uffizi ce ne avessi bisogno primo. Seconda cosa, se devo fare pubblicità e ve lo dice uno che con la pubblicità ci lavora, ci sono 2 o 3 cosine da sapere prima. La prima, nel momento in cui io pubblicizzo un prodotto devo stimolare chi guarda a voler quel prodotto, e visto che nelle foto non c'è nulla che mi permetta di dire voglio andare a visitare gli Uffizi perché c'è questo e quest'altro, non c'è assolutamente nulla di tutto questo, perché non si vede nulla di tutto questo, quella non è buona pubblicità, anzi non è proprio pubblicità, quindi non puoi parlare di cose che non sai. Prima cosa. Seconda cosa, è inutile che poi fai, una volta che ricevi le critiche, perché poi è scritta queste cose, ma ci sono anche dei video su YouTube, quindi parlo per cose che viste, straviste, sentite, risentite, non puoi iniziare a dire ma io l'ho fatto, noi l'abbiamo fatto per come diciamo identificazione della donna perché stavano avanti la Venere di Milo. Allora ragazzi, nell'arte la trasgressione è un'altra cosa, cioè ci sono altri passaggi da fare, altre cose che devono essere viste per definire trasgressione artistica, che ribadisco, l'espressione sessuale di sé nella maniera più totale nell'arte è sempre presente, ma è presente sempre nella misura in cui questo vada poi a creare un'opera, vada a creare un qualcosa che sia oggettivamente canonizzabile come opera d'arte, che sia un libro, che sia una scultura, che sia una fotografia o che sia quello che sia, nel senso, ma ne è pieno il mondo di esempi che hanno fatto storia, nel senso non è la prima volta che succede, a partire anche da se voi prendete, che ne so, Machiavelli, o prendete, che cazzo ne so, Modigliani, no? I quarti de bue de Modigliani, no? Da cui sì, poi era qualcosa, cioè valutati in maniera molto pesante, molto aggressiva a livello artistico, perché c'è questi colori molto forti, molto sanguinolenti, però c'è una critica d'arte dietro, c'è un'espressione di un qualcosa che tu riesci a vedere tramite l'emozione dell'artista.
quello è canonizzabile come arte. Nel momento in cui tu te fai la foto delle tette o del culo, in qualche c'ha tante cose, ma dell'arte non c'ha nulla. Cioè è come la bellezza e la fotogenia, sono due cose diverse, questo ci tengo a ricordarlo sempre. C'è una persona oggettivamente bella, e per bella intendo canonizzabile sotto alcuni canoni dettati dal contesto socio-culturale storico in cui quella persona precisamente sta vivendo, e la fotogenia che stimola altre emozioni, altre cose, altre possibilità di interpretazione della bellezza. Questa è la differenza fondamentale. Quindi quando si parla di arte e parli con una persona che di arte ne mastica tanta, lavora con l'arte tutto il giorno, lavora con la fotografia e con la pubblicità tutto il giorno, e te inventi le cose, oggettivamente io come tanta altra gente si trova giustamente a dire la sua, che poi piaccia o non piaccia, questo è un altro paio di maniche, non ci interessa, non lo vogliamo sapere. Ribadisco, per me puoi fare quello che te pare nel momento in cui la cosa non Sì. lede nessuno, questo deve essere sacrosanto. Che poi sia stata un modo per far parlare di sé, perché comunque sia non sai più quello che cazzo inventate, lo capisco, cioè bella per te, però io spero solo che non diventi né una moda né un modo di fare che comunque vada a ledere i luoghi culturali dove c'è gente che ha una cultura, perché un museo è un luogo culturale, cioè devi essere preparato per stare lì dentro. Cioè non puoi, anche non lo sei, comunque te compri una guida, un'audio guida, comunque spendi tempo e soldi per poter acculturarti, e questo ci dà un valore. Cioè questo c'ha un valore che per te sono soldi. Nel senso, o ti affitti una guida, te paghi una guida 50-100 euro, e quello ti fa tutto. Adesso non so quanto cazzo costi, però mettiamo 100 euro. Una persona a 100 euro non glielo dà per farti fare tutto il tour di tutte le opere, di tutte le cose che c'è dentro gli Uffizi, per esempio. Se li merita, quello magari c'ha 3-4 laurea in storia dell'arte, quindi cioè, ci può stare, no? E magari ha studiato la Bocconi, la normale, che cazzo non c'è, quello c'è un percorso culturale che gli è costato fior quattrini, giusto rispettarlo e giusto pagarlo per quello, no ragazzi, quindi non è che la cultura la gente la elargisce così a culo, come viene, non funziona così, non deve funzionare così. E invece oggi c'è proprio il contrario, nel senso sembra che ci sia un mega sharing di cultura che poi in realtà è solo una punta dell'iceberg, perché nel momento in cui poi vogliamo parlare di seria cultura, di cose serie, poi bisogna essere preparati ad affrontare certi argomenti, come il percorso storico di Van Gogh che dicevamo, no? Cioè se tu vedi un Van Gogh dei primi anni del suo lavoro, tu dici ma chi è questo? Ma cosa fa? Ma Van Gogh Esatto, usa non i lo colori. riconosci, non lo identifichi No, sicuramente, certo. anche te perde tanto. Tipo quando lui si infatua pesantemente di sta prostituta che tra l'altro c'aveva un altro Quindi che era figlio, ammalata poi era malata, sì, figli, un sacco, infatti mi sa che lui l'ha presa, tutti ce l'aveva. no, ha preso proprio la peggiore del mazzo, penso che l'ha pescata lui, però all'amore non si comanda. E lui ha fatto, non so, ci sarà 1 milione di bozzetti dove lui ha fatto pose, ma anche brutti, cioè le tette quadrate, cioè proprio sproporzioni enormi, cioè si vedeva proprio che non c'aveva cioè, non è che non c'aveva talento, è che si sforzava di rappresentare la bellezza che lui vedeva. Quindi te in realtà non lo sai se sta tizia era realmente così, era peggio, è quello il grande fascino di quelle opere, e però lo devi vedere in questa chiave. Cioè tu quando vedi un'opera di Van Gogh o un'opera di qualsiasi altro artista non devi leggerla per come sei te, ma devi leggerla in funzione al contesto che ti viene fornito dalla storia dell'artista stesso e del periodo emotivo che c'aveva in corso. Cioè così se leggi, è la base della lettura dell'arte. Se te questo non lo fai, un'opera di Van Gogh per te ci potrebbe non avere valore, perché magari ti piace solo i colori, cioè, non c'è capito un cazzo dell'arte e non te lo meriti di guardarlo, cioè non te lo meriti di stare lì dentro, perché te stai mistificando un'opera che dietro c'ha una chiave storica importantissima. Cioè è quello che non si capisce spesso e volentieri dell'arte. Ma perché? Perché non c'è nessuno che lo spiega in maniera seria, in maniera semplice, in maniera comprensibile a tutti, ragazzi, e questa è una cosa tristissima secondo me, perché l'arte in generale, l'arte figurativa, quindi opere, fotografie, opere, poesie, tutto quello che comunque stimola i 5 sensi è arte figurativa, e ve può da tanto, no? Dico bene, Fabri? Assolutamente sì, e qui anche un particolare su Van Gogh che oltre a esprimere la sua arte con la pittura era anche un provetto scrittore, e lo si vede Ma nelle dalle lettere che ha scritto lettere. nel quaderno, assolutamente, in cui alcune io le sto leggendo, sto cercando di
di farle un po' mie, poi ho come progetto anche quelle di leggerle e interpretarle, almeno in E alcune io invece ti ho parti. consigliato di comprare un buon microfono. Sì, 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 lì è il passaggio, è il next step. Intanto sto facendo le mie prove, sto entrando bene nel mood. Alcune delle sue lettere in realtà sono per me delle opere d'arte descritte, nel senso che era talmente vivace, talmente emozionante anche su come descriveva ciò che vedeva intorno a sé e come comunicava col fratello, che si capisce che era proprio un artista a Ma 360 guarda, gradi. secondo me, io te lo dico, qua lo dico e qua lo nego, dopo essere stato alla mostra, mi trovo a dirti che secondo me Van Gogh era bipolare. Van Gogh aveva attacchi di schizofrenia. Gli è stata Schizofrenia non effettivamente lo so se è diagnosticata dimostrata la la cosa, no, però secondo me non c'è stava proprio. Ma si vede proprio no, dalle lettere, da come scriveva, perché poi lì, poi lo vedrai, ci sono praticamente dei proiettori dove c'è la voce narrativa che ti racconta e cita delle lettere. Però nella bene. prefazione di quando lo fa, il modo in cui nel linguaggio usato, proprio nella parafrasi, nella scelta delle parole per capirci che usa, traspira proprio sta cosa, traspare proprio sta cosa che era lui, il fratello, c'era un attaccamento morboso, ma si sente Sì, proprio molto, molto quasi morboso. tendente all'omosessualità, per capirci, proprio tanto 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 tanto. Ma sì, 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 infatti lui era poi E molto viscerale. Col fratello era il suo ciao motivo per Coluta, ciao, grazie tesoro, ciao Sara, un bacione, grazie per essere stato con noi. No, no, era molto viscerale col fratello. Credo che sia la persona che ha più amato in tutta la sua vita, ma proprio Che nel poi senso io di credo amore. che fosse più grande qualche anno il fratello. Oddio, non vorrei esagerare, ma era di 4-5 anni più grande. Adesso non ricordo Cioè, perfettamente. Comunque c'era vira qualche. molto verso un complesso di tipo molto strano in realtà. Sì, anche perché col padre aveva una gran pessima relazione. Il No, padre ma guarda, era ma cioè ragazzi, pastore, non l'ha mai trattato bene. ma de persone che hanno segnato l'arte anche nella fotografia è pieno il mondo, ma perché c'è una storia triste dietro, di solito è triste. Se tu per esempio prendi Helmut Newton, che è uno dei miei 5 fotografi preferiti, specialmente per quanto riguarda il nudo, cioè tu devi capire che Helmut Newton è cresciuto, ha vissuto la sua adolescenza in un praticamente vivendo in un sottotetto, praticamente in una mansarda che stava al di sopra di un bordello, un famoso bordello francese di Parigi, quindi puoi capire l'iconografia della donna come era per lui, infatti è Certo. diventato famoso proprio per quel tipo di iconizzazione della donna, ma non c'è nulla di male, non è, lui era stato uno dei fotografi di No, nudo più famosi al di mondo. rappresentare la propria arte, ci mancherebbe Però perché. questo comunque sia importante tenerlo presente perché laddove c'è una storia che te permea qua in giovane età, come è stato per Van Gogh, adesso ho fatto l'esempio di Newton, ma c'è tantissimi esempi che potremmo fare, la cosa diventa molto impegnativa, diventa veramente morbosa, te si Certo, insinua certo. dentro il DNA, e questa è una cosa che spesso si tende a tralasciare quando poi a distanza di anni, in questo caso parliamo quasi di un bicentenario per per quello che riguarda Van Gogh, poco meno in realtà, però ancora la sua arte, il suo modo Fresca, è viva, è attiva, no, ma anche assolutamente. proprio anche per esempio il fatto che lui ci avesse tutti sti problemi, diciamo, sto modo di essere morboso con le persone a lui care, vedi, con adesso non mi ricordo come si chiama la tizia, la tipa che lui adorava, sta prostituta, insomma. Non ricordo E neanche io, però ricordo chiaramente che si fa spesso riferimento perché è stata una delle poche persone che aveva addirittura deciso anche di sposare. sì, ma lei dopo l'aveva Quindi, frenzonato male comunque. ma sì, di brutto, ma di brutto, brutto, brutto. E Cioè, alla fine, quando lui questo voleva quagliare, si è visto frenzonato e è sì, sì, andata sì, via. Tant'è che è ma anche morta, quindi è finita là. Nel senso che non vabbè, è ma riuscita a lì una vita comunicare di nulla, ma strada, lui no. sifilide, malattie venere, Aveva i seri problemi eh. e lui aveva i pochi soldi che il fratello gli mandava, lo usava per curare lei, ma non è Sì, servito a infatti molto. sotto questo punto di vista c'era un gran cuore, questo c'è da dirlo, per carità No, Cristo. è vero, molto altruista. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che fondamentalmente se noi ci pensiamo ad oggi, sto tipo di comportamento è molto attuale, nel senso è molto più attuale di quello che non ci sembra, no? Sta morbosità verso alcune cose, no? Chi è morboso verso i social, chi è morboso verso i numeri, chi è morboso verso la difficoltà di distaccarsi dalla famiglia per paura di quello che ci riserva
no? L'essere da soli, no? Questo nei ragazzi è molto presente, quindi si tende la difficoltà di parlarsi a tu per tu, no? Te ne hai fatto mai caso, se hai frequentato fiere cosplay e le hai frequentate, ti sarai accorto che magari persone che ti si sono presentate in un certo modo, che tu avevi una certa idea mentale di come ti scrivevano, poi in realtà viste dal vivo sono molto più timide, molto più riservate, molto meno spigliate di tutto quello che poi è il loro diciamo mood, la loro comfort zone virtuale. E questa è un'altra cosa che, se ci pensi, ti fa riflettere, no? Perché dici, ma come cazzo è possibile che sia così diversa una persona, no? Cioè, tu mi hai conosciuto in un modo e so esattamente come sono, nel senso, io so così, nel senso, esattamente come devo essere. Però il problema qual è? Il problema è proprio quello che io pure spesso mi trovo a vedere persone, ma questo vale nel cosplay, vale tantissimo, nel senso, adesso faccio un esempio, ragazzi, che non c'entra niente, però l'ora è tarda, presumo che si possa dire. Lo fa. Non siamo così tanto in fascia protetta, ma nel mio canale non esiste la fascia protetta, esiste solo la fascia che io decido che ci sia, quindi la fascia politicamente Perfetto, non quindi corretta. Perché il politicamente corretto è una stronzata, ragazzi, è giusto fino alle 8:15. no, È scoccia, giusto, no, scoccia è pure. giusto laddove si potrebbe andare a ledere dei diritti umani. Questo è giusto. Da lì Quello in poi è una stronzata, perché io ovviamente mi devo sentire libero di esprimere un pensiero, di esprimere un'idea, e non posso essere giudicato per questo, perché non si può dare un giudizio a un'idea. Si può essere pro o si può essere contro, ma deve finire nel momento in cui si crea un dissing, la cosa non funziona, ma da tutte e due le parti, perché non troverai mai ragione. Detto questo, Mhm. avrai visto sicuramente che il mondo del cosplay, ma in generale il mondo in generale, è diventato molto più succinto negli ultimi anni, no? Sì, Io, e te io sono dell'83, sei del'81, mi sembra. 80, no? io sono del 79, 70, cioè, siamo più o meno lì. più là, Capisci che alla nostra età, quindi 14-15 anni, il massimo che c'era era la lunghetta, nel senso che ti faceva un polpaccio e hai fatto bingo. era già dai. Sembriamo vecchi così, no? Siamo vecchi. Siamo vecchi. Siamo No, vecchi. diciamo, vecchi no, è l'età anagrafica che vecchia adesso. Andiamo avanti. Guarda, io ho smesso di No, invecchiare a 15 anni. invece adesso è davvero, cioè, è terribile vedere la... Ecco, la domanda mia è invece il questa: è problema, così tanto terribile secondo te? secondo me è terribile perché in realtà, come tutti gli eccessi, perché alcune volte è un eccesso, si perde poi il valore dell'intimità e del poter condividere soltanto delle cose più intime. Fa piacere perché l'occhio ne guadagna ed è anche bello poter vedere ciò. Però ho paura che arrivando ad una normalità del genere si perda il piacere invece della condivisione dell'intimità, perché alcune parti del corpo, banalmente la pancia, ti dico che ovviamente viene anche evidenziata da altri vestiti, per me per esempio è una parte molto intima e che mi piace condividere soltanto con una strettissima cerchia. Quindi A questo mi trovi d'accordo. poter pensare che sì, è bello perché è inutile prendersi in giro, fa piacere poter vedere quello che si vede in giro, soprattutto nell'ambito cosplay. Mia moglie ogni tanto mi guarda e fa: guarda quella al capezzolo da fuori, ma perché non se ne accorge? Ma più che altro perché il vestito è talmente succinto che prima o poi qualcosa esce. Ma è normale, come è giusto che Può fare sia. piacere momentaneo all'occhio, però se ci vai a riflettere, secondo me, alcune piccole parti, e non parlo del polpaccio ovviamente, devono rimanere più come valore condivisibile sono con delle persone circoscritte. Non voglio fare l'ottuso perché non lo No, no, sono. no, ma questo mi trovi assolutamente d'accordo, però quello che vedo io dall'esterno del sistema è questo, nel senso, io mi trovo a lavorare con la fotografia quotidianamente, quindi so anche approcciato a vedere tanti tipi di fotografia, da quello che è il boudoir, al cosplay, al nudo, alla fotografia dei prodotti commerciali, che comunque potrebbe essere anche semplicemente un mouse, quindi c'ho tantissimi input, no? Quello che però mi trovo su cui mi soffermo, su cui mi sto soffermando in questi periodi, è un pochettino questo, e volevo farne parola con te, perché comunque sia proprio per una questione di generazione, ma anche per una questione proprio di imprinting che noi abbiamo su questo mondo, nel senso quello che noi riceviamo dal mondo del cosplay, no? E io per esempio mi sono trovato più di una volta a fotografare
dei personaggi molto molto succinti, con i quali oggettivamente non c'era margine d'errore, nel senso che siccome si vedeva praticamente tutto al minimo cambio di pose, era difficile anche fare le pose, per esempio, no? Perché cioè, giustamente io non è che mi posso mettere, cioè io te lo faccio, io sono in grado di ricostruire un vestito, cioè non è quello il problema. La domanda è perché, cioè se quel personaggio oggettivamente è fatto in quel modo e rappresenta quella particolare tematica che è un'espressione della sessualità molto molto prorompente, molto molto forte, che non c'è nulla di male in tutto questo, sia chiaro ragazzi, cioè io non sto dicendo che esprime in maniera vigorosa o con una certa vigoria la propria sessualità e mostrare le proprie grazie sia un problema. Quello che mi chiedo però è se tutto questo non porti alla spiacevole conclusione che non tutte sono persone intelligenti e che qualcuno prima o poi la festa te la viene a fa, o comunque ti Quello sì, stalkerà, purtroppo o comunque si apre a possibilità spiacevoli, indubbiamente. esatto. E a tal proposito la domanda mia: ma quando eravamo giovani noi tutti sti casi di stalking, di cyberbullismo, in quel tempo c'era pure, Stava. non c'era, cioè io non me li Non ricordo. c'era, ma anche perché c'era maggior rispetto, proprio perché si poteva avere meno c'erano meno possibilità. Secondo me c'erano meno opportunità di effettuare. Allora, io sono stato bullizzato spesso e volentieri Sì, perché ero una vabbè, persona c'è molto da dire grassa. anche che te fondamentalmente vivi una situazione fisica non facile, ma non ne parliamo, lo so io, me lo tengo per me, so di No, quello no, che no, stai no, no, parlando e va bene. esatto, esatto. E quindi, però, onestamente, non si è, c'era sempre quel limite invalicabile che veniva rispettato allora, ma non viene rispettato adesso. Ma forse perché siamo talmente abituati all'extra che può essere normale anche esagerare da quel punto di vista, o comunque, e ce lo raccontiamo, e qui non voglio esagerare nel descriverlo, c'è anche un passaggio minore di valori importanti e questa è la conseguenza. Però Questo è deriva anche giusto portare un dalla personaggio. famiglia, deriva anche Esatto, esatto. dall'educazione familiare, secondo me, no? Esatto, assolutamente, che adesso, da quel che vedo, è un po' variata rispetto a quello che erano i nostri tempi. Però sicuramente portare un personaggio coerente e corretto. Io faccio sempre l'esempio di Lamu, perché era più conosciuta e sinceramente c'è il bikini più piccolo che abbiamo mai visto. Ma per noi Eh, l'amore è stato un sogno erotico insieme a Postal Market, assolutamente. presumo, no? Cioè bastava Postal Assolutamente. Market al tempo, o Cosmopolitan, no? Era già tanto. Era No, già ma una poi, cosa trasgressiva, per non parlare quando è uscito tipo Novella 2000 o tutte queste cose qua, no? lì era il simil porno per noi, Cioè lì noi quindi era già oltre, no? Quindi perché? Perché oggettivamente eravamo mentalmente più stimolati noi, questo è vero. Cioè avendo molti meno input visivi, questa è una cosa proprio eh, che è incontrovertibile, nel senso che oggi ci sono dei stimoli che noi non avevamo, a partire dalla facilità con cui entri in determinati contesti social, con la facilità con cui riesci a gestire magari più interazioni contemporaneamente, per esempio WhatsApp, Telegram, Instagram e quant'altro, nella misura in cui tu scorrendo le foto vedi foto e video continuamente, quindi il tuo cervello è continuamente sottoposto a input. Noi sta cosa non ce l'avevamo, quindi se lo no. status symbol è quello di far vedere tette e culo, a forza di vederle non ti stimola più, cioè la realtà dei fatti è Esatto, questa, è incontrovertibile sta cosa, no? si perde la valenza invece bella che si ha dell'intimità. Poi, ripeto, ognuno poi la vive in modo suo, ma io che sono un po' più âgé ho questa opinione che ti abitui e quindi lo dai per scontato. Invece è un valore, è una bella cosa da poter condividere. Poi, Ecco, ovviamente, e un'altra cosa che oggettivamente mi sento il dovere di chiederti è questa qua. Secondo te, nella più totale onestà, quindi sentite libero di dire e di parlare quello che vuoi, ma che poi ci butteranno sulla live, non c'è problema. E, hai mai notato sta grande, perché io l'ho notata, hai mai notato sta differenza che c'è tra il modo, forse specialmente nel contesto cosplay femminile, quindi vestiti di un certo tipo, e poi la realtà che non c'è, la realtà dei fatti secondo me è che poi non c'è una sana conoscenza dell'effetto che quel vestito potrebbe suggerire a una grande maggioranza delle persone, a non una c'è non sottovaluto. consapevolezza. Esatto, c'è una mala consapevolezza del Sì. proprio porsi nel contesto diciamo pubblico, perché comunque parlo io, ribadisco, come è successo anche al E Volta si va questo, in quindi giro, certo, vedi Lucca si va in giro per la città, quindi ovviamente. Allora, secondo me sì, non solo non si è consapevoli, ma si è proprio ignoranti nell'ambito, sottovalutando che alla fin fine ci si sta esponendo molto con con dei vestiti succinti.
C'è Però da è anche dire il trend, no? O no? il fatto che il trend porta sempre a emulare senza ragionare, giusto? E quello è il Quello concetto sicuro. del trend, secondo me. Però alcune persone utilizzano nel bene o nel male il cosplay anche come valvola di sfogo di cose che farebbero, che non farebbero nella normale vita, incluso l'essere e il vestirsi in modo più succinto. Quindi Però secondo te è anche un discorso di in qualche modo di di libido extra conforto. personale? Sì, sì, un qualcosa io nella vita non lo farei mai, però mi metto le borchie, mi metto poppe al vento, oppure mi metto quel vestito che mi fa sembrare così diversa da come sono, diversa o diverso, non sto, ci No, no, mancherebbe altro. ma l'orientamento sessuale non c'entra nulla, vale per tutte e due No, le no, 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 parti. no, infatti no, 2, quello 3, 4, 5, non no. so quante parti siamo arrivati, non so documentato a riguardo. Cioè, io No. oggettivamente, ragazzi, non so e me ne vergogno, perché è una cosa di cui non mi interessa, onestamente. Io so effervescentemente etero, quindi continuo a essere etero tutta la mia vita, per adesso è stato da etero, quindi non vedo perché cambia. Funziono così e va bene, però non è che discrimino nessuno, anzi non so né omofobico né razzista né tutto, sono sempre No, no, io chi giudica senza sapermi dà fastidio a priori in qualsiasi campo, ma chi ha visto sta live lo può tranquillamente capire. Comunque, detto questo, il discorso è semplicemente quello. Secondo me la problematica, amico mio, è proprio questa qua, nel senso che io non so documentato su quanti orientamenti sessuali ci siano, no? Perché esiste l'etero, dovrebbero esiste, essere 5-6 esiste, in Italia, eh? esiste l'omo, esiste la lesbo, esiste tutto il discorso LGBT, G+, Sì, G-, esatto. G+, non lo so, non voglio addentrarmi in argomenti che non conosco, come ho già detto, però ce ne sono diversi, ma questo discorso secondo me li preclude tutti, cioè non esclude Sì, sì, nessuno, sì, sì, no, io parlo no? ovviamente di qualsiasi genere perché non mi interessa discriminare o indicare la diversità, però il Ragazzi, cosplay, ma la diversità non esiste, cioè esiste solo una cosa che va ricordata e questo io lo voglio dire a chiare lettere. L'uomo come forma di vita è unico, stiamo perdendo l'idea della nostra unicità e del valore che questo ha, indipendentemente dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'orientamento religioso, dall'orientamento culturale e dal tipo di tratti somatici che ci abbiamo. Siamo tutti unici e questo merita rispetto a valore. Quello che fa perdere il rispetto di questo è il modo in cui noi ci interpoliamo con quelli che ci sta di fronte. Quindi è inutile che mi dite ma perché io so diversa bla bla. O sei educato o sei maleducato, punto. Altre vie non ci so e non ci saranno mai. Poi ce le possiamo inventare concordo. perché ci fa piacere, no? Dice no, sai perché c'ho da fare, c'ha tutti da fare, però a me le notifiche arriva tutte. Voi sentite il telefono mio quando lo tengo acceso, Prima ho no? sentito un paio di notifiche, adesso A no. me le notifiche arriva su tutti i social. Come cazzo è possibile che alla gente tante volte non gli arriva, no? No, sai, non mi arriva. Ma che cazzo stai a di? Cioè, È dimmi, arrivato guarda, perché non l'hai voluto vedere. no, allora mi dici, guarda, sono più contento, mi dici, guarda, te sto a gostare, mi stai sul cazzo. Perfetto, non c'è problema. Cioè, lo so, te lo sai, amici come prima. Qual è il problema? Ma nel momento in cui fai finta di non vedere l'ovvio, secondo me sbagli. E questo vale anche per il discorso che facevamo adesso, nel senso, se te devi vestire in una certa maniera e non vuoi vedere o non vedi la reazione che il tuo modo di vestire porta nel tuo circondario, che sia abitudinario, che sia in fiera, che sia fuori fiera, che sia come cazzo sia, c'è un problema secondo me che te non vuoi vederlo. No, è un po' come quando succede qualche casino, no? Secondo me. Questa è una cosa che penso che tutti abbiamo avuto a che fare in un modo o nell'altro, eh? Nel senso, apri il telegiornale, leggi che una famiglia si è massacrata a botte o c'è stato un furto o una cosa, prendi la solita vicino o vicino e questo risponde o questa risponde, ma era una persona tanto brava. No, verso sì, infatti. Ma era una famiglia tanto. Ma Lo come dicono cazzo è pure a me. possibile che poi Era liti. Allora, se uno ti dice litigava tutte le sere, no? E te che stai di fianco, dici no, è una persona tutta brava. Te in quel momento stai scegliendo di non vedere dei palesi segnali che qualcosa sta andando estremamente storto. Va bene, c'è il tuo diritto a non intervenire, ma non puoi tirare le mani indietro, nascondere le mani e dire no, assolutamente, com'è? tanto bravo, sì, Esiste. ma Cioè, infatti anche esiste, io mi sono no? chiesto, devo aspettare di morire per sentirmi dire tanto, era tanto una brava No, ma persona. tanto non la famo più a Dicono morire, di tocca tutto. pagare le tasse pure per morire, quindi ragazzi saremo vivi per sempre.
No, no, mio Dio. Sì, è Oh così, mio ragazzi. Dio, no. Tocca pagare le tasse pure per morire, quindi non si può morire, costa troppo pure morire, ragazzi. È così. Questo non me lo posso permettere, Non me quindi. lo posso permettere. Cioè, a me qualche anno fa, quando ancora arrivavano, non so se ti ricordi le lettere quelle arancioni, no? Con scritto la futura data di pensionamento, non so se te la Sì, ricordi. sì, 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 Ecco, io l'ho arrivò aperto, la capisco. mia e c'è chi non ci pensa proprio, cioè non ci sta proprio a pensare. È la vita da libero professionista. Comunque il discorso secondo me è questo, che spesso c'è una mala interpretazione del proprio modus vestire e del modo di interpolare questo a chi ti sta a fianco, no? Chi ti sta intorno. È vero che tu in quel momento dici ma io sto in fiera, sto magari in un contesto che è socialmente accettato, ok, perfetto, ma perfetto fino a dove? Nel senso, è una cosa che è un solo momentanea, è una cosa che nel tempo sta oggettivamente arrivando a un suo limite, cioè non è che si può alzare sempre di più l'asticella, perché poi ti finisci la stoffa, no? Sì, 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 tira, non rimane niente. Poi dall'altra parte però abbiamo i Van Gogh, no? Assolutamente. Quindi te come l'hai percepita sta cosa, specialmente in una fiera molto affollata come Lucca, ma anche come potrebbe essere stato Rimini Comics, che è sicuramente una di quelle fiere laddove diciamo il modo di essere, diciamo le versioni estive, chiamalo così, di tanti Sì, cosplay sì, fanno sì. capolino, no? Quindi questa è sicuramente un'altra di quelle cose che secondo me va detta. Oh, Ale Portraits, buonasera, ben trovato. Questa sera siamo in Photoshop Lounge con il grandissimo. Buonasera Kuma, buonasera, ben arrivato. Oh, ragazzi, ve lo dico perché siete arrivati adesso. Domani lo rivedrete anche in replica. A parte che con Prime la sub è gratuita, ma da lunedì, che sarò in live la sera, ci sarà disponibile una nuova funzionalità su questo canale che vi permette, se volete, di avere sconti su tutti i materiali Godox, su tutti i materiali, tutta la gamma Godox, sia per quanto riguarda diffusori, flash e stativi e quant'altro, se vi abbonate al mio canale. Accedete al server Discord e poi avrete un preventivo gratuito. A seconda dell'ordine che farete avrete uno sconto più o meno importante a seconda di quello che prendete, quindi non perdetevelo. Detto questo, ragazzi, vi ricordo che con Prime la sub è gratuita e vi permette di supportarci. Comunque, dicevamo Sul successo, sul fatto di aver avuto tutto quel riscontro a Lucca dove effettivamente di persone ce n'erano e sicuramente come cosa è stata. Allora, non voglio fare quello totalmente sorpreso, perché in realtà ho anche lavorato un po' di hype, nel senso che ho approfittato dell'esperienza di Lucca per intanto ho anticipato sui canali social che sarei stato presente e poi ho cercato di radunare quanti più amici possibili e forse la cosa che mi ha stupito di più è stato il riscontro da parte dei passeggiatori per Lucca che non erano cosplay, che secondo me si chiedevano se fossi una rappresentazione artistica o un cosplay, nel senso che quindi tu volutamente vivi sto dissidio, ma io chi sono? Cioè, lo a vivo molto fronte di quello perché che io poi le persone ti dicono, no? Cioè, nel senso, io chi sono? È un po' tipo Balto, no? Non è lupo, non è. Ricordi Balto, no? E, quindi le persone oggettivamente non sanno ben identificarti perché sei esatto. diciamo, vivi una corrente che è tra la fantasia e la realtà. Quindi sei un personaggio un pochino anche unico nel tuo genere, se vogliamo, no? Credo proprio di sì, per come lo interpreto e come vivo Van Gogh, sì, anche perché a Luca è successo di aver incontrato un altro cosplay di Van Gogh, perché Ah, lo definisco. però, che bella cosa. È Strano, ma stato bello, vero. assolutamente, gli ho chiesto la fotografia, l'unico problema è che non la ritrovo, quindi spero di ritrovarla e di ritrovare lui, Ma perché la prima penso che i cosa che ho. social in questo ci aiutino, no? Eh sì, la devo solo ritrovare tra le foto, la miriade di foto che mi sono arrivate nel periodo di Lucca, perché giustamente ho sempre chiesto con la possibilità di ricondividere tutte le foto che sono state fatte insieme a me per poi ricondividere sui miei social.
Però la prima cosa che ho fatto quando ho visto questo ragazzo vestito da cosplay che era in compagnia di una ragazza in un vestito nero con dei girasoli dipinti, infatti la sua Bello. interpretazione era Van Gogh e il Sarebbe quadro stato, il vestito doveva essere blu se volevamo spaccare il capello, ma ok. non essere esigente, c'era una ragazza Io vestita sono una blu. persona esigente, cioè, ma Oh, perché io sono esigente con me stesso. Comunque, te voglio dire che in chat, perché lui non vede la chat, ma io sì, ci sono altri sì, 3 fotografi che comunque io mi conoscono, sanno chi so, tra cui io so anche per esempio chi è Kuma, per esempio so chi è, l'altra volta abbiamo parlato proprio della difficoltà che tanti fotografi hanno nel rivalutare il proprio stile, nel far valere il proprio stile, quindi io spero che questa sia una bella serata, se anche lui vorrà intervenire in maniera telematica per quello che riguarda il discorso anche del cosplay, quello che abbiamo detto prima, che tante persone arrivano su un set, arrivano a voler fare delle foto, ma per il tipo di costume che hanno, specialmente se succinto, e per il tipo di posing che hanno, che non rende giustizia al personaggio che stanno oggettivamente interpretando, si va a rischiare un fallimento totale, nel senso che se tu vesti un personaggio che è molto strong, una mistress per esempio, prendi per esempio Evelyn KDA che è proprio la mistress delle mistress, e te fondamentalmente non te lo senti quel personaggio lì, ma lo fai solo per hype, solo per far viewer. Ale, sì, il conflitto si nota, secondo me, no? sì, secondo me, ma questo vale secondo me. Ale, posso chiederti che tipo di fotografia fai? Adesso sentiamo, abbiamo dei ragazzi in chat, quindi sentiamo un attimino che cosa dicono. Kuma risponde, te la leggo. Il problema è che, tra parentesi, come disse un mio amico cosplayer, è che, vabbè, l'ha scritto 2 volte, Kuma sei ingenio, quasi tutti i cosplayer sono cosplayer da cameretta e secondo me ha ragione. Mi trova perfettamente d'accordo. Spesso tante persone non Personaggi riesce. arrangiati, cioè, nel senso No, no, come ma guarda, cosplay. Io cosplay guarda, non questa è una faccio cosa che ho niente. detto sempre anch'io. E finché Ale ci risponde alla domanda, per lo più ritrattistica pittorica e concettuale, quindi fai un pochino il genere mio, quindi grazie di essere sul mio canale. Strano che ancora non hai fatto l'abbonamento Prime da un fotografo collega, ma l'aspetto. E comunque basta che fate punto esclamativo sub, ragazzi, è facilissimo, oppure lo trovate al lato dello schermo. E Kuma ha ragione, nel senso, io condivido quello che ha detto lui, ma lo condivido nella misura in cui tanta gente passa veramente molto tempo a fare nelle proprie camerette, diciamo, la loro vita da social, perché di questo si sta parlando, Sì, ragazzi. sì, sì, Tutta la sì, sera sì. che ne parliamo, oltre che avevi editato sta foto, sta foto l'ho editata stasera, nel senso l'ho fatta mentre parlavamo, poi ve la ritrovate in live domani in replica tranquillamente, quindi non c'è problema. Detto questo, tornando un attimino al discorso di Kuma, che poi molto probabilmente inviterò prossimamente anche in live con me, perché comunque sia mi chiedeva anche consigli riguardanti sul come entrare nel mondo della fotografia commerciale e quant'altro, ma ne parleremo perché faremo una live a parte su come si diventa fotografo professionista e se ad oggi ne vale la pena. E comunque è vero, tanta gente passa tantissimo tempo a fare la propria vita, la propria esistenza per fare il TikTok, no? Perché adesso ti faccio un esempio, ragazzi, molto pratico nel mondo del cosplay, ma poi arriveremo anche al discorso reale che mi interessa molto, quindi ci metto pochissimo. Adesso tira per esempio Edge Runner o Chainsaw Man o quello che cazzo volete voi, vedi tutta la stessa cosa solo per far viewer. Poi in realtà tu queste persone le vai a vedere dal vivo, non c'entrano un cazzo perché usano delle app per modificarsi i connotati ed è una cosa tristissima. Veramente ragazzi è triste. Cioè voi state vivendo il sé digitale che vorreste essere invece che vivere voi stessi. Cioè è una delle cose più triste che questo mondo ci abbia mai dato, quando è il nostro essere unici a renderci così come siamo. Cioè è paradossale sta cosa. Non solo questo, ho finito a far reel, il TikTok, quanto vuoi. Aspettano i like, E pretendendo basta, sì. poi, cioè che allora sì, pretendendo poi che questi arrivino, perché hai fatto la stessa cosa che ha fatto le altre 999 persone prima di te o come te.
Poi c'è davvero chi fa dei lavori sopraffini, ma si contano sulle dita, ma perché dietro c'è uno studio, c'è un lavoro, c'è anche la possibilità economica di farlo, questo lo capisco. Però tanta gente che io te lo posso garantire, io al volta non sono stato in grado di riconoscere persone che vanta più dei 100-200k di follower, perché sono totalmente diverse. E detto da un fotografo è sconcertante. Porca miseria. Allora, guarda, Ale giustamente, Kuma dice, vado cronologicamente, ragazzi, arrivo da tutti. Ale ci dice, purtroppo nella fotografia in generale manca lo studio, manca la progettualità e la capacità di andare oltre l'ovvio. Mi trovi d'accordo, specialmente se tu vai a fare un genere come la ritrattistica, nel senso la ritrattistica concettuale. Adesso non parlo di robe stranissime, ma la ritrattistica come genere, che è quello che tratto io, è un genere con cui lavori con poco, perché c'è il soggetto, la luce, una luce narrativa se proprio sei in ambiente, ma e poco altro, cioè non c'hai vestiti, costumi, ambienti o cose con cui poter lavorare. Quindi i grandi ritrattisti e quelli che sono in grado di fare tanto storytelling con quel poco che hanno, ma chi fa questo genere pondera molto molto bene il soggetto con cui lavora, perché come dicevo prima, e mi troveranno d'accordo sicuramente, la bellezza e la fotogenia sono due cose, sono due concetti completamente separati e non sempre sono uguali. Cioè chi fa nudo, chi fa erotico, chi fa boudoir, chi fa lingerie ha ovviamente bisogno di uno standard di una ragazza che già abbia una faccia provocante, già abbia un bel fisico, e se la vuoi mettere in bianco e nero così te spacchi col colore va pure bene. Ma la fotografia concettuale, cioè un McNally, che presumo Ale conosca, ma come conosce Kuma, è un fotografo che io stimo molto, che è un fotografo che viene dalla reportagistica e dalla fotografia di guerra, c'ha un modo di fare storytelling che è impressionante, proprio perché non gli interessa solo il soggetto in sé per sé, di base fa ritrattistica come anche Annie Leibovitz, però anche in ambienti strani, tipo che ne so, una chiesa, lui riesce a farti emozionare perché trova il soggetto giusto, magari se lo porta a casa, cioè, lo prende, lo veste, anche lui dopo c'ha i suoi modelli tra virgolette, perché è più oggettivamente prende di più, però a livello di storytelling ti dà tantissimo. Invece Kuma, riguardante il discorso, ci risponde, ci dice: il problema è che poi in fiera a volte portano i loro peggiori cosplay, ma siccome sono un po' scoperti allora si beccano le foto, oppure gli chiedi le foto che devi fare, non so, però era bella e va di moda. Io qua Kuma purtroppo mi trovo a date ragione di nuovo, non volevo ma mi tocca, perché tanta gente non c'ha la più pallida idea di quello che sta indossando e del come si porta, ma questo vale anche nei vestiti, nel senso, questo vale per tutto, ragazzi. Quindi il discorso qual è? Il discorso è proprio questo, che interpretava magari un character come potrebbe essere quello di Van Gogh, no? Quello che interpreta il nostro Fabrizio in maniera pulita, in maniera sana, in maniera piacevole, che mi dia risultati personalmente come quelli che a me piacciono. Quindi sono molto contento di questo lavoro, anche perché, come dicevo, ci ha portato a poter lavorare in modi molto molto importanti. Wow. Tanto che dicevo, oggi il 26 novembre saremo alla mostra Van Gogh proprio per ritrarre lui, col patrocinio dell'Artemisia, che è l'organizzazione che ha organizzato tutto, e ci hanno chiamato proprio perché hanno visto i lavori e hanno voluto lui lì, che è una cosa più unica che rara. Quindi questo già solo è un punto alla carriera che merita molto. Detto questo, il problema Kuma è un altro. Il problema secondo me è che tanta gente non ha la più pallida idea di quello che significa fare una buona foto. Cioè, volevo parlare dei commenti sotto foto per lo più mediocri? Vogliamo tirare fuori sto argomento alle 23:45? Non lo so, io lo posso tirare fuori, no, cioè, perché a me non sono problema, sempre piacevoli. Cioè, ma a te su una foto che è mediocre, te che sei l'amichetto o l'amichetta del cuore, e gli scrivi oh mio Dio che dea, ma che cazzo stai a di? È oggettiva che la cosa è brutta, cioè una cosa brutta è brutta, punto, non è che c'è tanto da fare. Cioè, quindi tutto sto perbenismo, tutto sto finto buonismo per non inimicarsi nessuno, perché pare che dovevamo andare tutti d'accordo, no? Sui social, dobbiamo essere tutti amici, no? Adesso non voglio entrare nel dissing, ma tanto me ci portate. È questo qua, che poi però tutti sotto aspettano che fai il passo falso per criticarte, no? Per darti addosso, per puntarti il dito, no? Questo succede continuamente. Io
ho lavorato tipo a URL. È Canon, è troppa è troppo vabbè, lasciamo sta chi usa i PNG random e le bolle di sapone, perché non ci voglio neanche entrare. Però ognuno fa il suo lavoro, nel senso, se alla gente piace, tra virgolette piace perché per piacere una cosa, se presume che tu dovresti averci una cultura alla base. È come uno che fa il sommelier. Io ti presento un porto dei 400 anni iper rarissimo e te mi vieni a dire non è tanto diverso da un tavernello, cioè quello se non te spara No. gli devi dire solo grazie. Ma perché? Ma perché sei te che sei un idiota che non c'è la cultura per poter dare un giudizio serio a quel vino. Ma è normale, se non sei dell'ambiente sale tappo, sale bronco, nel senso, esattamente, no? Quindi è quello il discorso, è sempre quello il discorso, cioè per poter parlare sì, belle tutte. Guarda, a me succede quando faccio, allora io di solito quando lavoro, questa è una cosa che posso dire pubblicamente perché tanto chi lavora con me lo sa, io solitamente, per quello che riguarda il discorso cosplay, quindi Ale, se ci sei, questo esenta dai lavori di ritrattistica, perché quello c'ha altri prezzi e c'ha anche altre sfere, perché poi io pubblico in galleria, cioè c'ho altre cose. Però vabbè, togliendo questo, parlando proprio della manovalanza dei cosplay, cioè quando devo fare un servizio di cosplay, io vado a foto, quindi ti chiedo tot, ogni foto prodotta e con quello che vuoi. Poi se devo mettere anche delle cose in 3D, c'è in supplemento, perché comunque devo fare il modello, renderizzarlo, fare luci e bla 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 discorrendo. E la gente me le paga, nel senso, non è quello il problema è che dopo, quando vedi i prezzi, ne compra 3, ne compra 2, ne compra 4, massimo 5, ma proprio a spendere tanto. Adesso non sto di quanto, perché non mi sembra doveroso, perché ognuno Non è fa il i conti. momento. No, ma non è neanche parlare dei prezzi, secondo me è inutile, nel senso non ha senso. Però è quello, nel senso, c'è tanta gente che poi gli manda 400 foto un attimino sistemate con Lightroom, ma proprio che non ti dico che gli hai tolto. No, ma JD, tu te devi intromettere. Comunque, ragazzi, non state facendo un abbonamento. Cioè, sta cosa è gratuita con Prime. Non mi aiutate a supportare. Non mi supportate il canale. Siete bruttissime persone. Però voglio bene lo stesso. Comunque, cioè, rischiate che mi si tagliano orecchio se non mi supportate. Già fatto, quindi attenzione che fa male. Vabbè, ma te lo so dico. 3 euro, ma c'è pure lo sconto da lunedì su tutti i prodotti Godox. Cioè, non vuoi un 1200 watt a 4 spicci come questo? Cioè, hai idea di quello che, cioè, potresti diventare un 1200 watt anche te, nel senso. Comunque, allora vedi, è facile. Intanto comincia a accumulare i sconti, che poi vediamo, no? Anche perché la figata, ragazzi, dei sconti che vi propongo io, che la percentuale è variabile, quindi più fate in ordine sostanzioso, più scontate, cioè più spendete, meno pagate. E quello è il vantaggio Non male. della Sabo. Sì, perché il fatto che, allora, vi spiego una cosa, ragazzi, questo è importante che lo sappiate tutti, e questo vale anche per te se dovessi comprare delle cose, però bisogna fare l'abbonamento. E quindi no, perché me lo manda su Discord. Sul Discord c'è il moderatore che è il fornitore, lo vede e lui poi fa il coupon, io non c'entro un cazzo. Però il discorso è questo: ad oggi purtroppo viviamo in un tempo in cui per noi che ci lavoriamo con gli sponsor è difficilissimo farci dare delle scontistiche. Quindi già il fatto che ci abbia un fornitore che me le dà è già un traguardo enorme. Detto questo, non ho voluto uno sconto, diciamo, percentuale fisso, perché secondo me ognuno ha un'esigenza diversa. Quindi se tu effettivamente hai bisogno del materiale di un certo tipo, devi averci la giusta proporzione. Punto. Cioè, se tu devi comprare un parco luci dei 5-6 luci, è normale che c'è uno sconto dedicato a quel valore lì. Quindi è più rispetto a uno sconto fisso, che è uguale se ti compri, non so, un cavo. Nel senso, comunque, tra i vari accessori, ragazzi, ribadisco, parliamo di flash, diffusori, stativi, quant'altro, trigger, cioè tutta la gamma Godox, LED, tutto. Quindi, ragazzi, fate la SAP, è gratis. E detto questo, tornando al discorso che facevamo prima, Fabri, io sta cosa l'ho percepita tanto negli ultimi tempi, che la gente ormai non sa più che cazzo inventasse e si spoglia. Sì, Ma io credo sì, che sia sì, anche un sì. problema di OnlyFans, ragazzi, non so.
OnlyFans è Che sta diventato... prendendo anomalamente piede, ma tra chiunque, anche Ma community infatti cosplay che non io sanno che penso, farsi buttano io su penso ce l'abbia OnlyFans. pure Kuma OnlyFans. Penso. No, scherzi a parte, nel senso, diciamo, ma perché siamo a un punto in cui spesso si usa il termine cosplay per creare dei contenuti che col cosplay non hanno nulla a che vedere comunque. Questo secondo Sì. me è una cosa che va detta. Dall'altra parte tanta gente che fa cosplay dice io però non sto guadagnando, ho magari tanti follower, ho tanta visibilità. Io penso che comunque abbiamo anche persone in comune con cui abbiamo lavorato, quando più quando meno, e tutta sta gente poi in realtà, correggimi se sbaglio, più che sta con i genitori in cameretta a farsi selfie, a modificarseli con Snow, non fa, perché di tutta sta gran sponsorship in realtà c'è solo 2 negozi che ti mandano cosplay che loro va pagato 15 euro, invece che fatelo paga 100, te lo metti, non lo puoi rivendere, se lo rivendi come feticcio e dopo 2 minuti sei strappato. E gli dici pure grazie, perché sembra che ti hanno fatto il favore della vita, in realtà quelli stanno guadagnando sulla visibilità che tu gli dai. Cioè la gente non capisce che se tu mi vuoi dare, se io vuoi che io indossi qualcosa per te e mediamente un post mio lo vedono 100.000 persone, se ti chiedo un centesimo a persona che mi vede e mi lascia il like, tu mi devi dare 100.000 euro. Te posso chiedere 100.000 euro? No, allora quando te ne ho chieste 20.000 ti ho fatto più che un favore. È un bel ragionamento. No, è il ragionamento che fa il professionista. Cioè, io ragiono così, ragazzi. Si ragiona così. Nel No, senso. dico un bel ragionamento nel senso che dovrebbe essere raccolto, quello intendevo. E infatti in Italia chi lavora col cosplay si cosa. Ma in realtà che lavora col cosplay, che seriamente lavora col Che cosplay, c'è conosco 2 persone. davvero pochissimi, Uno è sì. Tarin, uno è Leon Chiro e pochissima altra gente. Tarin è un fratello, quindi ve lo posso garantire, tra l'altro è Sicilia. Però è uno che si è fatto da solo, nel senso è partito da zero, ha lavorato tanto, gli ha detto vero che gli sono usciti personaggi che lui ci stava benissimo e poi tutto il resto l'ha fatto il social. Però mantenere quello status symbol lì è difficile, perché poi devi sempre trovare l'idea giusta, trovare il personaggio giusto, o come succede anche a lui, lavora con cosplay che oggettivamente hai portato magari talmente tanto che non te va più. Però se ti chiama XYZ House e te fa mette XYZ cosplay, perché quello devi fare, perché devi fare il meet and greet, te magari sei pure stufo e portato il personaggio del merda ma ti servi i quattrini, basta, lo devi fare e devi essere carino, coccoloso, perché de base alla fine sei un figurante, sei un performer, no? Quello fai, perché de base sei un performer. E quindi tante volte io vedo anche da dietro le quinte che la gente arriva che non gliela fa più, cioè sia proprio la voglia di non sentire più niente, perché dopo c'è tutto l'ambito social, cioè a quel livello lì i social gira su altre sfere, cioè quando tu posti, fai un post e c'hai uno sponsorship dietro, quello vuole le viewer e te devi trovare il sistema di fialle con le viewer, perché c'è magari quel giorno il reach di Instagram è basso, cioè dopo c'è tutta una serie di problematiche che si interpola alla persona che sei, più la stanchezza fisica, la stanchezza mentale, il fatto magari di non potete godere una fiera in pace perché devi stare a fare un personaggio, cioè tutta una serie di cose. E così, cioè nel senso, ma questo è normale, cioè hai scelto quella carriera lì, devi fare quello. Te Ovvio, pagano devi bene perché sopportare. giustamente ci mangi, magari non sei proprio libero finanziariamente, però c'hai una bella situazione, nel senso comunque viaggi pagati, alloggi pagati, contratti e quant'altro, però anche lì nel senso è stressante, cioè dopo sei tanto sotto stress, più tutto il pubblico, cioè tu devi considerare che il pubblico lì non te lascia in pace mai, quelli che te cerca No. in privato, quelli che magari allunga le mani, quelli che magari vuole 2000 foto, quelli che ti manda i regali e vuole che magari stai in chat un'ora con te perché cioè dopo c'è tante di quelle situazioni che si crea che secondo me a un certo punto devi tirare giù la sala cinesca, dici questo è il servizio che offro io, stop. E questa è una cosa che a me per esempio mi ha salvato, perché per quanto io sia una persona social, sono una persona tranquilla, cioè
anche sto canale qua, per quanto come vedete è molto amichevole come canale, comunque cerca un pubblico di un certo tipo, ecco, un pubblico come sti ragazzi con cui puoi parlare di argomenti di un certo tipo e che comunque, essendo dello stesso mio mestiere, o nostro dico, comunque sia anche di Fabrizio, si rende conto che c'è qualcosa che è oggettivamente tossico a livello fotografico e non ci si guadagna tante volte. Leggo No. il brutto è che in molti casi vengono chiamate le fiere anche all'estero, ogni tanto ti fanno il viaggio e basta, però possono dire vabbè. Ma questo lo fa pure chi è in Italia, che va a fare l'ospite gratis per dire ragazzi sarò ospite a Oz TV, venite a trovarmi, poi li vedi in un tavolinetto di plastica con una serie di plastica con 4 foto stampate di merda che te lascia l'autografo, te dici ma veramente? Ma sti 300k di follower dove sono? Che non c'è nessuno. Non è che niente, quello è un non è che niente. C'è qualche bot, come ha fatto tutti quando c'era Instagram. Chissà perché è venuto fuori tutto lo stesso periodo. Krakuchikova. Qui effettivamente qualcosa ci cova seriamente. Ragazzi, c'è sempre il Sto trucco. libidinando al pensiero del 26 novembre. Ti dico la verità. Vedrai, Io ci divertiremo penso. tanto. Poi se c'è Kuma a Roma ci andiamo a prendere un caffè con Kuma. Kuma, ci sei del 26, tanto non lavoro, non ce la fa un cazzo. Quindi passaci a trovare. Segui dove c'è fila e urlano Van Gogh, Van Gogh. Siamo noi. Appunto, visto che stai a Roma e visto che a me molto probabilmente mi servirà un flashista, vieni alle 10 a Termini. Ha soldato quindi. No, mi serve un flashista per forza, perché non posso farle tenere la ragazza se arriva il coso. Ma tu vieni a Termini, a Roma Termini, intorno alle 10 sarò lì anch'io. Poi ci 10, sentiamo 10 privatamente, ti spiego tutto perché mi serve un flashista. Tutto lì. No, alla mostra i biglietti sono solo 4, quindi se vuoi venire con noi bisogna che te lo fai. Credo che ci sia ma mi sa che posto. sono finiti, sai? E vabbè, tanto noi stiamo lì un'ora, in caso poi lo riprendiamo dopo. Tanto oppure fa solo ogni la quarto d'ora si parte. entra, quindi. No, ma fa solo la parte che ci serve a noi in giro col flasher, che mi serve una persona che comunque mi aiuta un attimo. Non porto il 1200, porto o i 100, i 300, presumi 100 e lo stativo da braccio, perché per terra non lo puoi tenere lo stativo, se è invasione del suolo pubblico. Pure. Ti fanno la multa, sì. È così? Porco cane, non lo sapevo. Invece è così. Se tu tieni il flash in mano non succede niente, perché non stai invadendo il suolo pubblico, c'è solo una luce in mano. Cioè, uno che parcheggia in mezzo alla strada è uguale, no? Che È cambia? così, è la legge. Le leggi ne faccio io, Fabri. Cioè... No. Cercavo di razionalizzarci sopra. Cioè. Se io parcheggio la bici in mezzo a strada, quelle tipo a pagamento che è elettriche, va bene. Posizionare un flash a terra, no, un treppiedi col flash è invece invasione. No, è un problema. Bella così. sta vita. Viva i fotografi. Nel senso... Aspetta un attimo. Bella sofferenza. Anche il monopiede, sì, ma praticamente col monopiede puoi. Infatti io in realtà non è un monopiede, è un monopiede estensibile, però per torce, non c'ho la testa da stativo, insomma, da cavalletto, insomma, c'ho quello per l'attacco. Quindi il numero di piedi che cambia. Cioè con un piede non si paga. No, è che semplicemente la gente è scema e tenta di fregare la gente in tutti i modi possibili e immaginabili. Però c'è tanta gente che magari ha obiettivi molto grossi che necessita del monopiede, perché se magari te vuoi fotografare la Cappella Sistina e sei lontano, il monopiede serve, perché magari stai con 300, un 600, o semplicemente sei vecchio e non c'è la forza per tenere il 70-200 sulle mani. Dipende, cioè questa è una cosa tecnica, adesso non sto a fare rompere il cazzo a nessuno. No, vabbè, non entriamo nel dettaglio. Però la problematica, ribadisco, è secondo me questa qua, che spesso ci troviamo di fronte a delle situazioni che io al momento spesso reputo ancora difficilmente comprensibili, ma a me è successo anche al Volta, nel senso al Volta c'erano tante ragazze che portavano dei cosplay che con l'ambiente non c'entravano nulla, tipo che ne so, maid o bride super succinte con sti body streaming city col culo da fuori. Cioè, che cazzo c'entra un evento come il Volta? A che serve?
Nel senso, vuol dire che non c'è neanche gusto estetico di capire dove ti trovi, no? Che vuoi solo fa follower, follow like. Anche perché comunque stai in mezzo a una città. Stando in mezzo a una città, stai comunque in preda, hai la vista dei negozianti. Stiamo parlando. Oddio, com'è che si chiama? Abbiamo un nome che è un po' impegnativo, ma non posso pronunciarlo. Comunque, come quelli che portano personaggi vichinghi e medievali a Romix. Vabbè, allora, secondo me il discorso lì è È più accettabile, dai, alla fine sì, però non Romix non c'hai stonano. delle location No, che Romix è molto so. povera di location. Grazie per il follow. Puoi anche sabà se vuoi, E sì, però giustamente Kuma dice che un vichingo a Romix è un po' una mosca bianca, nel senso che diventa impegnativo, anche perché fondamentalmente de solito è anche caldo a Romix, quindi ma in realtà si sta Sì, sì, sì. rivalutando, in realtà tanta gente va, sai. Ci sta cominciando a essere più frequentato, ma non migliorando. Migliorano con la pubblicità, ma non sui servizi offerti. Qualcosa del Questo te lo genere. dico. Qualcosa del genere, qualcosa del genere. Questo ragazzo ha scritto ma R Romix con 2 R è quella cosa che fanno tutti i tizi travestiti come sul palmiro. Sì, si chiama cosplay in realtà, sì. Diciamo che si chiama cosplay. Però è proprio quello il fatto, nel senso che ti sembrerà strano, ma c'è gente che ci investe anche una barcata di soldi. Semplicemente per dirci Sì, questo, nel senso senza nulla togliere al fatto che uno spende per quello che può e per quello che vuole, perché per le cazzate i soldi li abbiano tutti. Però Kuma dice, io per entrare l'1 settembre un'ora di fila sì. perché non sanno gestire le cose. Tipo No, perché in quello è vero, cosplay. c'è stata una buona problematica sulla gestione, però ti dico, la mia esperienza, invece con l'acquisto del biglietto online arrivato per l'ora di apertura, 5 minuti sono entrato. Cioè, dipende anche dalla sfiga. Ma guarda, io grazie a Dio è un po' che non spendo per la fotografia perché grazie a Dio ancora mi supportano le case i sponsor, quindi è da un po' che non compro qualcosa. Però ci ho speso veramente tanto pure io e continuo a spenderci, ragazzi, nel senso continuo a spenderci parecchio, nel senso quando mi serve qualcosa che anche non sia inerente alla fotografia ma che qualcos'altro e fai bene, fai bene, fai bene. L'importante è che se spendi per sta bene. La cosa importante è quella. Giusto. Mm. È il modo migliore di investire. Ma guarda, io a Romix è una vita che non vado Kuma, quindi e vai alla grande. L'importante è che stai bene. E, mm, guarda, ti dico, io non so neanche come hanno messe le entrate. Qua mi dicono entrata nord, Fabrizio. Sì, sì, sono due entrate, una nord e una sud. Io sono entrato dalla nord, quella che esce direttamente dal treno, E dalla stazione. lui è è lo stesso identica entrata, però ha detto ha fatto un'ora di fila, quindi sta cosa Mi, è mi spiace perché io sono arrivato poco all'orario proprio di apertura, siamo entrati dopo 5 minuti di fila, cioè ma ovviamente il guarda, io lato sfortuna ci vuole sempre. l'ultima volta che sono stato a una fiera, ho fatto il Bologna Nerd prima del Covid, quindi parliamo Dovrò 2019-2020. andarci. O almeno, allora, era un po' vuota, perché c'era dei paglioni che proprio erano vuoti, però non c'era colli di bottiglia, non c'era, sai che c'è quelle strettoie che magari fai fatica a passare, una serie di cose. L'unica cosa che veramente mi ha dato, ma veramente mi ha dato l'urto ai nervi è che c'erano svariate chioschi che vendevano cibo di vario tipo, dolce, salato, piedine, arancine, e non c'avevano il POS. Al tempo non era obbligatorio. A te non mi puoi È fare andare in fiera, vero? non mi puoi fare andare in fiera con i contanti. Cioè, non esiste Eh proprio. sì, è abbastanza scomodo anche, no? Non solo difficile, ma anche scomodo. Oltre ad essere difficile, anche perché io sto lì, no? Devo fare comunque lo scontrino prima, arrivo lì dopo 10-20 minuti che sto a fare la fila, te pago col post e mi dici no, solo contanti. Ma perché? Ti mia male. Cioè io me le porto apposta le carte con i soldi contati proprio per evitare che se mi rubano qualcosa e succede, perché succede,
e mi rubano 50 euro e finisce massimo 100 euro, va, ho perso un cazzo, nel senso finisce lì il Sì, quindi da discorso. quello. Sì. Secondo me sì, nel senso, secondo me sì, perché magari vai con una borsetta, la lasci in giro, la appoggi per terra, cioè comunque Io? ecco, il discorso delle fiere secondo me è un po' questo qua, cioè, io non so tipo la fiera, nonostante tanti, ma te lo giuro, tantissima gente, ma te lo giuro su quello che vuoi, mi scrive: quando vieni in fiera per fare le foto, raga, io non faccio le foto in fiera. Cioè, il lavoro mio non sarebbe fattibile in fiera, non ci riesco, cioè non te No, posso far pagare una infatti. cosa che non ha il valore che di solito sono abituato a dare, cioè non esiste. Anche perché poi È mi che rompo il siamo cazzo. abituati ad altre presenze in fiera di fotografi che invece trovano il modo di adattarsi alla fiera, ma ovviamente No, c'è chi a fa solo quello, volte... c'è chi guadagna solo Sì, così, Kuma si sì, troverà sì. d'accordo sul fatto che c'è gente che fa le foto lievemente troppo tutte uguali, speculando sulla propria So di bravura chi di lui stiamo o di lei. parlando. Nel senso, però no, So di voglio chi il stiamo commento, parlando. voglio il commento a caldo de Cracco Kuma. Quindi, perché come dico sempre, ragazzi, Cracco ci cova. Nel senso, Eccoci qua. Sì, io so di chi state parlando e ho più o meno la stessa opinione, però che dire, finché la qualità richiesta e erogata è quella lì e tutti felici va bene, cioè. sì, ma te non puoi vendere. Allora, ragazzi, cioè, io capisco che fra 10 anni il fotografo come mestiere potrebbe essere sparito, come anche la No, natura. giammai. No, diventerà solo più de nicchia e solo più per persone Sì, ancora sì, che sì, 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 ricercano una sì. certa cultura, questo è vero. Però Quello sì. oggettivamente mi trovo. Allora, io sono un educatore, quindi io insegno fotografia da tanti anni, come insegno Photoshop e tante altre cose. E mi capita tutti i tipi di allievi, no? Da quelli più esperti, da quelli più diciamo più affascinati da alcune cose, da quelli che magari hanno uno stile più vecchio, quindi si concentrano più sull'illuminotecnica, perché magari Photoshop gli interessa un pochettino di meno, o magari gli interessa solo Lightroom o Capture One per mantenere nei più totali originale la foto, nei canoni più totali originali. E però dall'altra parte poi mi trovo a vedere scene che delle persone che te fa 80 set al giorno e si lamenta perché deve fare la post produzione, cioè ma raga, ma è normale, cioè se tu fai pagare XYZ euro, dollari o quello che volete voi per fare 1000 euro al mese, cioè non stai in attivo, cioè un fotografo per stare in attivo deve guadagnare molto di più, quindi certi prezzi non so come ci stai dentro. Anche perché anche solo il fatto, allora per esempio questa torcia qua dietro che ho, questa qua che vedete montate, ce n'ho diverse, questa è un 1200 watt, è il più potente della categoria che c'è adesso per questa gamma di flash qua. Cioè un attrezzo così al pubblico intercorre intorno tra i 1500 e i 1700 a seconda degli accessori che prendi, non è esagerato per quello che ti dà, è il prezzo suo, è competitivo con altre case. E per fare una cosa buona in fiera di questi te ne servirebbe 3, non ne vuoi prendere 3, puoi prendere la versione più piccola che ha 600 watt, perfetto, comunque 2 batterie te le devi portare dietro, sono 120 euro a batteria, sono 240 euro per 3, sono altri 700 euro solo le batterie. Se vuoi stare tranquillo, se c'hai la possibilità di alimentarla a corrente, te devi prendere pure l'alimentatore a corrente, sono altri 90 euro. Quello È un è un bel AD investimento, 1200 Pro chiaro. e l'ultimo nato di casa Godox. E adesso dovrebbe arrivarmi anche il Mega Fresnel, quello così, spero mi arrivi presto, non so quando arriverà, perché io è uno delle luci, il Fresnel è una delle cose che uso di più in realtà. Flash 1200 watt flash AD 1200 Pro. Sono usciti 2 LED nuovi molto belli, video per il video, ma anche per le foto in realtà, mi sembra 200 watt LED, quindi dovrebbe essere belli strong, e forse mi arriveranno, quindi magari farò una piccola recensione live, li proveremo insieme e appena me li mandano, non lo so. E no, però parliamo di flash. Io qua quello che vedi qui dietro è tutto flash. E in realtà ce n'è uno qui, uno è di qua e un altro ce l'ha in prestito un collega che gli serviva per fare il lavoro fuori, però io uso quasi esclusivamente sta roba qua, oppure se mi muovo in piccolo uso o i 100 o i 300 a seconda di quello che mi serve. Volta l'ho fatto con i 300, tutti con i 300.
Poi ho i V1 che uso molto, anche quelli a me i Speedlight sono sempre piaciuti molto, specialmente da quando è uscita la testa tonda, quindi abbiamo mollato la testa a cobra, testa quadrata, quindi li uso molto, fanno una bella luce, sono molto potenti, quindi molto probabilmente me li porterò pure il 26, pardon. Io leggevo la macchina fotografica, obiettivi di tubi RGB. I tubi RGB sono quelli che vedete qui, che ce n'ho due, che sono i pavi della Nanalite, in realtà sono tre, perché uno è quello là con l'effetto Cycle RGB, e questi sono i primi che sono usciti quando ancora la Nanalite si chiamava Nangwan, e infatti questi sono i primi prototipi che si trovavano, che al tempo c'era Rama Idea, che adesso è Universo Fotoservice Firenze, e costicchiavano allora e costicchiano veramente tanto anche adesso, però hanno una qualità LED veramente molto molto alta. Per chi approccia la fotografia a LED, va fatte delle premesse, però il LED deve essere qualitativamente molto molto alto per avere una buona resa cromatica, perché sennò è inutile, cioè non ha proprio senso investire sulla fotografia LED, compratevi flash. E detto questo, Fabri, scusa l'interruzione tecnica, dicevo, quando poi mi trovo a vedere delle situazioni come quelle che ci dava anche prima Kuma, laddove ti trovi persone che fa veramente 100 foto, 200 foto al giorno e gli interessa solo almeno lui ha detto i numerini, e mi trova purtroppo un'altra volta d'accordo, nel senso che poi il tuo valore come fotografo dove sta? E soprattutto la domanda che io vorrei che qualcuno mi desse una risposta, ma anche chi non l'ha mai fatto ma fotograficamente capisci la situazione: se stai sempre a fare foto in fiera, no? Quando c'hai tempo per evolvere i tuoi progetti, per fare le tue cose, no? Per creare, ne farai uno l'anno, 2 l'anno, 5 l'anno, 10 l'anno, cioè non c'è mai tempo di sperimentare seriamente laddove ti puoi spingere, no? Oltre al costo delle attrezzature, come dicevo, un'attrezzatura come potrebbe essere un 300 watt, una D300, che è uno dei flash più venduti attualmente, è un tipo di flash che fondamentalmente non è ad uso intensivo. Cioè quello lì dietro è uso intensivo, ma stiamo a parlare di 500 euro contro 1.800. Cioè stiamo a parlare proprio di due... Stiamo a parlare proprio Due di livelli due... diversi. Sì, ma anche come... Ho fatto un workshop tempo fa a San Marino e chi l'ha provato l'ha comprato. Perché poi ti rendi conto che puoi lavorare a 5, 6, 7 metri di distanza montando quel tipo di diffusore lì che è un 120, e la figura intera la fai a mezzogiorno tranquillamente senza un filo di problemi col flash a un terzo la potenza, un sesto, un ottavo la potenza, quindi ancora te può dare tantissimo. Il lampo è pulito, è molto preciso, è molto bello, non sbaglia i colpi, dura tantissimo la batteria perché comunque c'è 5500 mAh sotto e tanta roba, quindi funziona. Però io ribadisco, se te dovessi sempre fare Van Gogh, no? Io faccio un esempio, no? Laddove poi vai a fare Van Gogh, no? Quanto sei stanco alla fine? Cioè quando diventa un lavoro, fa sempre la stessa cosa e non ti diverte più, no? Poi non ti stanca farlo. La stessa cosa quando stai tutto il giorno in fiera. Io vorrei parlare con i ragazzi che fanno le fiere, no? Con i fotografi che stanno in fiera, ma non vi rompete mai il cazzo di chiedere 10 euro per le foto, non ci guadagnate mai. Cioè non vi frustra la cosa? Cioè io penso che sia frustrante dove sta su quel prezzo lì, perché quello è il prezzo da fiera, no? No, Magari ti ti offre il aggiorno, il prezzo prodotto... è 15. Il prezzo è 15 adesso. Vabbè, fosse anche 20, non è quello il prezzo, forse anche 100, mettiamo. Cioè non te frusta dove sta a quel livello lì, o poco più o poco meno, anche se magari la qualità che offre è molto più alta? Cioè io le foto di Kuma per esempio le conosco, le vedo, mi piacciono perché è un genere molto patinato, pochissima texture, molto blando dei colori, oppure c'ha i lavori sulle nuvolette con tutti i LED fatti bene, puliti, molto armonici, molto pop. C'ha due stili molto complementari che presumo rappresentino un po' il suo carattere, quindi a me fondamentalmente un artista poliedrico piace. Poi magari io so uno che è molto più preciso sulle texture, c'ha molta più definizione, ma è uno stile, cioè ribadisco, a un certo livello esiste le foto belle e le foto brutte. Me la ricordo, sta frase. Gran parte ma su questo sono d'accordissimo Ale, però il riferimento mio non era sul fatto
che tu stai affrontando un progetto laddove tu c'hai il controllo. Forse non è passato sto messaggio, te lo rifaccio perché poi riformulare la cosa e secondo me vedrai che ci troveremo d'accordo. Nel momento in cui tu stai facendo un lavoro conto terzi fondamentalmente, dove c'hai un fondale, c'hai la necessità di averci luci e fai tanti set durante quella giornata, averci un'attrezzatura che comunque te regga quel tipo di lavoro, secondo me lì è importante. Poi ci puoi investire tanto o poco, però se tu non riesci mai a rientrare di quello che hai investito, c'è qualcosa che non va, no? Cioè, io penso che anche te rendi conto che magari tu che fai un ritratto concettuale trovi, magari, che ne so, stai in una villa o una casa abbandonata una sera un giorno magari di settembre, c'è una bella nuvola e c'è sta luce di Cristo, cioè lì ti scatta qualcosa in mente perché c'è il soggetto giusto, per tutta una serie di motivazioni che tu e solo tu, e va benissimo. Però se devi fare un lavoro di quel tipo lì, secondo me averci un'attrezzatura che sia idonea per darti una qualità che tu fai pagare spesso anche troppo, secondo me, in qualche modo a fronte di quello che poi si vede, secondo me cioè, c'è sta lì l'attrezzatura che deve essere idonea a quello che fai. Oh, è quello lì il fatto, cioè, non esatto, perché giustamente Kuma dice, vabbè, il tipo di fiera, se no faccio 5 set, ma anche meno, non faccio 20.000 set come fanno in molti. Perfetto, però di questi 20.000 set, cioè, dopo tu un minimo di post produzione la dovrai fa cazzo, perché tanto la gente non è scema, si accorge se i colori fa schifo, o se la foto è fuori fuoco, o se è sottoesposta, o se è slavata, cioè, serie di cose. Però ribadisco, se passi tutto il giorno a fare quel tipo di set lì, quando cazzo c'hai tempo, come giustamente dice Ale, di trovare un attimino più coscienza di quello che vuoi esprimere, di quello che, senza poi le attrezzature variano a seconda di Credo che quello a che quel devi fare, livello no? si diventi mercenari e basta, nel senso che sempre uguale, stessa cosa, senza aver voglia o interesse a rinnovarsi o a cambiare. Tant'è che molti che hanno definito nelle fiere un proprio stile non lo mollano per nessun motivo e sono tutti felici così, tra i cosplayer e i fotografi stessi. Però io ho visto tanta gente lavorare con Kuma, con cui ho lavorato anch'io, che adesso si fa solo le fotine dentro casa perché oggettivamente anche il lavoro che poi, almeno a me è successo, a me poi confermatela sta cosa, che c'hai dietro dei post per rendere la foto decente è altissimo, quindi tu ci perdi come fotografo in termini di ore, perché non ti porta la visibilità che vuoi, perché con quel tipo di profilo non c'entra un cazzo il lavoro che fai te, cioè non c'entra assolutamente niente lo stile del fotografo dentro quel profilo, perché se quel profilo è fatto dei selfie, la gente vuole vedere i selfie a livello di impostazione profilo, non che sia bello o brutto, però è abituato a quell'immagine lì, quel tipo di pubblico. Se tu gli proponi una tutt'altra immagine dove anche a livello fisionomico sei tu, quindi sei diverso, l'effetto che ci puoi avere spesso è il contrario, che la gente quella fotografia lì non l'apprezza. Infatti in malo modo oh Destati, buonasera. Destati è un ragazzo che ho fotografato a volta bravissimo e spero che mi venga a trovare sta merda, perché dici sì io ti vengo a trovare quando vuoi, io so tutto tuo, scopami il culo, e poi mica si fa vedere mai, e che poi allora... Sei una brutta persona. Allora, ragazzi, vi racconto questo perché è troppo divertente. Poi torniamo al discorso delle foto profilo con una frase che io cito perché come l'ho sentita la ridico. Perché su Instagram i selfie vanno più delle foto professionali. Ma che cazzo stai dicendo? Ma non è vera sta cosa. Sei tu che non la sai pubblicizzare la tua immagine mongoloide. Comunque, il mio incontro con Fabio era un giovedì sera, un giorno di pioggia, non c'era Andrea e Giuliano, ma c'eravamo io e il Destati, cioè Fabio, e al ritrovo al ristorante, che poi una serata pessima, giuro, quella serata è stata veramente orribile per tutte le persone partecipanti, tra cui lui ha preso pure, non mi sa, come tanti altri, una intossicazione alimentare per della pizza fatta su un apetto sotto la pioggia, cioè una cosa che manco a Night City si vede, per citare G-Runner. Comunque
Comunque fa no, venerdì non lo so, giovedì sicuro, perché era il primo giovedì. Comunque vedo sto tizio, bel ragazzo tra le altre cose, riccio, carino, con gli occhiali, con l'orchino, bel ragazzo proprio. Mi viene incontro abbracciando, ma io non sapevo chi fosse, lo abbraccio, mi giro verso la mia assistente e faccio, cazzo è questo? E lei mi fa, Fabio, io, Fabio chi? Quello che fa Ione, Fabio, ciao! Pessimo. Il giorno dopo mi scrive, perché dovevamo fare il set Ione Spirit Plus, questo sempre a volta, cioè non mi scrive, mi manda un videomessaggio, o forse una videochiamata, era tipo... Che ha capito che se no non lo Era riconoscevi. tipo il naso rossissimo, gli occhi lacrimati. Sai quelli che sta per morire da un momento a un altro? Dico, guarda, che cazzo è successo? Cioè, mi sono preoccupato seriamente. Perché girava comunque ancora un po' il Covid, per quanto avevamo tutti il Green Pass, sai, ci può stare comunque, sta in una città di un sacco di persone, può essere tutto. E invece era solo una grossa intossicazione alimentare dovuta, credo, alla pizza, dimmi se sbaglio, ma credo sia stato quello comunque, Fabio, che è il problema grosso. E quindi questo è stato il mio primo incontro con Fabio, poi siamo diventati buoni amici, in realtà c'ho anche È una un buon foto inizio, diciamo. mentre io cosplayo lui con la spada di Ione, con scritto guarda che non ci vuole molto, e effettivamente è vero. E comunque bravissimo cosplayer, c'ha un bellissimo Claude che vorrei fotografare, ma questo fa la merda, quindi non viene a farsi fotografare, non fa neanche la sub con Prime sta merda, cioè è gratis con Prime, fai sta cazzo di sub, diventa uno speedline anche tu. E comunque, tornando al discorso dei fotoprofilo, ragazzi, siamo tutti fotografi, siamo tutta gente che Instagram ce l'ha. C'è questa dicitura, questa diceria per cui le foto professionali su Instagram vanno di meno rispetto ai selfie. No, è che te hai abituato il tuo pubblico a quel tipo di contenuto lì. È diverso. Punto, non c'è non c'è altro. Comunque ragazzi, io direi di salutare innanzitutto il nostro carissimo Fabrizio, che è stato con noi per ben 3 ore, quindi quindi noi lo salutiamo, io rimarrò con voi per continuare a parlare di fotografia, per continuare a parlare di altro. Assolutamente. Io vi saluto invece devo dismettere Allora i Fabri, vestiti è e stato tornare a veramente un fotografare. piacere. Ci vediamo il 26, comunque ci sentiamo prima. Ci abbiamo anche Kuma che ci farà l'assistente, a detta sua c'è scritto lì la chat in replica, non possiamo dire di no. E quindi grazie davvero amico mio, è stato un piacere averti come ospite, tornerai, spero, si sei divertito, spero sia Assolutamente sì, stato... perché è stata una bella serata, piacevole, anche se avete parlato e discusso di informazioni tecniche, dal mio punto di vista è comunque sempre capire e conoscere qualcosa in più. Quindi Mm. personalmente fa piacere sapere questi retroscena perché per me voi siete un'altra parte della medaglia importante, intendo voi fotografi, perché è vero che io posso dare il mio, ma con voi posso meglio immortalare la cosa per poi poterne godere. Quindi apprezzo il vostro impegno e la vostra attività e tutto quello che ovviamente l'esperienza vi porta ad affrontare. Io dal mio posso, come dire, metterci la faccia, metterci quello che posso con il mio personaggio e le mie interpretazioni. Fabri, veramente è stato un piacere. Io adesso cambierò l'inquadratura così tu sentirai me, ma sentirai poi tranquillamente uscire da Discord tranquillamente, e ti scrivo dopo ovviamente, o ti scrivo domani. E davvero è stato veramente un grandissimo piacere. Ragazzi, se volete fate punto esclamativo ospite, trovate tutte le sue referenze se volete andarlo a seguire. Veramente è stato un grandissimo onore averti qua con me, grazie. Adesso parlerò un po' della foto, di quello che abbiamo fatto, Grazie, grazie e di quelli che buonanotte. sono i dati tecnici. Buonanotte e grazie. Oh, ma già se n'è Grazie a andato, te. ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ciao. E ragazzi, questa è un po' la foto che in realtà ho fatto, che magari avete già visto, ma in realtà poi non è che ci sia molto, molto altro da dire a riguardo, perché fondamentalmente cioè, la foto l'avete già vista, quindi non c'è molto, molto da dire. In realtà poi questa
è stata fatta con gli AD, i 100 Pro, perché li stavo provando, e con l'Halo Compact, che forse credo sia uno dei miei diffusori preferiti riguardo quello che è la diffusione in maniera molto c'è uno spread molto molto largo, quindi è una cosa che a me piace davvero molto e mi trovo bene, anche perché per chi fa travel photography, forse Ale Kuma, a voi questo vi piacerà, ve lo faccio vedere un attimo. Chiuso l'Halo Compact è questo, e aperto è un traslucido da 98 cm, casa Manfrotto, quindi ottimo telaio. Il diffusore che monta è comunque un Savage, quindi è calibrato a 1,75 come anche il telo Savage, per chi lo conosce. Poi ce l'ho in armadio, quindi poi magari se qualcuno lo vuole vedere. Guarda Fabio, lui è veramente mostruoso. Io ho avuto modo di lavorare con lui, a parte che c'ha i colori giusti, è un soggetto che merita tantissimo di essere fotografato, ma soprattutto è una persona che, per chi ha visto la live, è una persona estremamente tranquilla, estremamente umile, e credo che il suo modo di fare l'abbia portato a dove è oggi, e sono contentissimo per lui perché fondamentalmente ha dato tanto, sta dando tanto, nel senso, se voi poi, per chi si rivede la replica domani all'inizio della live, parliamo proprio del fatto che all'inizio lui ricevette tante critiche anche molto pesanti per questo personaggio, perché tante persone dicevano: ma questo non è cosplay, cioè questo è un personaggio storico realmente esistito, e quindi non è cosplay. Quindi c'è stata sempre sta diatriba, lui se ne è fregato, ha tirato dritto, e adesso si ritrova a essere protagonista dentro la mostra della persona che interpreta, come faremo il 26, e a livello di carriera è tanta roba, sia per me che per lui, perché sta lui a fare le foto, quindi tantissima roba. Comunque, parlando del set, fondamentalmente ragazzi, questa foto, che è tra le altre che ho fatto, non so se c'è captura aperta ancora, tra le altre che ho fatto, eccolo qua, vediamo, posso prendere anche questa stessa, questo col fondo nero, stessa identica foto, stesso identico look, come vedete dalla pupilla. Fondamentalmente questo è l'Halo Compact e questo è un pannello riflettente, nulla di complicato. Io, se posso farla semplice, la faccio molto semplice. Ovviamente poi la produzione è stata pensata per e dicevo, poi è stato pensato proprio per un look così, quindi ho fatto la color correction fatta apposta. Poi c'è anche, per chi mi vuole seguire su Telegram, oltre il gruppo Telegram, per chi mi volesse seguire su TikTok, c'è proprio lo speed edit su come faccio tutto il lavoro, ovviamente col mio voice over che spiego quello che faccio. Non è nulla di complicato, poi è una questione più stilistica, ognuno di noi ha il nostro stile. Comunque vedevo che prima eravamo interessati nel discutere di quello che è il mondo della fotografia, ma anche di quello che è il mondo del cosplay, ragazzi, perché fondamentalmente la fotografia dei cosplay è una fotografia che oggi esiste, che magari ad alcuni piace, ad altri non piace. Io l'ho trattata, la tratto pur for fun, per divertimento, mi diverte farlo. Sono un po' fuori dal sistema, quindi partecipo solo a determinati eventi o lavoro solo con determinati soggetti che davvero fanno personaggi che a me piacciono, perché devo essere stimolato io. Quindi, per esempio, a differenza di tante altre persone, non faccio fanservice a me non mi stimola, cioè a me fa 50 set di lo stesso personaggio, non mi dice assolutamente nulla. E poi io sono fatto male io, perché magari potrei guadagnare molto di più in proporzione, ma non mi interessa, perché va a togliere tempo a quello che poi è il mio vero lavoro. E comunque sono sempre tenuto a presentare una qualità di un certo tipo e un risultato di un certo tipo, anche se magari il soggetto, e questo è un dato di fatto, correggetemi se sbaglio, non sempre è idoneo a vestire quelle, diciamo, quel mood. Cioè, adesso non voglio fare body shaming assolutamente, però c'è, ovviamente, guarda, questa è una cosa, per esempio, che Fabio, se c'è, la può confermare, perché è una cosa che mi ha detto lui. E lui mi ha detto: guarda, io grazie al cosplay mi sono iscritto in palestra, comunque sia mi sono rimesso in forma perché volevo sentirmi meglio, e adesso mi sento meglio e sto bene. Oggettivamente per me fare il cosplay mi ha portato a sentirmi meglio con me stesso, perché ci ho avuto dei risultati, ma alla base ci sei impegnato.
questo ce lo siamo detti più di una volta, e io sta cosa la rispetto veramente molto. Questa è una cosa fighissima, perché per rendere onore ai personaggi che porta, giustamente ha detto cazzo, ma questo pesa, c'ha questo fisico qua, per farlo veramente bene c'ho bisogno di averci questo fisico qua perché magari ci tengo molto. È una cosa che non è da sottovalutare, ragazzi, assolutamente no. Però quello che secondo me è importante è che sto ragionamento andrebbe applicato a tutti. Se poi, ecco, la gente giustamente si fa la futina con Snow e c'ha una pelle de merda, ma te la vedi e sembra una perfetta, no vabbè, ti sei fatto un gran culo, ma se vedi, nel senso, io le foto ce l'ho, anzi te le devo mandare perché l'ho finite, cioè è lodevole, è una cosa lodevole, ma nel momento in cui tu poi non c'hai più l'aspirazione di trovare personaggi, uno dice vabbè mi rilasso un po' e sti cazzi, vabbè, cioè, l'importante è sta ben con se stessi alla fine, indipendentemente dalla forma fisica. Però c'è oggettivamente dei cosplay che c'ha dei prerequisiti, cioè questo è innegabile. Quindi per un fotografo interagire con dei character che tu dovresti fotografare in un modo e per rendere onore a quel character lì, e non lo puoi fare perché il soggetto non c'ha quella prestanza, oggettivamente ti fa riflettere sul fatto che sia giusto o meno farla sta cosa. Quindi io per esempio tendo a non prendere lavori laddove non mi convince il personaggio. Io sono fatto in un modo, lo so, però la gente poi ti dà dello stronzo perché ti dice Fabio, dice ma tu sei un fotografo, devi, le foto le fai belle, sì, io ci do i prerequisiti se tu vuoi quel risultato lì, se no, se me lasci fa, magari io te vesto cioè te rendo un character che oggettivamente è fotograficamente funzionale, ma con quello che vuoi te non c'entra niente. Cioè, per esempio, nel senso, quanta gente vedi che fa bene il cosplay decente in sovrappeso? JD, ti aspetto lunedì. In realtà streamo anche sabato e domenica, ragazzi. Quindi per chi volesse, ci sono anche sabato e domenica perché ho tantissime cose da far vedere su Photoshop. Molto probabilmente ci avrò in beta anche la 2023 per chi se la volessimo vedere insieme. Quindi ci rivediamo ovviamente sabato. Buonanotte e un abbraccione JD, grazie per essere stato con noi. Manca Coppo Visual stasera, ragazzi, il grande assente della formazione. Cioè, Coppo Visual, ragazzi, per me è un colpo al cuore quando non c'è. E comunque, ragazzi, dicevo, tra le varie cose che farò, questo lo ripeto forse un po' troppo spesso, ma sti cazzi, farò delle challenge. Adesso lunedì metto anche l'obiettivo proprio per andare incontro a quella situazione che se ne parlava con Ale, che spesso l'attrezzatura non conta, ma conta quello che il modo in cui si fotografa, e questa è una cosa che vorrò dimostrare fotografando con cose anche reperite dentro i supermercati, nel senso, perché secondo me poi è la conoscenza e la qualità del lavoro che c'hai in testa che ti porta a fa bene. Questa è importante. Dicevo, sì, se la gente, però il discorso secondo me è anche un altro, che qua pare che tutti vogliono lavorare col cosplay, però nessuno fa un cazzo poi. Non so se mi spiego. Vedrai che ci divertiremo. Sarà divertente fare queste challenger, anche perché non, cioè nel senso, io nel momento in cui io posso fotografare qualsiasi cosa, nel senso non mi crea problemi la cosa, però voglio sempre garantire un certo tipo di risultato, un certo tipo di mood, quindi è lo studio che poi c'è del soggetto, della narrativa, della luce narrativa, che la gente tanta gente mi chiede ma che cazzo è la Notte Des. Alla prossima, grazie per essere stato con me, e la prossima volta abbonati, usa Prime per le persone serie perché la figa già ce l'hai. Tanta gente me lo chiede, per esempio, ma che cazzo è la luce narrativa? La luce narrativa è quella luce che descrive l'azione che stai facendo
Tipo, ad esempio, se stai leggendo un libro con la lampada accesa o col fuoco acceso che si muove, quella è la descrizione dell'azione che fai, e quella è la luce narrativa, che è più usata nella parte della filmografia, quindi nel cinema usare le luci narrative per descrivere un'azione o per descrivere un particolare mood o un particolare cambio di scena, cioè c'ha tanti valori. In fotografia è un pochino più complicato perché fondamentalmente deve essere molto esplicita come cosa, nel senso è una luce che tu devi proprio capire a colpo d'occhio, quindi questo è fondamentale, perché altrimenti non ha senso. Però già per esempio cambiare la temperatura colore, passare da un 5006 a un CT a un 3004 per capirci, già cambia molto, perché ti dà l'idea di qualcosa di più caldo dietro, quindi che potrebbe ricordare una candela, un fuoco, una lampada, un tramonto, eccetera 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 eccetera. Quindi dipende un pochettino da quello, e sicuramente alle vostre foto dà molto più volume, quindi lavorare in maniera molto diretta, specialmente con i LED RGB, vi dà uno speed up su ste cose enorme. Io ho più da in caso che mi si è presentato che non riuscivo a fotografarlo bene perché gli davano fastidio i lampi dei flash, e ho lavorato con i LED, e ovviamente bisogna stare un attimino più attenti, perché comunque lavori un attimino a diaframmi un pochettino più aperti, lavori fondamentalmente con un soggetto che si può muovere in qualsiasi momento, quindi se non è molto pratico rischi di fare qualche fuorifuoco, però lo fai, nel senso lavora, nel senso non è quello il problema. Poi ho svariati illuminatori LED anche molto molto grossi, quindi non ho problemi a riguardo. Poi vabbè, io sono innamorato della luce globale, a me piace le global molto molto overcast, quindi luce morbide, quindi se posso ammorbire una luce per quanto è dura o per quanto c'è uno spread molto, c'è un cono molto 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 concentrato, mi piace che comunque rimanga morbida, rimanga pulita, che scolpisca bene i volumi naturali del viso. È una scelta mia. Io comunque, ragazzi, considerate sempre che vengo da la fotografia di Annie Leibovitz, da fotografia di Helmut Newton, da la fotografia, da sto tipo di fotografia, ecco, Joe McNally. Amo questi tipi di ritrattisti qua, amo sto tipo di narrativa qua, quindi mi piace questo. Comunque ragazzi, se ci avete domande chiedete pure, altrimenti penso che fra qualche minuto stacco, anche perché sono quasi 3 ore e mezzo che stream, e per me è una cifra wow. Nel senso, ti potrebbe piacere Romina? Probabilmente sì, nel senso ma guarda Ale, ti dirò, io sono molto attaccato anche alla fotografia di stampo russo. Non mi piace il fatto che siano così tanto iperprodotte, che siano così tanto iperprodotte quando in realtà non servirebbe. Cioè c'è proprio un canone di bellezza e un tipo di luce che ti permette veramente tanto. Quindi per esempio, per dirti, mi piace tantissimo anche Mark Seliger, per esempio. Come tutti i fotografi sono cresciuto col mito di Steve McCurry, quindi anche McCurry mi piace molto, quindi tutti i fotografi che hanno una grossa narrativa a livello ritrattistico, e tutti i fotografi che hanno fatto tanto perché ci si sono dedicati tanto. Poi vabbè, Annie Leibovitz in particolar modo, perché fondamentalmente è un tipo di fotografa che passa dalla ritrattistica pura alla narrativa, alla fotografia, diciamo, lei viene dalla fotografia dal reportage, specialmente perché ha iniziato a lavorare con Rolling Stones come tantissimi in quegli anni, quindi ho avuto modo di stare a contatto con tantissimi artisti che vive dentro i bus e tutta sta cosa qua, no? Durante i tour, quindi c'hai tutta la parte, diciamo tutta la faticaccia del prendere la posa giusta al momento giusto, le situazioni giuste, le luci, c'è tutta una serie di casini durante un concerto o durante comunque feste, situazioni del genere in cui la quiete per poterti permettere di pensare a una foto non ce n'hai tanta, quindi devi essere anche bravo a capire che momento stai vivendo, e quello è un valore che ultimamente si sta perdendo molto. Questa è una skill molto molto alta in realtà. E ecco, come dicevo, Joe McNally, che ha fatto reportagista di guerra, nel senso, cioè ragazzi, stiamo a parlare di cose impegnative, non è stiamo a parlare di cose facili da fare, e soprattutto non per tutti, perché personalmente credo che ci voglia anche un pochettino di sangue freddo, però è così. E
io per esempio sono in una fase della mia vita fotografica in cui apprezzo molto sto tipo di cose qua, nel senso, vabbè, Erwin Olaf mi trovi proprio d'accordo, specialmente i suoi lavori, diciamo, un pochettino più dark, un pochettino più horror. È presente, non so, ho anche anche il lavoro pubblicitario della Diesel, dove ci sono due vecchi sulla poltrona con la vecchia che gli tocca il cazzo, te lo ricordi? Bellissima quella foto, talmente bella e talmente concettuale che per me è uno dei capolavori assoluti. Poi vabbè, se vogliamo parlare, cioè lui poi era un soggettone, nel senso orientamento sessuale non ben definito, a parte che è un uomo grosso, palestrato, biondo, sembra Kyle de Street Fighter, e lui è proprio così, cioè lui è proprio è la versione ancora più estrema degli altri fotografi che però al tempo sono stati considerati trasgressivi, tipo Mappertroph. Se tu ti prendi Polaroid, che te lo straconsiglia, Mappertroph è proprio ultra trasgressivo per l'epoca, era una cosa, cioè era tipo l'anticristo nel senso, e al tempo andava molto fotografato in Polaroid, motivo per cui le Pola poi ci hanno avuto così tanto successo e ad oggi sono tra le fotografie più quotate, nel senso una Pola c'ha un valore che è inestimabile rispetto a una qualsiasi altra stampa, proprio perché è una Pola, nel senso, specialmente se è una Pola di stampo americano, quindi una 6x7, una 5x, una 4x5, quindi parliamo proprio di quella tipo il Saint Laurent, quella roba là, nel senso, oppure un vecchio 6x6, una biottica, Rolleiflex, o un Hasselblad che ha scattato con il dorso Pola, tranquillamente. Parliamo di quel livello lì, nel senso, parliamo di quelle situazioni lì laddove tu te prendi un Polaroid, per me è un capolavoro assoluto, perché lì percepivi proprio il disagio di quella persona, il fatto che lui anche trova tutte le inquadrature di questa forma fallica, tipo anche i rubinetti dentro un hotel presumo di New York, e cioè c'è tanto da dire. Erwin Olaf era più trasgressivo sotto il punto di vista dei colori, sotto il punto di vista delle nudità maschili. Non so se ti ricordi, c'è una foto sua in bianco e nero dove lui praticamente sembra che si stia facendo un trumunone con lo champagne, no? Diventava famosissima, che c'è tutta la schiuma, no? Poi sta ripresa in altre 1000 salse quella foto, ma l'originale è la sua. Però passava da questo poi a vedere le gambe del balletto maschile con queste scarpette rosa, con tutti i peli sulle gambe, tutta la gamba completamente sudata dal lavoro, dal dolore che c'ha per chi fa il ballet, cioè chi fa danza classica, ballet. E quello, cioè quella è la grande sensibilità, cioè quello vuol dire trasgredire sulla fotografia, no, farsi le foto a zinne fuori sugli uffizi. Quello non è, quello è essere un imbecille, basta, perché stai offendendo qualcosa che è molto più grande di te. Nell'arte, cioè nella fotografia, ripeto, specialmente nella fotografia, essere trasgressivo vuol dire questo. Guarda, a te per esempio ti piacerebbe molto Trevor Brown, lo sai? Tu cercate Trevor Brown, fa dei lavori di pittura stratosferici, sempre concettuali, sono convinto che ti piaccia tantissimo, perché è proprio sullo stile di Erwin Olaf. Poi mi sa che siamo in due a conoscere Erwin Olaf, perché sei la prima persona con cui ne parlo tipo da anni e quindi per me è tanta roba poter, anche perché comunque diciamoci la verità, adesso è un po' tardi la sera, quindi si può parlare un pochino più a bassa voce. Oh, vedi che allora sei una persona seria. E io c'è quell'illustrazione di quella ragazza col taglio qua, coi punti, col cane, col cono da gatto, è qualcosa, cioè c'ha un valore sociale che pesa 100 kg quell'illustrazione lì, cioè fa veramente paura. Dopo c'è tutta la parte delle che poi tra l'altro penso sia ripresa poi dal lavoro proprio di Erwin Olaf, delle infermiere, sai, con occhio solo, mezze bambole, ti ricordi l'aveva fatto pure Erwin Olaf sta cosa, no?
tipo Aiki bianco su bianco, molto spinta, si punti luce tagliati sulle guance, fa molto molto Kill Bill, se ti dico, però più strong come luce. È molto bello quello, però per me lui si è superato sul concettuale. Cioè è come David LaChapelle, cioè sul concettuale ha fatto tutto quello che poteva fare. Nel senso non c'è stato di più, secondo me. Cioè lì Harry Nolan ha toccato il suo massimo. Ecco, con quella dello champagne, con quella del balletto, con quella tutta la serie, ecco, le pubblicità della Diesel, eccetera eccetera eccetera. E quello per me vuol dire trasgredire sulla fotografia, quello vuol dire essere trasgressivi, cioè riuscire a esprimere un concetto. David LaChapelle secondo me è un artista molto controverso, perché per fare quello che fa lui c'è bisogno di una quantità di attrezzature impressionanti. Cioè lui per fare quello che fa deve per forza averci un budget dietro che ti permette di farlo, e questo comunque sia un pochino toglie al fatto che tanti hanno fatto altro con molto meno. Sia chiaro, anche Annie Leibovitz, cioè io ti ricordo che Annie Leibovitz tra i vari clienti che c'ha la Walt Disney, quindi tutto quello che è il discorso Fantasy Fairy Tales l'ha fatto lei, nel senso tante cioè per esempio quando è uscita la rivista The Vogue, quando è successo il discorso che hanno fatto che hanno fotografato gli attori di Harry Potter per Vogue, l'ha fatta in Leibovitz, e c'è la fotografia proprio di Piton nella sua scena dove sta nel laboratorio, nel suo ufficio, nel suo laboratorio di funzioni, ecco. Sì, però è anche vera un'altra cosa, cioè io qua mi trovo a dire anche questo, che al tempo, questo te lo dico perché mi trovo adesso non so quanti anni c'hai tu, io ho quasi 40 anni, ma la prima volta che sono entrato in uno studio fotografico ce ne avevo 14-15 e facevo lo sguattero, e ancora si lavorava a pellicola e si lavorava soprattutto in banco ottico e medio formato, cioè il 35 mm era una cosa che si usava solo per reportagistica, matrimoni e quant'altro, e c'aveva proprio tutt'altri prezzi, quindi già solo averci lo standard fotografico voleva dire aver investito molto, già solo per comprarsi un Hasselblad o per comprarsi un Sinar o quello che vuoi te, comunque sia, quindi già solo in quel frangente lì significava aver investito molto. Questo lo posso proprio, cioè non è come oggi che spendi, voglio esagerare, 10.000 euro e te fai uno studio con controcazzi. Al tempo un Hasselblad costava 12 milioni, 13 milioni, un 80 mm costava 5-6 milioni, cioè era soldi grossi, mi spiego? Ma come lo è stato per tanti fotografi italiani. Eolo Perfido sicuramente c'ha uno stile che funziona, dopo è uno che ha sempre lavorato con Leica, è sicuramente uno dei più grandi testimoni a Leica che abbiamo in Italia, a me alcuni suoi lavori piacciono, ma come anche Buzzanca è uno che si è trovato al posto giusto al momento giusto, io lo conosco, dopo devi essere la persona giusta al momento giusto, ma cioè dopo devi anche saper vendere bene il tuo lavoro. Cioè oggi c'è tantissimi, sì, però è anche vero che ribadisco, Eolo Perfido fa quello ed è conosciuto per quel tipo di concetto lì, nel senso è bravissimo, io adoro Eolo, però secondo me c'è tanto altro da dire cioè per certe cose preferisco un McNally perché passa dal ritratto al ritratto sportivo al concettuale in maniera molto rapida e con lo stesso look, con la stessa freschezza e la stessa voglia di riguardare quella foto, e soprattutto lo fa facendo didattica, che è una cosa che io mi sento di fare, nel senso che comunque parte del mestiere mio è la didattica, quindi il come usare le luci, il come metterle, che cosa sa e cosa non sa, cioè queste cose che magari uno dice ma io sto bene con quello schema le luci lì, mi trovo bene con quello, uso sempre quello. Invece c'è gente che ama sperimentare, trovare nuove soluzioni pur mantenendo una qualità di un certo tipo, una situazione di un certo tipo. Sono stili diversi, quindi per certi versi il fotografo poliedrico
per certe cose vince, per altre no. Ma è come tanti, se te per esempio conosci Car Taylor e sai sicuramente chi è Car Taylor, pure è un grandissimo fotografo specializzato in commerciale, c'ha un modo fast in life molto bello, molto pulito, molto pulito. Però lui dietro c'ha Hasselblad, Broncolors, Manfrotto, cioè c'ha tanta di quella roba a cui poteva attingere, che diventa anche abbastanza facile sta dentro uno studio come quello. Nel senso, se sei del mestiere sai che lì dentro ti puoi sbizzarrire parecchio, per capirci, insomma, ecco. Invece magari quello che ha fatto altri fotografi l'ha fatto con 3 speed, addirittura in luce naturale, magari con pellicola a 3200 ISO tirate a 6004, perché voleva proprio questo effetto bolla di sapone, e in quel contesto funzionava. Magari ce lavoravi in studio, facevi tutte schifezze. Cioè, dopo c'è tanta gente che, ma questo vale anche per i social, Ale, cioè, se te dici vero il culo che sei la persona giusta al momento giusto e posti la cosa giusta al momento giusto, TikTok ha dato vita a tanti fenomeni, che poi alcuni resteranno perché effettivamente c'è del valore dietro, e altri moriranno perché de base è stato solo un fuoco di foglie. Come per i fotografi, c'è tantissimi fotografi bravissimi che non sta neanche sui social perché non gli interessa, e per andarli a vedere o te vai a vedere una personale o te vai in altri siti. E c'è gente come Sean Archer, per esempio, che non ha mai fatto cose chissà quanto particolari, perché se te vai a vedere gli edit e i raw che c'è, tanti sono pure fuori fuoco, eppure ha fatto un botto di like. Perché quel periodo lì, quel tipo di produzione lì funzionava, e al grande pubblico medio comunque la figa, bella, in realtà non ci rimane niente, nel senso. E lui lavora con luce naturale, ogni tanto qualche beauty dish, qualche flash, qualche led, qualche cosa, come stavo tanti altri fotografi che sono venuti fuori negli ultimi 15 anni. Guarda, che ne so, gente che è partita con YouTube, che in realtà di fotografia non capisce un cazzo, eppure fa fotografia, se definisce fotografo, però in realtà fa il recensore di macchine fotografiche, non fa il fotografo. Quindi magari sei abilissimo nel descrivere in maniera corretta tutte le feature nuove, quello che fa, quello non fa, faccio il video tutorial, tutto quel tempo, però a livello poi di anima non c'è niente, perché fai sempre la stessa medesima foto. È un po' come i virtuosismi all'americana, no? Che adesso c'è un periodo, adesso più o meno si è tornati a fotografare normale, però ancora c'è gente che sta fissata con l'HSS, che se non fotografa in HSS col tramonto, con un flash, col diffusore, col glow, nel senso che sarebbe che non è neanche una campana, è un po' più particolare, una campana tagliata, è tipo un mega dish, insomma, e in controluce non gli piace. Poi ti trovi la faccia a fuoco e le gambe non stop e mezzo sottoesposte, e per me quello è estremamente volgare a livello fotografico. E poi c'è gente, ribadisco, vedi lo stampo russo, dove vai, trovi la topa ovunque, quindi basta che gli fai una foto, 3 cazzate di Photoshop e hai fatto la foto, perché comunque lì c'hai, di base c'è la materia prima che ti permette, nel senso, ma non, però giustamente te dirai, ma quella non è fotografia. Dipende, cioè è fotografia nel momento in cui te ce la fai diventare. Se te punti ad altro, come quando io ho fatto il lavoro Van Gogh, io ho puntato a lavorare sul discorso di Van Gogh, su quello che era la mia interpretazione di Van Gogh e quello che questo character mi potesse dare ricostruito in chiave moderna. Se avessi fatto Caravaggio, molto probabilmente avrei usato tutte altre luci. Se lo conosci, molto probabilmente ti sarà sicuramente venuto in mente Chris Knight. Chris Knight è famoso proprio per usare tutte ste luci molto caravaggesche, molto dettaglio. Scatta con Pentax media formato, bravissimo. Io ho dei RAW suoi presi da un corso e mi piacciono, però anche lì, nel senso, è bello il concetto, è bello il character, è bella l'armatura, è bello il cavallo di legno, però dietro c'è tanta scenografia, ecco, quello il fatto. Infatti dopo quello ha fatto è un po' che non si sente. O come Kunze è un altro fotografo che viene dal tratto reportagistico di McCarry e si sente tantissimo, anche se adesso sta lavorando in studio, però i suoi reportage non so se stava in Namibia o in Egitto, non mi ricordo dove stava, o in Armenia, non mi ricordo che cazzo di viaggio ha fatto, molto molto belli. Ricorda molto lo stile
McNally, ovviamente non Kodachrome, perché ovviamente sarebbe impossibile e andresti a deturpare il file in maniera distruttiva, però è molto molto bello. Anche lui, come penso tutte le persone normali, usa Capture One. Il 99% ormai delle cose si fa in Capture One, ragazzi, quindi se volete ci farò anche un tutorial. Comunque direi che ci siamo, Ale, non so se sei ancora connesso, e stata veramente una bella serata stasera, ragazzi. Sono stracontento che siate stati tutti con me. Ovviamente so le 1 di notte, quindi direi che per stasera possiamo salutarci, quindi poi domani vi potete godere l'intervista, vi potete godere tutta la parte dell'edit, perché c'è anche la parte dell'edit quando lavoro. E niente, ragazzi, grazie per essere stati con me. Ci vediamo sabato pomeriggio, credo, nel pomeriggio, non so ancora quando, intorno alle 4 e mezzo credo. Non so se ci avrò altri ospiti, ma ve lo comunico. Quindi per restare sintonizzati, ragazzi, trovate tutte le info facendo punto esclamativo info. E niente, se no dagli altri social in bacheca sopra trovate ovviamente tutti i link per i social. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi do la buonanotte, grazie a tutti per essere stati con me e ci sentiamo sabato. Notte a tutti, ciao ciao.